19.07. Apriamo la 23esima seduta del Consiglio Comunale di martedì 4 maggio 2021. Anche questa volta abbiamo ritenuto di svolgere il Consiglio Comunale senza la presenza del pubblico per la sicurezza. Comunque garantito il principio della pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale tramite la trasmissione video e in streaming internet della Tenda TV. Passo la parola al segretario per l'appello. Buonasera. Bagliana Mirella. Casagrande Andrea. Dare Gian Antonio. De Antoni Giulio. De Bastiani Alessandro Giuseppe. Presente. De Nardi Barbara. Dus Marco. Gomiero Maurizio. Miatto Toni. Pagotto Alberto. Parrella Roberto. Rasera Gianni. Rosset Mario. Salezze Silvia. Sant'Antonio Paolo. Presente. Tonon Roberto. Varaschin Gianni. Bene, c'è il numero, quindi la seduta è costituita. Allora, nomino gli scrutatori. Allora, questa sera nomino gli scrutatori. Allora, Salezze, De Nardi e Parrella. Sì, mi aiuterete a tener conto dei numeri, quindi molta attenzione. Grazie. Comunicazioni. Sindaco, se ha qualcosa... No, prego. Buonasera. Allora, il solito aggiornamento Covid, la nostra curva dei positivi vittoriesi continua a calare, siamo scesi oggi sotto i 50, siamo a 48. Il nostro ospedale è sceso anche questo a 30 positivi e anche le terapie intensive sono scese a 5. Quindi la curva continua a calare, le vaccinazioni procedono, le temperature ambientali anche, speriamo di andare sempre in meglio. Volevo poi comunicare il fatto che questa mattina sono stato in prefettura per trattare del problema dei lavori in autostrada. Già la stampa di oggi aveva accennato qualcosa. Praticamente l'anno scorso Autostrade aveva fatto delle prime indagini in estate sulle gallerie del Montebaldo, riscontrando che c'erano delle anomalie anche importanti sulle quali intervenire, insomma. In autunno, a ottobre, sono state fatte delle prospezioni più approfondite con metodiche oggi in uso, laser scanner, georadar, eccetera, quantificando esattamente qual era il danno a cui far porre rimedio. Durante l'invernata sono fatti tutti i progetti necessari per intervenire alquanto pesantemente e adesso si cominciano i lavori. Addirittura la canna ovest, quella a scendere, tanto per capirci, è già chiusa, nessuno se n'è accorto perché il traffico non è così importante da generare disservizi, però i lavori sono cominciati e la programmazione di Autostrade estende l'intervento a ben 20 settimane. Per cui noi ci siamo preoccupati da subito, alcuni giorni fa quando abbiamo sentito di questa esigenza, abbiamo parlato con Autostrade, abbiamo messo a punto un meccanismo che riuscisse a contenere i disagi che sappiamo bene si generano sui grossi flussi di traffico, specialmente in stagione estiva,
e avendo sentito che c'erano anche altre ipotesi di interventi mitigatori che per Vittorio Veneto sarebbero stati peggiorativi, ho chiesto di poter avere un incontro generale di tutte le parti in causa presso la prefettura, incontro che si è svolto questa mattina. Alla fine dell'incontro praticamente si è concluso che la nostra proposta era forse quella più produttiva. Praticamente, riassumendo quello che potrà succedere, è che in base ai nostri calcoli la città può sopportare, oltre al traffico che già la percorre, circa delle punte che possono arrivare a circa 500 mezzi all'ora. Si parla di gruppi di 4 ore circa il domenica pomeriggio e il fine settimana, insomma, ma soprattutto per i rientri dalle vacanze, dagli spostamenti della gente. Abbiamo analizzato quelli che erano i dati relativi ai movimenti delle auto e abbiamo visto che dal casello del Fadalto e dal casello di Vittorio Nord entrano in autostrada in quei gruppi di ore, diciamo così, più critiche, circa 500 auto all'ora. Quindi Autostrade chiuderà in ingresso quei 2 caselli e noi avremo quella quantità di auto che dovremmo riuscire a gestire in città. Per far questo ANAS si è impegnata a rendere completamente percorribile la statale 51, che oggi ha quell'interruzione dovuta al semaforo, e quindi eliminare il semaforo e lasciare la libera circolazione. Autostrade interverrà al posto nostro, assumendosene l'onere, sulla rotonda dell'emisfero, che è un altro dei punti critici dove un po' di traffico in più si vede già in condizioni normali, no? che tende ad essere insufficiente per la fluidità del traffico, intervenendo secondo le indicazioni che il professor Della Lucia ci aveva già suggerito per aumentare l'efficienza di quello snodo. Poi ci saranno delle deviazioni, nel senso che per chi dovrà rientrare su Vicenza-Padova verrà indirizzato sulla sinistra Piave e scendere per la Feltrina. Per chi dovrà andare a Conegliano, Susegana e la parte, diciamo così, più occidentale della provincia, noi da Porta Cadore indicheremo di andare per Tarso e scendere per Conegliano. Chi scenderà dal Cansiglio verrà indirizzato verso Cappellamaggiore in modo da creare un pettine che riduca questo carico che abbiamo pensato di poter accettare, in modo da ridurlo e avere il meno possibile che vorrà transitare in città. Il meccanismo sembra così sulla carta reggere e poter anche essere gestito, magari potrà essere migliorabile o modificabile, ma in corso d'opera, quando si vedrà effettivamente cosa succederà. Ho chiesto se l'intervento della canna ovest a scendere sarà seguito poi su quella a salire e mi hanno detto di sì. Quindi ci sarà da aspettarsi, non so dire se con un continuum di cantieri, magari invernali, autunnali, invernali, la canna a salire, oppure si aspetterà la fine di progettazioni o di finanziamenti. Comunque ambedue le canne hanno dimostrato di non essere sicure, quindi è inevitabile l'intervento. Ecco, questo è quanto c'è, quello che è successo, come l'abbiamo trattato e quello che ci auguriamo non blocchi la città, ecco, come abbiamo visto fare, però in precedenza Autostrade non aveva neanche avvisato che c'erano dei lavori in corso, per cui si erano generate quelle colonne anche da 10 più chilometri in autostrada e così. Abbiamo potuto dimostrare, numeri alla mano, che la nostra soluzione era quella presumibilmente migliore e questa è la situazione. Grazie Sindaco.
Altre comunicazioni da parte degli assessori? Allora, io ho delle comunicazioni da fare più che altro sulla conduzione dei lavori in aula consiliare. Allora, la volta scorsa c'è stata un po' di confusione, no? Probabilmente dovuta anche agli argomenti, no? Su cui diciamo, i consiglieri ci tenevano particolarmente, però di fatto in alcuni momenti non si capiva, no, cosa stava succedendo. Quindi chiedo ai consiglieri di attenersi al regolamento, in particolare, no, e dopo vi dirò anche quali articoli fa riferimento, ma in particolare di non fare botta e risposta, se possibile, e alcuni consiglieri in alcuni momenti erano anche in difficoltà a esprimere, a fare il proprio discorso perché c'era un via vai di persone. Questo cortesemente cercate di evitarlo. Oltretutto anche uscire ed entrare dall'aula è difficoltoso tenere conto del numero legale, pertanto vi chiedo la cortesia di chi entra e esce, ma limitando le uscite e le entrate a bisogni fisiologici o un caffè che penso si possa prendere in 5-6 ore di seduta, ma segnalare soprattutto, basta un cenno al segretario che deve tener conto del numero legale. Allora, l'articolo 49, sono proprio velocissimo, sarò velocissimo, ve li leggo giusto per ricordare, disciplina gli interventi, giusto un refresh. Il consigliere fa richiesta di parlare all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento del collega e parla dal posto rivolto al Presidente e al Consiglio Comunale. Non sono ammessi discussioni, spiegazioni o dialogo tra i consiglieri, quindi questo regolamenta i vari botta e risposta che tendenzialmente uno tenta di fare quando fa un discorso. Poi c'è l'articolo 51, cioè lo svolgimento della discussione, il comma 2, e qua vi ricordo che ci sono 2 interventi per sia consiglieri sia assessori, quindi il sindaco, due interventi, uno di 7 minuti e uno di 5 minuti, la replica, cosiddetta replica di 5 minuti. Quindi anche prego gli assessori di prendere nota a tutte le eventuali richieste e osservazioni dei consiglieri e poi riservare le risposte in un unico intervento, perché anche gli assessori e il sindaco sono limitati a 2 interventi. Quindi il sindaco, gli assessori e ogni consigliere possono intervenire per una sola volta sull'oggetto in discussione e per non più di 7 minuti, questo è il primo intervento. Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare brevi precisazioni o chiarimenti. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri hanno facoltà di replicare una sola volta per non più di 5 minuti e questo sarebbe il secondo intervento. L'articolo 40, comma 4, regolamenta invece le entrate e le uscite dall'aula. I consiglieri che escano dall'aula dopo l'appello ne danno avviso al segretario generale, dico basta un cenno, che avverte il Presidente dell'eventuale sopravvenuta carenza del numero legale. In tal caso il Presidente fa richiamare in aula i consiglieri e procede all'appello. Se riscontra la mancanza del numero legale, il Presidente dispone la sospensione temporanea della seduta per 10 minuti. Se, ripetuto l'appello, manca il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta per gli argomenti ancora da deliberare. Ecco, vi chiedo quindi la cortesia di cercare di osservare questi articoli. Io ho finito le comunicazioni e apro la discussione, l'apertura dei lavori, partendo dalla prima proposta di delibera, bilancio di previsione 2021-2023, prima variazione, con applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione 2020. Lascio la parola al vice sindaco e assessore al bilancio Gianluca Posocco. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Vi vado a illustrare le parti salienti, diciamo, della delibera che riguarda il primo
la prima variazione con l'applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione 2020. Voi vedete come maggiori entrate entrano, l'avanzo di amministrazione come parte vincolata da Fondo Funzioni Fondamentali Covid-19, che è di 535.000 euro, un avanzo di amministrazione vincolato in spese correnti di circa 40.000 euro, che è un avanzo dovuto al settore della biblioteca, al settore bibliotecario, e un avanzo accantonato, anche questo in spese correnti, di 44.396 euro, che era accantonato per il rinnovo dei compensi ai dipendenti. Quindi questo arriva in entrata da avanzi vincolati. Come diciamo maggiori entrate, oltre a dei contributi regionali, abbiamo un maggiore da segnalare, un maggiore trasferimento per il Fondo di solidarietà di 35.600 euro. Parte di queste maggiori entrate vanno a compensare minori entrate, che voi vedete segnalate come 350.000 euro, che noi stimiamo la minor riduzione IMU a seguito della delibera che abbiamo votato nel precedente Consiglio Comunale, e rette asilo di 8.000 euro relative alla parte di mese di marzo 2021. Ci sono maggiori spese, sempre finanziate con l'avanzo vincolato Covid-19, di 185.000 euro, che riguardano interventi in ambito sociale per 25.000 euro, li vado a specificare, cerco di specificarli, e sono dei contributi straordinari per 15.000 euro, e ci sono spese organizzative per il Festival dell'Educazione che si terrà nel prossimo periodo. Ci sono interventi in ambito scolastico per 30.000 euro e riguardano contributi per l'acquisto di strumenti di informatica, quindi acquisto tablet, e ci sono 20.000 euro per contributi a enti gestori per i centri estivi praticamente. In ambito culturale ci sono interventi per 30.000 euro che riguardano maggiori spese che sosterremo per la sicurezza Covid, eccetera, per una serie di concerti all'aperto che faremo durante quest'estate, e degli interventi che andremo a fare in ambito culturale alla biblioteca. In ambito sportivo 15.000 euro, anche questi sono relativi all'organizzazione di alcuni eventi che faremo al Parco Papadopoli o in area Fender durante l'estate, e interventi anche in pista d'atletica per maggiori spese dovute a controlli e sanificazioni durante le manifestazioni. Interventi a sostegno delle attività produttive sono 70.000 euro, che conoscete, riguardano Cofidi, e poi ci sono maggiori interventi di sanificazione degli ambienti per 15.000 euro. Altre maggiori spese che trovate riguardano maggiormente, oltre l'applicazione dei contributi regionali che vanno poi in spesa, interventi diciamo a tutela e valorizzazione del patrimonio arboreo, parchi e giardini, quindi sfalci e sistemazioni varie, spese in ambito di viabilità e infrastrutture stradali, e che quindi sono le spese che insomma vedete che riguardano diciamo il settore dell'ufficio tecnico. In parte capitale abbiamo delle maggiori entrate per 113.350 euro. In uscita abbiamo, semplificando, abbiamo i 70.000 euro che vanno per la realizzazione di 2 campi da beach volley vicino alle piscine, e l'acquisto di una serie di macchine sanificatrici che metteremo diciamo nelle sale del comune all'anagrafe, piuttosto dove ci sono persone insomma che frequentano gli uffici comunali, e ci sono una serie di incarichi professionali per strumenti urbanistici o per tutela ambientale in uscita per 220.000 euro.
106.000 euro di queste uscite in parte capitale vengono finanziate con l'avanzo di amministrazione. Penso di aver detto tutto, poi adesso nel dibattito se ci sono domande siamo qui. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Apriamo il dibattito. Prenotazioni? Non ne vedo. Sì. Consigliere Dus, prego. Sì, buonasera a tutti innanzitutto, ben ritrovati. Dunque, la prima domanda la faccio al Sindaco, so che di essere fuori tema, ma siccome ha fatto la comunicazione e credo sia molto importante anche per gli sviluppi poi di quello che sarà la viabilità di tutta Vittorio Veneto, ecco, mi chiedevo se a seguito della sua comunicazione che ha fatto verrà predisposta, come è stato fatto per le altre interruzioni, quelle schede del traffico molto schematiche, molto semplici, che così si capisce dove entrare e dove uscire. Ecco, questa era una domanda a contorno dell'intervento. Perché sì, lei l'ha spiegato bene verbalmente, però è molto più facile magari con un'immagine capire dove si entra, dove si esce e se l'autostrada è aperta e chiusa e le persone dove devono circolare. Ecco. Invece venendo al punto all'ordine del giorno, che appena illustrato del Vice Sindaco, vorrei alcuni chiarimenti. Siccome non facevo parte della Commissione, volevo sapere, per quanto riguarda, ha parlato delle biblioteche di avanzo di amministrazione, quindi maggiori entrate immagino, ecco, se poteva chiarirmi quella voce lì e poi se c'è già dove si vogliono spendere queste maggiori entrate, su quale tipo di iniziative piuttosto che su quali tipi di interventi, visto che della biblioteca è un tema che così è molto ridondante, ne sentiamo sempre parlare, però alla fine rimane sempre quella che tutti noi conosciamo, ahimè. Però se c'è un maggior contributo, ben venga. Mi chiedevo se in questo avanzo di amministrazione non si poteva invece tenere in considerazione quanto è stato discusso all'ultimo Consiglio Comunale in riferimento alle piscine. Cioè le piscine avevano denunciato questa spesa molto onerosa e non so se è già prevista sui fondi legati alle attività sportive che una quota venga dedicata anche alle piscine in considerazione del minore incasso che tuttora continuano ad avere. Un'altra considerazione la faccio sui 79.200 euro che vengono messi a bilancio per parchi e giardini, per interventi e valorizzazione del patrimonio arboreo dei parchi e giardini. E io francamente non capisco dove vengono spesi questi soldi, cioè vengono sempre destinate quote molto rilevanti e sappiamo che il patrimonio della città è ampissimo, ci sono in corso delle potature più o meno condivise anche in questi giorni, però ad esempio sui parchi pubblici, no, della città secondo me bisognerebbe aumentare ancora di più le risorse. Perché dico questo? Perché siccome le persone possono praticamente solo recarsi nei parchi in questo momento, cerchiamo almeno di presentargli questi parchi in maniera decorosa. E purtroppo capisco le difficoltà, ma capisco il fatto che ce ne sono tanti, eccetera, eccetera, però ahimè così non è. Allora faccio solo un esempio. Il giardino segreto di Serravalle soprattutto le strutture sono in una condizione un po' degradata, allora magari se una parte di questi 79.200 euro viene messa lì, insomma male non fa, ecco, questo è il mio punto di vista. C'è anche un'altra questione che magari potrebbe far sorridere qualcuno, che però mi è stata segnalata e giustamente i cittadini hanno sensibilità diverse, e è la questione del Cigno, che lei conosce bene, assessore Fasan. Il Cigno su al lago è da solo. Sì. Ecco, allora, siccome lei è... no, come mi suggeriscono, è una scelta non del Cigno, quindi se lei può sopperire anche questa cosa che sapevo faceva molto sorridere... Silenzio. Però... Silenzio. Sì.
Prego, consigliere Dus. Ecco, se con i 79.200 euro vediamo di fare qualcosa, compriamo un cigno. Dai. Ecco. No, io so che per voi magari sono delle considerazioni banali, però ripeto, in questo periodo dove le persone non possono andare da nessuna parte e sono costrette a girare nei nostri parchi cittadini, queste sono le attrazioni che noi gli mettiamo davanti. Se ha un cigno, se ne hanno due, meglio. Questo sto dicendo. Per quanto riguarda, siccome, ecco, dopo vedo che spendiamo 70.000 euro per i campi da beach volley, a me va benissimo che si spendano soldi per le attività sportive, però 70.000 euro per la sabbia da beach volley, insomma, non mi sembra proprio una spesa così irrisoria. Immagino che costino, perché sono degli interventi, come sappiamo, ogni volta che si muove la macchina pubblica sono soldi che escono a destra e a manca, però, ripeto, sono degli interventi corposi. Mi spaventa non tanto la realizzazione e l'investimento iniziale, quanto piuttosto la manutenzione nel tempo, che essendo dei campi probabilmente all'aperto, adesso non so se lo spiegherà l'assessore, non so poi la gestione, la tutela, non vorrei che dopo diventassero una latrina per cani, come succede nelle sabbie dei parchi giochi. E infine, incarichi professionali. 220.000 euro di incarichi professionali. Anche qui in linea di massima non è che mi stupisco della cifra che viene impiegata, perché insomma ci sono incarichi professionali per qualunque cosa. In questo momento c'è il PAT, ci sono i flussi di traffico, c'è la viabilità appunto che viene ridisegnata, ripensata, ci sono i master plan, eccetera, eccetera. Quindi gli incarichi e i compensi sono probabilmente adeguati, no, al numero di incarichi che vengono esternalizzati. Dico, questa cosa qui non mi stupirebbe se, come sempre, per 5 anni e anche in questi 2 anni e mezzo, non mi sento dire che al Cesana a malanotte vengono sperperati soldi per incarichi. Ragazzi, ognuno dà gli incarichi in base al proprio portafoglio. Mi pare che anche qui non è che di incarichi ne stiamo dando a destra e a manca, per cui non è che possiamo dire cornuto all'asino, eccetera. Per il resto lascio spazio per il mio secondo intervento. Grazie consigliere Dus. Consigliere De Antoni. Sì, una variazione di bilancio, vediamo se riesco a stare più vicino. Una variazione di bilancio che dimostra che anche grazie al Covid le risorse economiche ci sono. Infatti a distanza di 4 mesi dall'approvazione del bilancio possiamo investire 80.000 per interventi per il patrimonio arboreo, 70 per impianti sportivi, 105 per progettazioni, non 220 credo, consigliere, 28.800 per spese in ambito di viabilità, utilizzando solo 100.000 euro circa dell'avanzo di amministrazione. Quindi le risorse ci sono nel bilancio, non possiamo lamentarci. E lo dico perché ricordo anche questo discorso sulle spese di progettazione, perché solo pochi mesi fa, quando abbiamo parlato della sperimentazione su via Oberdan, avevo proposto al sindaco, all'amministrazione, di dare subito l'incarico al professor Della Lucia per completare il PUT. Mi era stato risposto che non c'erano soldi, però vedo che adesso 105.000 euro, 105.000 euro si sono trovati per progettazioni. Bastava probabilmente integrare subito quella somma e lo studio per il PUT su tutto il territorio poteva essere fatto velocemente. Abbiamo più risorse anche perché abbiamo potuto utilizzare per le diverse minori entrate e soprattutto per il minor gettito per l'IMU i fondi stanziati dallo Stato e in parte dalla Regione per il Covid. Ad esempio per l'IMU 2020 abbiamo avuto minori entrate per 589.000 euro che abbiamo coperto con i fondi Covid per far fronte alle funzioni fondamentali. Quindi anziché ridurre l'avanzo di amministrazione come abbiamo dovuto fare l'anno precedente, in cui il minore gettito per IMU era stato di 97.000 euro. Cioè di solito quando c'è un minore gettito per l'IMU, alla fine dell'anno io pensavo che si potesse considerare come un residuo attivo da riportare per l'anno dopo, ma mi è stato precisato che si deve ridurre di uguale importo i fondi vincolati e quindi ridurre l'avanzo di amministrazione. Ma in sostanza questi soldi del Covid sono stati utilizzati in buona parte per ridurre tutte le minori spese, ad esempio, le minori entrate per asilo nido, 104.000 euro, per impianti sportivi, riduzione di introiti da impianti sportivi per 10.800, per utilizzo di sale comunali per 22.500,
Inoltre, con altri finanziamenti specifici del Covid abbiamo coperto le minori entrate per imposta di soggiorno, TOSAP, trasporti scolastici. Cioè il Covid, che è stato una pandemia che ha rovinato la vita di molte persone, di fatto dal punto di vista del bilancio ha consentito di coprire tutte le minori spese, che poi anche durante gli anni normali in qualche volta ci sono delle minori spese rispetto, però in questo caso per tutte queste attività abbiamo avuto questa copertura con i fondi Covid. Quindi questo, ribadisco, ha consentito di avere anche più risorse a disposizione, che per questo invito con forza a impiegarle bene, perché effettivamente i soldi ci sono. Io mi ero segnato tra le cose da chiedere come venivano utilizzati quei 185.000 euro per maggiori spese connesse al Covid-19, e speravo che ci fossero le assessore soprattutto che sono interessate molto da questi importi, perché non capisco, ad esempio, quando il vice sindaco ha parlato degli interventi in ambito sociale 25.000 euro, se mi puoi ripetere per che cosa erano? Erano per una cosa che niente a che fare con il Covid. Cioè alcune delle cose risponde dopo, così evitiamo che il Presidente si arrabbi. Sì. Sì, no, ma non era un'osservazione. Aspettiamo che finisca Vice Sindaco, aspettiamo che finisca l'intervento. Scusa, vada pure avanti. Sì, non era un'osservazione critica, pensavo di chiederlo a loro, però ho sentito quello che ha detto il vice sindaco, però mi meravigliava che, se ho capito bene, alcuni interventi non avevano nessun rapporto con il Covid. Posso aver capito male, ma se poi me lo può spiegare mi fa una cortesia. Un'altra domanda da fare anch'io all'assessore Fasan: ci sono questi soldi per gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio arboreo, ci sono anche in questa variazione di bilancio, come in tutte le variazioni di bilancio dello scorso anno, degli importi per viabilità e infrastrutture, e io mi sento di nuovo di far presente all'assessore l'opportunità di evitare, soprattutto sulle asfaltature, tanti piccoli interventi. Sono dei rappezzi sulle strade, no? Io ho presente quello che c'è davanti. Io ho presente, perché ci passiamo ogni giorno, ci siamo passati anche oggi per venire in municipio, quei rappezzi che sono stati fatti all'incrocio tra via Carducci e via Nannetti. È stato fatto, mi sono segnato il giorno, è stato fatto il 13 o il 14 di aprile, sono passati 20 giorni, il rappezzo è stato fatto, però le strisce pedonali, che erano proprio due passaggi pedonali, due strisce pedonali, che sono in prossimità del negozio di Tami, per fare un esempio, nell'incrocio proprio con via Carducci, sono rimaste due strisce e poi c'è l'asfalto sopra, con grosso pericolo da parte dei pedoni che attraversano la strada passando sulle prime 3 strisce pedonali e poi si trovano l'asfalto senza strisce. Le macchine che provengono dall'altra parte non vedono le strisce e ci sono state delle situazioni abbastanza pericolose. Questo per dire che quando si fanno questi interventi sono importanti sì questi rappezzi, però di fatto costano di più, non assicurano la continuità nel tempo, perché soprattutto nelle zone in cui si collega il vecchio asfalto con il nuovo, dopo pochi anni comunque si torna ad aprire e alla fine determinano anche queste situazioni pericolose che forse potrebbero essere superate se ci fosse una asfaltatura di un tratto più lungo di strada, perché effettivamente sono d'accordo con lei, tutte le strade di Vittorio Veneto sono grandemente ammalorate, con un sacco di buche, di rappezzi e di necessità di interventi, però se si potesse fare tutta via Nannetti o tutta via Galilei, per dire, non so se è in programma, magari ce lo spiegherà, sarebbe molto più opportuno, molto più economico e darebbe anche dei risultati più lunghi nel tempo. Grazie consigliere, approfitto anche per dire che l'assessore Caldart non è presente perché è indisposta, è a casa per malattia, quindi si scusa di non essere presente a questo Consiglio Comunale. Altre prenotazioni?
Consigliere Balliana, prego. Allora, alcune considerazioni che voglio fare. La prima è relativa alla questione dell'IMU e precisamente vorrei chiedere la percentuale di differenza rispetto agli anni scorsi per minore entrate, perché detta così 580.000 euro non rende, secondo me. Cioè, se noi sappiamo la percentuale rispetto agli anni precedenti, allora abbiamo un'idea più chiara di quella che è la minore entrata. E poi su questo volevo chiedere, ma penso si farà, la questione che minore entrate IMU significa che si procederà regolarmente agli accertamenti e quindi anche per giustizia, secondo me, per quelli che hanno pagato l'IMU regolarmente, sicuramente chi ha avuto problemi di mancanza introiti, naturalmente è giusto che i soldi che arrivano da Roma vadano a rimpinguare o a bypassare questo problema, e quindi sotto questo aspetto siamo d'accordo. Volevo solo sapere rispetto agli accertamenti e poi alla percentuale la differenza. Per quanto riguarda invece il discorso, vorrei soffermarmi anch'io sul discorso dei 79.000 euro legati al patrimonio arboreo e alla valorizzazione del patrimonio arboreo dei parchi e dei giardini. Allora, io in questi giorni sto continuando, ma penso anche voi consiglieri comunali, a ricevere messaggi da parecchie persone che sono un po' preoccupate per l'impegno sui tagli degli alberi, cioè nel senso che c'è in questi ultimi mesi, ma tutto l'inverno, ma in questo ultimo periodo, soprattutto tra ieri, queste settimane, c'è stato un importante intervento di taglio degli alberi in varie zone della città. Io continuo a ricevere messaggi, al di là, magari come diceva prima il consigliere Dus, ci sono cittadini più sensibili a certe tematiche rispetto ad altre, però mi sembra che sia giusto anche dare delle risposte a questi cittadini che si stanno un attimo chiedendo che politica stiamo seguendo per la valorizzazione e la manutenzione del verde. E su questo avevamo già dibattuto anche in precedenza. Mi soffermo perché magari più avanti presenterò anche magari un'interrogazione, una mozione relativamente a quali strumenti di pianificazione e di governo del verde stiamo seguendo. E io penso che sia arrivato il momento anche per la città di Vittorio Veneto di dotarsi di un piano del verde, che vuol dire un regolamento del verde urbano, il censimento del verde urbano, l'individuazione della rete ecologica, la gestione del rischio di cedimento. Allora, io ho capito, Assessore Fasan, che lei continua a dire, a sostenere che questi alberi sono danneggiati e c'è il rischio di cedimento. Io chiederei che tutte queste cose siano pianificate e valutate e analizzate all'interno di un piano, perché è giusto nei confronti dei cittadini, questo è il mio parere, poi ognuno gestisce l'amministrazione come intende gestirla, però sarebbe interessante iniziare a procedere in questo senso, cioè pianificare gli interventi e soprattutto, ripeto, produrre questo piano del verde. Sarà impegnativo, sarà anche costoso. Tra l'altro il piano del verde di solito fa parte anche, va a integrarsi col piano di urbanizzazione e immagino anche col PAT, quindi potrebbe essere l'occasione di costruire assieme al PAT anche il piano del verde, e questo è un appello che faccio all'amministrazione. Secondo me in tante città stanno procedendo in questi termini. La città di Vittorio Veneto, che è una città giardino, avrebbe diritto di avere questa tipologia di piano. Oltre a questo, mi ricollego a questo sul discorso delle opere pubbliche, e anche qui faccio un riferimento all'assessor Fasan, che la scorsa volta aveva detto che utilizzerà parte dei soldi destinati al PEBA per fare i marciapiedi. Allora, è giusto sistemare i marciapiedi, rifare i marciapiedi. Quello che mi sto chiedendo, se gran parte dei soldi destinati al PEBA sia giusto investirli su magari 1 o 2 opere pubbliche
importanti come quella del marciapiede, non sto dicendo di no, anche perché c'è l'abbattimento di barriere architettoniche, però mi sto chiedendo, rischiamo magari di togliere soldi a dei piccoli interventi, magari a più piccoli interventi che potrebbero essere fatti, ad esempio come quello delle piscine, che abbiamo detto la scorsa volta per l'abbattimento delle barriere architettoniche delle piscine, che non so a che punto sia, il consigliere D'Alessi era anche impegnato con l'assessor Posocco a cercare i finanziamenti e cercare di progettare qualcosa, però l'idea che mi sono fatta, il PEBA aveva a disposizione 200.000 euro, andare a togliere gran parte della somma di questi 200.000 euro dal PEBA e destinarli solo a 1/2 marciapiedi, non lo so, Assessore, mi ricorda quali interventi saranno da fare, rischia poi di far sì che non ci siano più risorse per altri piccoli interventi che si possono effettuare in città. Grazie. Grazie consigliere. Altra prenotazione? Sì, aspettiamo un secondo, vediamo se c'è qualcuno che vuole prenotarsi, altrimenti Sindaco, prego. Rispondo al consigliere Dus che non vedo. È uscito. Rispondo dopo. Va bene, allora scriviamo che è uscito. Cos'è? No, beh. Il sindaco voleva rispondere. Rapida risposta al consigliere Dus. Sì, tra gli elementi che abbiamo pensato di adottare per minimizzare il disagio è anche un buon piano della comunicazione in modo da rendere più chiaro possibile non soltanto ai vittoriesi ma a tutti coloro che passeranno di avere più chiaro il quadro. Poi c'è l'impegno di Autostrade a eseguire la cartellonistica che il nostro comandante riterrà necessaria per governare il corpo. Bene. Altri? Vice Sindaco, prego. Rispondendo, allora, vediamo. Sul sociale, consigliere De Antoni, allora i contributi devono essere usati in ambito Covid, questi vengono certificati, mandati, quindi so che l'assessore Caldart non è qui, quindi mi perdoni l'imprecisione, so che vengono fatti per bollette, affitti, sostegno di questo tipo. Da un punto di vista dei servizi, dei centri estivi come l'anno scorso, ci sono delle associazioni che gestiscono i centri estivi all'aperto e poi c'è il discorso dell'acquisto delle strumentazioni, penso all'iPad per gli istituti scolastici, quindi sì, è un qualcosa legato sempre a studenti, famiglia, Covid, quindi senz'altro sono comunque fondi che dobbiamo certificare. Qui diciamo, col consigliere Dus che mi chiede le piscine, la situazione delle piscine sappiamo tutti qual è. Avevamo pensato sinceramente di utilizzare una parte del fondone Covid per un contributo alle piscine. Non abbiamo chiaro se si può fare o meno, quindi abbiamo preferito stare fermi. E poi la volontà di intervenire in aiuto alle piscine senz'altro c'è. Non lo facciamo col fondo Covid perché poi dobbiamo col segretario un attimo capire, quindi abbiamo preferito avere le certezze di utilizzarli in un modo che siamo certi di poterli utilizzare. Percentuale di differenza IMU, 2019 mancate minori entrate per l'1,7%, 2019 per l'1,7%, 2020 8,4%, calcolando sempre il totale dell'introito previsto. Ecco. Poi tutte le considerazioni che possono essere giuste del consigliere De Antoni, le dico solo una cosa, dopo il rendiconto si capisce quale percentuale ho a disposizione per investire per le varie opere, quindi anche questo in quota capitale, dopo il rendiconto, facendo il rendiconto avevamo capito che c'erano i 115.000 euro da dare per il discorso di tutti gli incarichi per le collaborazioni eccetera.
Riguardo al sistema bibliotecario vittoriese, consigliere Dus, c'è stato un avanzo vincolato di 22.709 euro, proviene dal sistema bibliotecario vittoriese, quindi se vuole maggiori spiegazioni vedremo di darli più avanti. Ecco. Grazie. Grazie. Sì, c'è l'assessore Uliana che può... No, da qua. Intanto magari se l'assessore Fasan a rispondere. Allora, grazie. passo la parola all'assessore Fasan. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Raramente ho visto una variazione del bilancio, tante domande per il piano che sono di mia pertinenza, però cercherò di rispondere a tutti, almeno quelle che mi ricordo. Se tralascio qualche domanda me la rifate. Condivido quasi tutto quello che ha detto il consigliere Dus. Io dico che 79.000 euro per la manutenzione del patrimonio sono pochi. Infatti dovrò fare sicuramente entro fine anno ancora delle variazioni di bilancio, perché se pensiamo a tutti i viali che abbiamo, tutte le manutenzioni che stiamo facendo, hanno un costo. Lei ha fatto la battuta del cigno, ma io non ho fatto tanto ha fatto la battuta del cigno che è rimasto da solo, ma non sarà una battuta, e io ho detto sarà una scelta. Era accompagnato e la compagna ha preferito andarsene. Io non posso incidere negli affari di famiglia, che sia ben chiaro. Poi lei ha parlato potrebbe essere che si può portare una piccola cigna, che però lei sa che i cigni nidificano e fanno anche dei problemi, perché fanno un sacco di piccoli cignetti che alla fine qualcuno dovrà risolvere anche il problema poi, no? Comunque io lascio la natura provvedere queste cose qui. Incarichi professionali sicuramente non sono tutti per opere pubbliche. Io posso dire che fin quando sarò io assessore ai lavori pubblici non trascurerò di partecipare a tutti i bandi che possono procurare finanziamenti al bilancio comunale. Pertanto magari piccoli assegnazioni, piccoli incarichi per progetti di massima, diciamo, che incidono poco sul bilancio, ma io non li trascuro tutto. Guarda, entro fine maggio parteciperemo a 3 bandi sicuramente, che se vanno a buon fine saranno già il piano opere pubbliche del prossimo anno. Poi, vista anche la riduzione del personale, si è pensato di compensare con incarichi esterni. È ben chiaro, ci è venuto a mancare figure notevoli nella struttura comunale, e dobbiamo provvedere pagando incarichi esterni. Dunque, ci sono problemi. Poi, se ci sono problemi di viabilità, non so chi mi ha fatto questa domanda. No, De Antoni credo, può essere. Allora, ben vengano le sue osservazioni. C'è anche una commissione viabilità. No, lei faccia delle segnalazioni, la commissione viabilità le accetterà e darà una risposta. Io posso rispondere solo personalmente, ma non sono un tecnico. Allora, gentilmente, se lei manda un'email facendo presente tutte le criticità, sarà ben accettata. Per le asfaltature abbiamo un piano triennale di 300.000 euro l'anno, che adesso partirà il bando fra qualche giorno, il primo bando. Avremo sicuramente altri 3 bandi da 300.000, e a questi vanno aggiunti costantemente tutti gli anni interventi per 150.000 euro minimo fra le schede sotto i 100.000. A questi vanno aggiunti anche, e sarà sempre più spesso mi auguro, anche gli interventi di Piave Servizi e di tutti quegli enti esterni che scavano sulle nostre strade e devono ripristinare. Mi auguro che per il 2014 le strade di Vittorio Veneto cambino un po' aspetto. Mi auguro.
dipende dai soldi e se tutti quanti faranno bene il loro lavoro, ma io vigilerò, cosa che non è sempre stata fatta per il passato. Alla consigliera Mirella, per favore non si parli fuori il microfono, schiacci il pulsante e mi faccia la domanda, grazie. Perché sennò ci ha appena sollecitato a non fare dibattiti, consigliere Tonon. Allora facciamo le cose regolari. Alla consigliera Bagliana, anch'io ricevo messaggi, non le dico quanti. E quale politica si applica? Beh, prima di tutto la politica della sicurezza. Sono stati tagliati in questi giorni 19 alberi che tutti quanti presentavano delle criticità, tutti quanti hanno la loro scheda, tutti quanti sono registrati, fatte come si può dire, dei raggi, come si può dire, delle radiografie, chiedo scusa. E lei mi domanda se c'è il piano del verde, c'è e si vede, perché se posso dire i viali di Vittorio Veneto sono spettacolari, non è che deficino. C'è il piano del verde, c'è e si vede. Poi se lei vuole vedere le carte venga a trovarmi e le faccio vedere. Via Galilei è un chiaro esempio, Via Galilei, anche grazie alla precedente amministrazione, è un chiaro esempio come deve provvedere l'amministrazione. Dove ci sono dei problemi si interviene, si tagliano gli alberi, vengono ripiantati, vengono sistemati i marciapiedi e si rende dignitoso un viale che abbellisce la nostra città. Il PEBA abbiamo 200.000 lì, ma il PEBA complessivamente sono 750.000 euro da investire in 4 anni, non so se ha capito. Ecco, e tutti gli interventi sono già segnalati e quantificati nel piano. Non so se lei è mai preso in piano il PEBA, no? Allora, quello non si può andare fuori da un piano che è stato approvato in Consiglio Comunale. Ci sono una serie di interventi, non mi ricordo più quanti, ma un sacco, e sono quantificati i soldi. Alla fine la somma sarà 750.000 euro. Noi adesso abbiamo 200.000 e posso garantire che entro fine all'anno noi spenderemo tutti i 200.000 e poi renderò conto il Consiglio chiaramente. Se ho dimenticato qualche domanda, qualche passaggio, me la rifate il secondo giro, me la fate subito. Bene, grazie Assessore Fasan. Assessore Uliana, prego. Alla quota 2709.79, sistema bibliotecario del Vittoriese, queste sono le quote versate dai comuni che fanno parte del sistema bibliotecario per le progettualità che non sono state sviluppate, quindi vanno in avanzo e i progetti verranno sviluppati in seguito. Grazie Assessore. Altre prenotazioni? Consigliere Tonon, prego. Grazie Presidente. Ogni sera si impara qualcosa. Questa sera ho scoperto che per rifare i passaggi pedonali, le righe, bisogna andare in commissione viabilità. Non l'avevo mai sentita questa. Comunque evidentemente con l'assessore Fasan funziona così. Una domanda. Vado a parlare, Vice Sindaco, della riduzione dell'IMU. Allora, io mi ricordavo di aver letto, mi pare su un quotidiano online, che lei parlasse di 400.000 euro che con l'effetto, fra virgolette, dell'Ibera sarebbero diventati 800.000. Qua si parla invece di 350.000 euro. Allora, volevo capire se è stato fatto un passo un po' più lungo prima o un passo un po' più corto adesso, per capire perché ballano 50-100.000 euro e non sono proprio pochissimi. Vorrei capire poi, oltre alle percentuali, l'impatto, le percentuali, quelle che ha riferito prima, se non ho capito male, parlando dei mancati introiti IMU rispetto al preventivato, 1,7 nel 2019
e 8,4 nel 2020, che però in termini assoluti ovviamente hanno cifre ben diverse, nel senso che comunque nel 2020 sono di gran lunga superiori a quelli del 2019. Coperti fra l'altro col fondone, da quel che ho capito. Non ho capito se totalmente, mi riferisco a quelli del 20 ovviamente, cioè tutti i 580 erotti-1000 o se solo parzialmente. Perché? Perché se, come mi auguro, poi saranno gli accertamenti, porteranno a una percentuale molto elevata di introiti successivi per coloro che non hanno pagato, ce li troveremo ovviamente con voce positiva all'interno del bilancio. Allora la domanda è: dovremo restituirli o no? Sperando no, ovviamente, però è una domanda che faccio perché confesso che non conosco a fondo la normativa. Per quanto riguarda poi i campi da beach volley, anch'io apprezzo l'iniziativa che è stata spiegata dal Presidente in Commissione, però confesso che anch'io ho qualche preoccupazione per la manutenzione, essendo ovviamente delle strutture sportive all'aperto, a meno che non ci siano, come dire, delle tutele per cui chiedo ovviamente delle informazioni in merito. Grazie. Grazie consigliere Tonon. Consigliere Balliana. Un attimo solo per esplicitare quanto detto prima. Allora, intanto vorrei anche fare una considerazione, Assessore Fasan. Volevo chiederle se le ditte che stanno intervenendo per lo taglio degli alberi è sempre un'unica ditta o sono più ditte? Sono più ditte e quindi no, perché so che sarebbe interessante magari fare un bando unico per quanto riguarda la manutenzione, così da poter anche magari tra virgolette ridurre anche il prezzo, cioè se ci fosse un bando si chiama sì, una gara, ecco, scusate, sì, una gara intendevo, sarebbe forse più utile anche per il risparmio poi per quanto riguarda il bilancio, no? E magari se ci pensa rispetto a questo. E poi io ritorno sul discorso di quello che sta facendo, perché, ripeto, secondo me i cittadini hanno diritto di sapere la pianificazione con il quale si sta procedendo al taglio degli alberi. E se lei cortesemente rendesse pubblica queste notizie, questo piano di abbattimento, perché avrà fatto un piano di abbattimento al medio e lungo termine, no, non l'ha fatto, viaggia aggiornata. Sì, un piano di abbattimento, sì, un piano di abbattimento, sì. Un rischio, una gestione del rischio su tutti gli alberi va costruita e va fatta. Visto che ne sta abbattendo parecchi, avrà fatto questo piano di abbattimento e quant'altro. Poi sul discorso del PEBA mi sembra di capire, perché io sono andata a vedermi la scheda di via Brandolini del PEBA, cioè via Brandolini, quello dove bisognerà rifare tutto il marciapiede, che sono d'accordo che è in stato veramente pietoso, però la scheda parla di 10.000 euro, voglio dirle, perché la scheda prevede dei piccoli interventi, non è che quanto costerà il marciapiede di via Brandolini, adesso non so, 100.000 euro, 150.000 euro, la butto là, non so, circa. Quindi voglio dire, non è che nel PEBA c'è scritto rifare tutta via Brandolini per 150.000 euro. Nelle schede PEBA sono scritte 10.000 euro per l'intervento di via Brandolini. Era questo il concetto che volevo far passare prima. Grazie. Grazie consigliere Balliana. Consigliere De Antoni, prego. Sì, volevo dire all'assessore Fasan che le osservazioni che avevo fatto sulle strisce pedonali non erano finalizzate a indicarle la necessità di fare l'intervento. Certo, bisogna farlo subito perché non si può lasciare questo passaggio senza completare le strisce, ma il problema è che... Sì, scusi, sì, con la mascherina, la voce e la mascherina. Allora, volevo dire che il mio intervento segnalando questi due passaggi pedonali privi di strisce non era
per segnalare il problema, che il problema c'è e spero che lo risolverete presto, ma per far capire che facendo tanti piccoli interventi, uno qua e uno là, è difficile poi anche, ad esempio, fare la segnaletica stradale, perché lei non può far venire la macchinetta che mette giù le strisce solo per fare quattro strisce, no? Lo capisco bene, però facendo così, uno qua e uno là, resta il problema e nel frattempo possono succedere anche gli incidenti. Era per questo, quindi il mio invito, che gliel'ho fatto l'anno scorso, lo torno a fare adesso, prenda in mano sta roba, le faccia, come ha detto, 300.000 euro, appalti 300.000, faccia dei pezzi grandi, non uno qua e uno là, quindi risparmierà sul costo dell'asfaltatura e risparmierà sul costo della segnaletica e i lavori verranno terminati in maniera diciamo efficace, evitando che poi questi rappezzi uno qua e uno là si rompano, perché il collegamento, come lei sa bene, il collegamento di questi, pur facendolo con tecniche moderne, il collegamento del rappezzo rispetto all'asfalto intorno non riesce mai a collegarsi bene e prima o poi si stacca. L'altra cosa che volevo prendere atto, e le chiedo, approfitto dell'intervento della consigliera Baliana, per avere conferma che i 200.000 euro che abbiamo messo l'anno scorso in bilancio per il PEBA devono essere impegnati per lavori che sono scritti su quel documento che hanno fatto i due architetti. Dall'uscita che lei ha fatto nell'ultimo consiglio questa cosa non appariva, perché ha detto adesso facciamo 150.000 euro di lavori sul marciapiede, via Brandolini forse, dove sono previsti 10.000, ne fa per 100.000, per 150.000. Devono essere così, perché anche l'assessore al bilancio aveva detto che quei soldi erano per il PEBA, cioè per interventi inseriti in quel programma. Approfitto della presenza della dottoressa Del Vessore, perché forse non sarà presente al punto 3 all'ordine del giorno, per chiedere solo un chiarimento su un aspetto. Quando il Comune incasserà i soldi per le concessioni cimiteriali, che come sappiamo sono importi a valere su 40 anni, gli ultimi di cui si parla sulla delibera al punto 3. Dunque l'importo è diciamo 10.000 euro per tutti i 40 anni e il regolamento prevederebbe che venissero incassati all'atto della firma per tutti i 40 anni. Come vengono registrati in bilancio questi soldi? Cioè sono tutti diciamo, nel bilancio dell'anno oppure vengono ripartiti per i 40 anni? Mi sono spiegato? Sì, grazie. Grazie consigliere De Antoni. Vuole rispondere subito alla domanda secca? Dottoressa Vassore, prego. Sì, buonasera. Allora, le concessioni cimiteriali sono un'entrata vincolata, per cui vengono incassate tutte nell'anno, anche perché di solito vengono comunque anche pagate, non c'è solo l'accertamento, non c'è solo la registrazione dell'entrata a livello di accertamento, ma anche l'incasso vero e proprio della concessione. E vengono impiegate però in spesa in conto capitale di investimento in ambito cimiteriale, per cui come investimento nel correlato, quindi come entrata destinata poi a una spesa di investimento. Io ho accesso. Però essendo un servizio di domanda individuale va a determinare l'incasso per quell'anno, nel calcolare qual è la percentuale di copertura del servizio. Cioè se io incasso i 10.000 euro tutti assieme di una concessione per i prossimi 40 anni, nel calcolo delle entrate relative a quell'anno, ai fini del calcolo della copertura del servizio di domanda individuale, incidono tutti i 10.000 euro su quell'anno? Ok, sì. Grazie. Perché lei ne fa, secondo me, una questione economica, per cui c'è invece il ratio economico che a livello di conto economico non incide tutto il ricavo, ma va capitalizzato in parte. A livello finanziario, invece, di contabilità finanziaria, viene registrato tutto nell'anno. Grazie. Dottoressa, prego, consigliere Dus. Sì. No. Mi scusi, assessore Fasan, ma lei ha questo vizietto di fare delle battute e buttarla un po' così in cacciara sulle osservazioni che fanno i consiglieri. Però io, come ho detto all'inizio del mio intervento, e credo che lei lo possa riconoscere facendo politica da molti più anni di me, e ci sono
persone che hanno sensibilità diverse. Allora, se ci sono dei cittadini che hanno una sensibilità maggiore per alcuni temi, non vedo perché dobbiamo irriderli oppure non ascoltare quello che hanno da dire loro. Hanno pari dignità come sia i cacciatori che le persone che magari hanno, ripeto, una sensibilità differente. Allora, al di là del punto del cigno, quello che voglio dire è, stante la situazione, e sappiamo benissimo che la coperta, qui siamo stati in molti ad amministrare, sappiamo che la coperta è molto corta e le risorse sono poche. Però, allora voglio dire, non è il caso di rivedere quelli che erano, diciamo, le nostre sicurezze del passato, quindi il verde deve essere manutentato per primo perché sennò rompono le scatole sul verde, i parchi magari li lasciamo per ultimi. Ecco, e dire, c'è stata una pandemia, sono cambiate le abitudini delle persone, ora le persone non vanno più a Jesolo, perché a Jesolo magari non ci possono andare, stanno tutto il giorno in città, frequentano i parchi, magari investiamo 2 lire di più sui parchi e meno sul taglio degli alberi. È un esempio. Sto dicendo solo questo, dico, teniamo in considerazione che cambiano le sensibilità, cambiano i desideri delle persone, è un lavoro difficile perché, ripeto, la coperta è molto corta e quindi lei adesso sta operando sul viale di fronte a casa mia, io sono uscito stamattina e ho detto guarda che bene, stanno tagliando gli alberi e sono contento. Probabilmente se fossi andato al parco mi sarei arrabbiato e avrei detto guarda qua l'erba alta e l'assessore Fasano non ha fatto nulla. Ma cos'è che mi interessa a me in questo momento di più? Magari fino a 2 anni fa mi interessava di più il viale, no. Invece ad oggi, siccome sono cambiate purtroppo non per un problema nostro, ma per un problema della pandemia, le nostre abitudini, mi interessa di più i parchi. A me queste sono le richieste che fanno. Magari io nella mia bolla frequento solo un certo tipo di persone, lei ne frequenta sicuramente molto di più e ha una visione più ampia della cosa, ma io questo mi sento di riportare qua dentro questa sera. Grazie, consigliere Dus. Altre prenotazioni? Basta? E se a questo punto non vedo altre prenotazioni, penso che gli argomenti siano conclusi e gli assessori, prego Assessore Fasan per le risposte al consigliere Dus. Comincio con il consigliere Tonon. Rifare i passaggi pedonali non occorre passare attraverso la commissione viabilità, avevo capito male forse, ma basta una manutenzione ordinaria. Per fare la viabilità, per fare la segnaletica orizzontale, tutti gli anni mettiamo a disposizione 25.000 euro, 30.000 euro, che sono troppo pochi, perché con 370 km di strade facciamo del nostro meglio. E allora invece di rifare tutti gli anni la segnaletica, la faremo con i soldi che abbiamo a disposizione. Ecco, questo, consigliere Tonon, sarebbe un argomento quando facciamo il piano opere pubbliche e bilancio, lei consigli di raddoppiare i soldi. Sì, lo faccia, perché no? Perché non basta dire perché non fate i passaggi pedonali. No, lei è in opposizione, no? Le dia le buone. Io per 5 anni ho dato buone indicazioni, spero. Inascoltato sempre. Allora, le dico, io ho cercato di sollecitarla, di partecipare. Se lei la butta così, io posso dire anche un'altra cosa, non occorre passare attraverso la commissione viabilità per fare le stesse pedonali, però voi avete eliminato 8 passaggi a livello e mi piacerebbe passaggi pedonali, chiedo scusa, passaggio a livello è un'altra storia, gliela racconto dopo se vuole. E non so nemmeno se siete passati attraverso la commissione viabilità, si ricorda? L'assessore del bilancio aveva detto che erano stati eliminati perché erano pericolosi i passaggi pedonali. La consigliera Bagliana, prendo un po' di appunti, ma no, non abbiamo fatto un bando di potatura di tutti gli alberi perché sono tutti interventi puntuali che hanno varie motivazioni.
La prima motivazione è quella di mettere in sicurezza, la seconda sarà quella che se dobbiamo sistemare il marciapiede non posso fare un bando per tagliare gli alberi, ma lo farò quando faremo i marciapiedi, oppure metteremo le fognature, cioè sono tutti tagli non selettivi, nel senso che noi facciamo i boscaioli, andiamo a tagliare gli alberi perché ci piace, ogni volta c'è una motivazione. Ecco, De Antoni, non so se gli ho risposto completamente alla sua domanda, perché era un po' articolata, però le garantisco che non mi diverto a tagliare gli alberi, sa. È una necessità e mi sembra che anche le ho mandato qualche foto di come erano prese, no? Oggi hanno tagliato 3 alberi cipressini, le carni, no? Il secondo, quello in mezzo, non l'hanno nemmeno tagliato, l'hanno spinto giù con l'escavatore perché era senza radice e non marcia completo. Allora lei pensi che se lì veniva giù qualcosa, magari adesso che ci sono questi eventi atmosferici estremi, qualcuno proprietario dell'area sarebbe fuggito da qualche parte, credo, no? Allora dobbiamo anche pensare di salvaguardare la sicurezza di tutti quanti. Abbiamo un piano di segnaletica orizzontale, sì, lo abbiamo, l'ho appena spiegato, e rifacciamo i passaggi pedonali quando, in estate, quando perché ci vuole anche una temperatura adatta per fare. Vabbè che via Oberdan l'abbiamo fatta anche con un po' col freddo, però per rifare tutta la città aspettiamo la buona stagione, perché se l'asfalto è bagnato oppure freddo non attecchisce in maniera conveniente. Via Brandolini, il PEBA, 10.000 euro, e quelli spenderemo. I 10.000 del PEBA avranno spesi lì, però nell'ultimo assestamento variazione di bilancio abbiamo messo anche altri soldini per i marciapiedi e per rifare la conduttrice delle acque bianche. Abbiamo messo 40.000, è ben chiaro, però non si preoccupi, noi siamo molto attenti, perché ho visto che anche voi siete molto attenti, pertanto di conseguenza saremo tutti attenti. L'importante è che i cittadini di Vittorio Veneto siano attenti ai lavori che facciamo, perché non è possibile, capisci, va bene la critica, controllare, va bene tutto, però i lavori vanno fatti. Si pensi com'è ridotta via Brandolini, non è mica ridotta negli ultimi 6 mesi. Ecco. Adus dico, non è colpa della pandemia, non è cambiato. La colpa è che quando sono arrivato, dico più di una volta, a fare l'assessore 8 anni fa, avevamo 19 operai all'ufficio tecnico e 9 giardinieri. Adesso abbiamo fatto qualche assunzione, abbiamo 6 operai e 3 giardinieri, credo. Ecco, sta tutto lì. La differenza tra una volta, che forse era anche meglio. Tutto il resto, quello che si fa attraverso assegnazione, incarichi e quant'altro, che impegnano anche tutti gli uffici comunali a fare le carte, le domande, controllare il DUR, un sacco di lavoro. La mattina arrivava il tecnico comunale, diceva voi lì col scavatore 5 operai, voi 3 dall'altra parte, e si facevano i lavori. Tempi morti mai, Antoni, qui su una città di 370.000 km i tempi morti sono quando vuoi bere caffè, ma succederà 2 volte al giorno, ma alla fine tutte le maestranze del comune meritano il mio rispetto e la mia gratitudine, posso dire, ma grazie. I parchi, hai controllato quanti soldi ci sono sui parchi? Pochissimi, abbiamo quanti? 9-10 parchi, non so. Quando, allora, come appena detto Tonon, quando faremo il bilancio piano opere pubbliche, fai un emendamento, proponi i soldini per i parchi. Adesso è un po' tardi. Grazie, perché Assessore. la coperta è corta, come si dice, l'hai detto tu, la coperta è corta. Se li leviamo dai parchi li metteremo sicuramente da qualche parte, non a Tarallucci e Vino. Grazie. Grazie, Assessore. Sì, prego. Un chiarimento penso sia doveroso sul beach volley. Le strutture sono strutture che verranno fatte, saranno chiuse, la rete
alta 3-4 metri, ci sarà all'interno uno spazio in cui magari qualcuno può magari... allora, verrà data in assegnazione con manifestazione di interesse e sarà una gestione onerosa, cioè chi si prende la gestione pulirà e darà un contributo annuo al comune. Noi daremo la possibilità, se in caso di manifestazioni eccetera, se uno vuole vendere un po' d'acqua, un po' dopo patatine così, di poterlo fare. Quindi abbiamo fatto la struttura sì dei campi, però dei vialetti, le panchine, lo spazio un attimo, quindi il costo è anche giustificato da questo, però sarà tramite manifestazione di interesse data a chi è interessato poi a gestirlo. Prego. Una battuta? Sì, una prego. battuta solamente, cioè, per capire, quindi uno prende in gestione e però può fare un'attività per poi incassare qualcosa, perché se deve pagare per prenderlo in gestione... Ha presente la pista d'atletica, sì, come funziona? Rispetto alla pista d'atletica, che noi diamo qualcosa per la gestione, in realtà chi gestirà il beach volley darà qualcosa al comune. Ecco, quella è la differenza. Noi chiederemo qualcosa quando faremo la manifestazione di interesse, che adesso stiamo ragionando tra tutti come costruirla, ma sì, sarete informati. Ecco. E probabilmente chi la gestisce chiede qualcosa a chi ne usufruisce, perché sennò non è che può pagare solo, giusto? Sì, sì. Bene. Ok. Allora, io considererei la discussione conclusa e chiederei di passare alla dichiarazione di voto. Prego con le dichiarazioni di voto. Nessuna dichiarazione di voto. Allora passiamo alla votazione. Ah, scusi consigliere, ma non vedo nulla qua. Si illumina rosso o no? Perfetto. Prego, consigliere Varaschin, per la dichiarazione di voto. Buonasera, grazie Presidente. Approfitto per ringraziare il Sindaco e l'assessore allo sport per aver recepito le richieste che ci erano pervenute dalle società sportive della pallavolo. La realizzazione dei 2 campi da beach volley permetterà a molte atlete e atleti di usufruire di questa struttura. In città abbiamo 2 società importanti che sono Lupi Costa e l'Aurora Volley, che contano moltissimi giovani tesserati, in maggior parte al di sotto di 18 anni. Il nostro voto sarà quindi favorevole. Ci dispiace se al consigliere Dus non piace la pallavolo. Voto favorevole. Grazie, voto favorevole. Grazie, consigliere Varaschin. Altre dichiarazioni, consigliere Dus, prego. Sì. Io non so il collega Varaschin cosa ha capito del mio intervento, evidentemente niente. Io non ho fatto giudizi di merito sulla pallavolo, se mi piace o meno la pallavolo. Stavo ragionando sul costo della realizzazione dei campi da beach volley, tutto qui. Ho chiesto a Lumi, mi sono state date delle risposte, benissimo, avete fatto questa scelta, ma vuol dire, cioè, adesso se voleva fare un attacco, magari lo studi un po' meglio l'attacco la prossima volta e me lo faccio su qualcosa di un po' più concreto, che non sul se a Dus piace o meno la pallavolo, per piacere. Sì. Detto questo, ci asterremo da questa variazione. Ok, grazie consigliere Dus. Consigliere Balliana. Sì, anche noi preannuncio il voto di astensione, però puntando il dito sulla questione del verde pubblico, della gestione del verde pubblico, per la quale non siamo d'accordo, e soprattutto perché non si è effettuata ripeto, una gara d'appalto rispetto alla gestione. La trovo fuori luogo. Grazie consigliere Balliana. Altre dichiarazioni di voto? Altrimenti... Bene, passiamo alla votazione per la proposta di delibera. Favorevoli? 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Sindaco, 10 favorevoli. Contrari? 0. Astenuti? 6. Gli scrutatori mi confermano? Mi confermano? Sì. Parrella? Mi conferma il voto? No. Allora, la delibera è approvata con
10 favorevoli, 0 contrari e 6 astenuti. Passiamo all'immediata eseguibilità. Favorevoli? 10. Contrari? 0. Astenuti? 6. La delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno. Alienazione di area di proprietà comunale derivante da federalismo demaniale adiacente la pista ciclopedonale lungo il Meschio, non compresa nel piano alienazioni e valorizzazioni, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento per l'alienazione dei beni immobili di proprietà comunale. Lascio la parola all'assessore Antiga per l'illustrazione della delibera. Prego, Assessore. Grazie Presidente. Al punto numero 2 trattasi di un'alienazione di una porzione di area che è arrivata al Comune su richiesta del 2014 e il 2015 il demanio sul federalismo demaniale ha concesso al Comune. Quest'area è un'area che in cartella tutti quanti l'abbiamo? Ah, grazie, gentilissima. Così vediamo, l'area in buona sostanza è sulla pista ciclabile che da San Giacomo sale verso il centro di Vittorio Veneto. Dopo il cosiddetto Molini Farina, andando su credo 200 metri sulla destra, c'è questa porzione di terreno di forma abbastanza complicata perché avrà una lunghezza credo di 120 metri con una larghezza massima di 15-18 metri, non di più. Un'area appunto che è un relitto stradale demaniale che il Comune tra l'altro sapeva di avere, ancorché non era delimitato in nessun modo, tant'è che quando l'acquirente ha acquisito l'intero della proprietà di tutta la parte che in buona sostanza contorna questi 1000 metri, pensava di averla acquisita come preliminare. Poi invece si sono accorti che c'era una porzione che rimaneva fuori di 1000 metri quadrati e quindi si sono presentati in Comune rappresentando rappresentando che quest'area loro avevano interesse a comprarla. Per la verità, tra l'acquisizione in preliminare e i lavori che hanno fatto di piantumazioni da subito prima del rogito, se voi andate a vedere in quell'area, sono già piantati i pali. Noi abbiamo detto, vabbè, abbiamo come patrimonio anche dei pali a sto punto, però cortesemente fermatevi perché titolari di pali sì, ma anche delle viti magari è meglio e quindi avviate una pratica. Hanno fatto una domanda al Comune di acquisizione dell'area, in quel modo abbiamo fatto una stima redatta dal geometra Diego Zanin che ha valutato in 12,50 euro l'area. Noi presa la valorizzazione dell'area 12,50 abbiamo chiesto al demanio che è competente alla conformità, il demanio ci ha messo del tempo ma poi hanno confermato il prezzo di 12,50 ritenendo idoneo, visti anche altri passaggi che avevano fatto in zona, per la verità uno dei quali era anche il loro, di tutto l'intero, che era stato poi all'ufficio delle entrate stabilito in 12,50 e quindi hanno confermato anche il prezzo. A questo punto noi siamo tenuti a decidere la vendita di questo reliquiato stradale. Sono 1000 metri a 12,50, arrivando a noi da un federalismo demaniale non tutto l'incassato è nostro, perché il 25% dobbiamo comunque corrispondere al demanio per un titolo derivante dal federalismo demaniale apposta. Se ci sono domande, prego. Grazie Assessore, apriamo la discussione. Consigliere De Antoni, prego. Sì, perfettamente d'accordo sull'opportunità di vendere questo relitto, diciamo che al Comune non interessa minimamente, ma come ho fatto presente in Commissione, mi sembra che pur essendoci una perizia redatta da un tecnico, questa perizia sia sottostimata rispetto al reale valore di quel terreno.
io non sono un conoscitore dei valori dei terreni qui a Vittorio Veneto, però so che lì vicino c'è un vigneto, so che, come ha detto lei, hanno già cominciato a piantare i pali per poi fare un vigneto, quindi mi sembra che l'importo di 12,50 € a metro quadro sia sottostimato. E faccio riferimento anche a uno degli ultimi espropri che abbiamo fatto come comune, quando abbiamo realizzato la strada di collegamento tra via dei Ganuti e via Callalta, si chiama Alta o Larga, non mi ricordo mai, comunque quella strada che abbiamo fatto laggiù per chiudere i due passaggi a livello. In quel caso, per circa 5.000 metri quadri di terreno, abbiamo pagato complessivamente 117.000 più 38.000, quasi 150.000 euro per 5.000 metri quadri. Ora, facendo una semplice divisione, 150.000 diviso 5.000 fa circa 29, per la precisione, circa 29.000 euro a metro quadro. Ho detto un errore, sì, 29 euro a metro quadro. Quindi, diciamo, rispetto ai 12,50 € mi sembra che sia assolutamente sottostimato. Sì, non capisco come mai quando noi compriamo paghiamo tanto, quando vendiamo poco, cioè proprio è una politica che mi sembra, siccome nessuno ci obbliga a vendere, vendiamo se è di nostro interesse. Ecco. Giustamente lei ha detto che sulla perizia fatta da un tecnico di cui non ricordo il nome, comunque c'è stato anche il parere del demanio, però il parere del demanio è anche un po' sempre confutabile, perché faccio l'esempio della permuta che è stata fatta per la caserma Gotti e l'area dell'aerocampo. L'area dell'aerocampo era stata valutata 13,27 € a metro quadro, e poi in sede di chiusura della pratica la commissione che era stata incaricata di svolgere questa cosa aveva aumentato il valore dell'Eurocampo di circa il 20% rispetto alla valutazione fatta inizialmente dal demanio. Quindi anche se proprio dovessimo fare un raffronto, ma chiaramente un'area grande può essere valutata in un modo, un'area piccola in un altro, comunque i 13,27 aumentati del 20% andrebbero perlomeno a 17 € in sostanza, ecco, anche considerando le diverse entità e anche la diversa posizione, perché la posizione a San Giacomo è sicuramente più vantaggiosa rispetto a una posizione a distanza di qualche chilometro. Quindi dal punto di vista dell'opportunità sicuramente io personalmente sono d'accordo, ma non posso certo dare il mio parere, il mio voto favorevole a una stima che è assolutamente sottostimata ed è contro l'interesse del nostro ente. Grazie. Consigliere De Antoni. Consigliere De Bastiani. Sì, aggiungo all'osservazione fatta De Antoni su appunto le comparazioni tra quando acquistiamo e quando vendiamo, che abbiamo acquistato un buco da 200-300 metri quadrati per 11.000 €, mi sembra, no? Dietro area Papadopoli. E quindi dove non si può neanche piantare il vigneto. E sì, non è comparabile con questa cifra qua. Adesso mi viene a pensare che qualcuno sbaglia, perché voglio dire, o ha sbagliato chi ha valutato quello che compriamo, o sbaglia chi ha valutato. Sì, non c'è comparazione, ma forse c'è un motivo per cui lei può spiegarmi. Grazie consigliere De Bastiani. Consigliere Dus. Sì, ma rilacciandomi agli interventi di chi mi ha preceduto, anch'io volevo capire esattamente come era stato valutato questo residuo di terreno, sì, definirei quasi insignificante, però probabilmente è anche giusto metterci mano, perché se non sbaglio avevo letto che nella delibera che citava prima il consigliere De Antoni, quella sempre riferita agli espropri del sottopasso eccetera, poi per
per stabilire la congruità fondamentalmente del prezzo era stata inviata alla provincia, se non sbaglio, che poi è ritornata indietro dicendo guardate che avete sbagliato a la cifra, deve essere, però forse ho capito male io, non conosco bene la procedura, magari se me lo spiegate, e così volevo capire se anche in questo caso poi è dovuta la trasmissione della provincia per il ricalcolo oppure no, perché se magari è dovuta facciamolo subito senza che dopo la provincia ci dica guardate che il prezzo è sbagliato, magari è già stato fatto nella delibera, non lo so, ecco, un chiarimento, tutto qui. Grazie consigliere Dus. Consigliere Balliana. Sì, io volevo solo chiedere, chi ha valutato, chi ha proposto l'acquisizione dell'area, cioè il richiedente è adiacente, vuol dire che quello sulla parte destra? Tutto, cioè... Mi aiuti, la pista ciclabile è? No. Sì, la pista è quella che passa sotto. Ok, perfetto. Ecco, grazie. Allora, rispetto a questo volevo chiedere anche attualmente il terreno a che destinazione d'uso è? Ecco, e poi una considerazione, la faccio subito, visto che hanno già piantato i pali per i vigneti, volevo chiedere se non era il caso, visto che è a ridosso della pista ciclabile, di chiedere o quantomeno se è possibile mettere un appunto nella delibera in cui si chiede che sia piantata una siepe a ridosso della pista ciclabile, perché è già piantata là, in quel pezzo là, ma non c'è. Dove? Ah già, ma quindi hanno già fatto tutto e cosa facciamo noi qua stasera? Hanno già... Sì, appunto no, vuoi dire, cioè... Ma, beh, insomma, anche questa roba qua, vabbè. Quindi ecco, chiederei che fosse almeno rispettata una fascia di rispetto alla pista ciclabile. Grazie. Grazie, consigliere Balliana. Altre prenotazioni? Deve rispondere, Assessore, prego. Grazie Presidente. Parto con De Bastiani. Sono cose diverse, sostanzialmente diverse, e quindi vanno valutate anche in maniera diversa. Parliamo per esempio della stima del bus, che non vale niente. Non è vero che non vale niente, è un valore, perché comprando quell'immobile, ancorché sia una vecchia rifugio antiaereo, abbiamo l'intero del Papadopoli e quindi non siamo più in condominio, quindi già di per sé stesso ha un valore che poi il demanio, quando ha fatto la valutazione, ha tenuto conto dando un importo e dire noi valutiamo quell'immobile, quel prezzo, voi lo comprate. Abbiamo fatto, credo, un ragionamento logico, nel senso che cosa incidono 16-17 mila euro nell'intero? 0,00. Si può andare avanti. L'altro ragionamento invece, che parlavo con D'Antoni, non è vero che noi abbiamo pagato 20 euro l'area valutata 20 euro. Noi quell'area l'abbiamo valutata esattamente 8,50 euro, quel che è la tabella che riferisce per i prezzi di aree agricole. Noi avevamo la possibilità di aumentare quell'importo di un 15% e l'abbiamo fatto, e poi abbiamo riconosciuto un 10 euro al metro quadrato di indennità per il minor valore, che ha un appezzamento di terra tagliato esattamente a metà. Il tagliare a metà quell'appezzamento di terra è stato in primis una richiesta di danno che la proprietà si era messa in mente di fare, perché se lei nota l'abbiamo proprio tagliata a metà. Non l'abbiamo tagliata a metà per far dispetto, l'abbiamo tagliata a metà perché c'era una previsione urbanistica che indicava la strada. Quindi stiamo parlando di valutazioni diverse, perché sono cose diverse. Cioè lì siamo partiti 8,50 euro al metro quadrato, la valutazione è quell'area, anche perché quello è i numeri che noi possiamo esprimere. Poi si arriva a 20, chiaramente a fronte di un ragionamento fatto di valutazioni diverse. E per quello che dicevo al consigliere Bastiani, sono cose diverse, valutate in maniera diversa, ovviamente. L'oro
a parità di chilo vale più del piombo, sono due cose diverse, anche se pesano tutte e due un chilo. Grazie Assessore. Prego consigliere. Io non sono un esperto, no, quindi non... Però quando lei Assessore mi dice noi acquistiamo il rifugio antiaereo e questo ci valorizza e ci porta un maggior valore al bene di cui siamo già proprietari, sta dicendo la stessa cosa che succede sul campo lì. Cioè loro acquisiscono una fetta di terreno e valorizzano, credo che funzioni così, valorizzano l'intero loro comparto, quindi è la stessa cosa. Grazie consigliere De Bastiani. Altri interventi? Battute veloci, No, la prego. provincia in questo frangente non c'entra, perché c'entra la valutazione che abbiamo fatto noi e dovevamo ricevere la congruità del demanio. Se il demanio non avesse fornito la congruità, ovviamente, oppure per miglior precisione, il demanio avesse detto ovviamente non di meno, ma avesse valutato quell'area a 14 euro con una sua valutazione autonoma, noi avremmo detto il 12,5 non vale più, avremmo prospettato al privato 14, poteva sì, può dir di no, però confermando i 12,50 così abbiamo proceduto. Grazie Assessore. Allora, consigliere Bagliana. Sì, no, prego. forse gli è sfuggita la domanda, la pongo di nuovo. No, la destinazione dell'area adesso è agricola? Ok, bene. E lei mi conferma che è stata piantata la siepe? Lei l'ha vista? Sì. Perdoni, io l'ho vista perché fa parte del progetto di autorizzazione che loro hanno avuto nella parte non incidente con la nostra proprietà, ma dell'intero. Quindi se la loro prescrizione era star distante dalla pista ciclabile, dico a caso 15 metri perché la norma dice 15 metri, se la norma dice devi piantare una siepe a tot metri, loro si sono adeguati alle prescrizioni che hanno avuto al di fuori della nostra area, ma potenzialmente coincide. Consigliere Toni. Sì, prima abbiamo fatto una battuta sul fatto che avessero già piantato i pali, poi che hanno messo anche la siepe, però diciamo, non credo che sia una gestione corretta della proprietà pubblica lasciare che facciano queste cose. Cioè, proprio per questo... sì, ma c'era il consigliere di San Giacomo che dovrebbe... Sì, no, però mi sembra strano che, voglio dire, non sarà... No, scusate, aveva detto... Lei sa tutto di San Giacomo, però non capisco come si possa sorridere sul fatto che uno entri a casa mia, nel mio giardino, mi comincia a mettere dei pali perché qualcuno gli ha detto che forse glielo vendo, no? Cioè questa è una cosa che è assolutamente inammissibile. Proprio per questo non glielo venderei proprio quel terreno a quella signora, che non è neanche di Vittorio Veneto, ma è di San Vendemiano, no? Ma al di là di questo, il prezzo di quel terreno è sottostimato, è evidente. Lei ce l'aveva detto anche l'ingegnere nel corso della riunione della commissione, no? Siamo partiti da 8 euro, abbiamo aumentato del 10, poi gli abbiamo dato altri 10 euro perché facevamo la strada proprio in mezzo, ma lì abbiamo deciso di farla nel mezzo noi, perché la variante urbanistica l'abbiamo provata noi. Quindi se sapevamo questo potevamo forse risparmiare, invece che dare 150.000 euro per una strada di 200 metri, di 7-8 metri di larghezza. Questo è il costo che abbiamo pagato quella strada, no? Lasciamo stare quello che costerà tutto il resto. Però al di là di questo, parliamo solo di questi 1.050-1.100 metri quadri. Il valore, proprio perché va a completare
una proprietà di una signora fortunata che ha quel terreno, proprio per quello ha un maggior valore anche per la signora. Quindi non dobbiamo tenere conto solo di quello che dice l'Agenzia del Demanio da Treviso o dove è insomma messa questa commissione, cioè dobbiamo tenere conto di quello che è il valore per l'ente, dobbiamo valorizzare questa nostra proprietà che cediamo come dire, volentieri, però valutarla a 12,50 euro a metro quadro mi sembra davvero un modo leggero di gestire il patrimonio comunale. Non voglio dire di approfittare, ma valutiamolo quello che è il vero prezzo, insomma, no? Che non è 12,50, perché se lei va a comprare un terreno da quelle parti non glielo vendono certo a 12,50 euro. Quindi perché dovrebbe essere il comune che glielo cede? Io ripeto anche sul fatto che è inconcepibile, è già la seconda volta che capita, anche a Formeniga, quando è stata fatta quella permuta, io sono stato a vedere, erano già stati piantumati anche lì già il vigneto sulla nostra proprietà. È possibile che l'amministrazione comunale non possa controllare queste cose e lasciar fare ai privati che intendono comprare tutte le cose che devono fare? È assolutamente un modo scorretto di gestire il patrimonio comunale. Grazie consigliere De Antoni. Consigliere Gumiero. Buonasera, non volevo dare in merito su questa discussione, ma la sorgente di quel vigneto è uguale a quella dell'asilo, è stato piantumato quando c'era l'amministrazione Tonon e la terra è stata acquistata qualche anno prima, hanno piantumato il terreno e dopo qualcuno in comune, lo saprà sicuramente il sindaco, ex sindaco Tonon, si è accorto che quel sedime, o quando sono andati al notaio, non era loro, perché quel terreno lì è sempre stato un seminativo. In quell'ultimo periodo, penso 3 anni fa, quando hanno potuto ancora seminare, perché quello lì non è di OGC, l'Alta Terra in via Callarga è di OGC, l'Elicampo è di OGC, quello lì è DOC, quindi vale metà l'uva. Di là vale 1,70 euro al chilo, qua vale 80 centesimi, 1 euro. Quindi la differenza del terreno è enorme. È un sedime lungo il Meschio che non so chi sapeva, se in comune c'era anche lei, c'è stato anche lei, forse gli uffici sapevano di quel sedime. Io ho sempre compreso che fosse tutto un pezzo unico. Il proprietario forse lo sapeva, ma i proprietari non sono da qua, abitano a Udine, quindi è impossibile che tu possa sapere. Le porto un aneddoto. Il cinema di San Giacomo, no, il proprietario era da Udine prima, è da Udine, non c'entra niente, sono eredità, sono terreni che sono là morti da anni. Il cinema di San Giacomo negli anni 60 è stato costruito sul sedime della provincia. Il cinema, quello che sta cadendo a pezzi, ci ha messo anni, sto prete qua, a sistemarlo, perché il teatro era stato costruito sul sedime della provincia e l'ha dovuto pagare con dono, a riappropriarsi di quei pezzi di terreni e via. Quindi negli anni 60-70 anche chi non so come correva il Meschio là 30, 40, 50 anni fa, vuol dire che era un sedime che è rimasto al comune, o quando hanno espropriato la pista ciclabile hanno preso anche quel pezzo di terreno. Ma se vede come è fatto, io sono andato a vedere, ho detto ma dov'è sto terreno? Dove non vedi le viti ci sono i pali, perché hanno messo giù i pali perché stavano piantando e le vite non ci sono. Al limite, se non gli cedevamo il terreno, toglievano i pali, non c'era alternativa. Però quello lì non vale uguale a quello oltre la ferrovia, è uguale all'Elicampo. Lo sa bene il sindaco che i terreni, quello lì era un seminativo, sono completamente differenti. Comunque lì è DOC, perché dalla strada 51 in Alemagna verso il Cansiglio è DOC, di là è tutto di OGC. Elicampo è di OGC perché fa parte del compendio di Colle Umberto, tutta la fascia frontale al sole di Colle Umberto. Grazie. Gomiero, consigliere Tonon. Grazie, però per precisare una cosa, non è che sia sempre stato del comune o chi era proprietario della... No, è Demanio 2014, Sì, la richiesta è stata fatta nel 2014 dall'amministrazione da Re, quando ha chiesto anche le caserme, eccetera. Sappiamo bene che il Demanio allora dava quello che al Demanio non interessava gratuitamente, e lo dice questa delibera, altre aree non le ha date perché erano onerose. No, siccome lei ha detto che era sempre stato del comune, era del Demanio. Forse ho capito male, mi chiedo scusa. È del comune dal 2015 di fatto. Mi auguro anch'io francamente che sia stato fatto in assoluta buona fede la piantumazione, però obiettivamente ha detto che c'è la siepe, ci sono i pali.
Vabbè, anche la siepe si può togliere, sì. Sì. No, quel compenso lì è parte del sedime di sicurezza dalla pista ciclabile. Detto questo, io non so perché si continui a dire che si è partiti da 8,5, poi il consigliere Gomiero che mi sopravvaluta, perché io francamente di prezzi di terreni non ho la più pallida idea di prezzi di terreni, se non quando parlando i tecnici spiegavano il valore dell'uno piuttosto che dell'altro. 8,5, poi si dice che no, è DOCG o è DOC, per cui vale, però per la sessione antica si parte sempre da 8,5, punto. E io ho capito così, siamo partiti da 8,5 sia a San per Giacomo. valutare l'area di San Giacomo, lì c'è una perizia, abbiamo dato un incarico Sì, a a Zanin. È scritto qua, che li ha valutati, ha detto lei, Zanin è partito da 8,5 e poi no, non ha detto così. Scusa, no, allora il botta e risposta, sì e no, se no perdeteli. Allora, continui consigliere e l'assessore risponda dopo. Vabbè, la valutazione che è stata data, in questo caso dal geometra Zanin, è 12,5 euro. Confesso che secondo me dalla sua spiegazione emergeva in maniera chiarissima quello che ha detto il collega De Bastiani. Se il rifugio antiaereo ci è stato fatto, fra virgolette, pagare perché così avevamo il tutto, anche qui bisognava farlo pagare perché così avevano il tutto. Continui. No, non è lo no. L'ente ha guardato la valutazione che noi abbiamo presentato, è un po' diverso. Hanno preso la valutazione che il comune ha dato. Se il comune avesse scritto 20 euro, avrebbe scritto il demanio. Ah no, è troppo, visto che il 25% lo prendono loro? Per cortesia, assessore. Bene, e allora grazie consigliere Tonon. Se vuole rispondere adesso l'assessore Antiga, diamo la parola all'assessore Antiga. Vabbè. Altri interventi? Basta. Sì? No, Sì, non è proprio una battuta. Però potevamo anche tenerlo e destinarlo a siepi, a alberature autoctone, e creava così anche guardando il disegno vediamo che tutte le siepi sono state tolte, è stato fatto tabula rasa. No, i campi a sinistra, una volta Allora, una battuta, no, una battuta. No, sto dicendo che una volta i prati di Meschio, no? Allora, scusate, chiudo. Allora, perché sennò... Allora, o fate le battute veloci e non vi fate i botta e risposta, perché sennò la gente non capisce da casa, la confusione è tanta, quindi... Allora, ecco qua. Altri interventi? Bene, allora dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto, consiglieri. Prego, consigliere De Antoni. Per quanto mi riguarda il mio voto è contrario, perché diciamo, la perizia di stima del terreno è assolutamente sottostimata. Grazie consigliere. Consigliere De Bastiani, prego. Anche per noi il voto sarà contrario perché consideriamo sottostimata la quotazione e a questo punto secondo me sarebbe stato a maggior vantaggio lasciare un terreno a arbusti e alberi, sarebbe stato di tutto vantaggio per l'avifauna e per l'area del Meschio, il cosiddetto parco del Meschio. Grazie consigliere. Consigliere Dus? Sì, anche da parte nostra ci sarà un voto contrario a questa proposta per la non congruità del valore stabilito, visto che come abbiamo potuto verificare questa sera i valori praticamente cambiano ad ogni tipo di terreno e ad ogni tipo di proposta. Grazie consigliere Dus.
Bene, passiamo alla votazione. Allora, favorevoli? Sempre 10. Contrari? 6. Astenuti? 0. Favorevoli 10, contrari 6, astenuti 0. La delibera è approvata con 10 favorevoli, 6 contrari, astenuti 0. C'è richiesta l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 10. Contrari? 6. Astenuti? 0. La delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 3 dell'ordine del giorno. Regolamento di edilizia cimiteriale, modificazioni ed integrazioni. Lascio la parola all'assessore Antiga per l'illustrazione, prego. Presidente, al punto numero 3 siamo tenuti ad inserire delle modifiche al regolamento cimiteriale. Le modifiche sono state richieste dall'oggettività dei fatti, nel senso che stiamo parlando in quel di Ceneda, abbiamo una sessantina, per la precisione sono 61, le tombe che sono scadute e quarantennali e sono scadute, se non ricordo male, nel 2015. E poi ce ne sono altre 3 che scadono quest'anno, sempre tombe da 4 o da 8 posti. Il problema è venuto fuori perché dei cittadini, chiaramente avendo il defunto in casa, si recano in comune per comunicare all'ufficio anagrafe che hanno bisogno di ricoverare il proprio congiunto all'interno della loro tomba familiare e si sentivano poi nel controllo dire no, ma guardate che la concessione è scaduta e quindi voi non potete mettere dentro il vostro caro defunto. I casi sono più di uno e sono stati risolti velocemente perché non c'è proprio il tempo di attendere quando succedono quelle disgrazie familiari, però siamo tenuti a sistemare quel regolamento in modo congruo, di modo che questo non possa più succedere. Risolvere vuol dire innanzitutto prendere per mano tutte quelle che sono scadute. Non vi nascondo che abbiamo provato noi come anagrafe a rintracciare i proprietari o gli eredi di alcune, i concessionari di alcune tombe, ed è una cosa quasi impossibile. E quindi abbiamo pensato di esternizzare questa incombenza, perché non è facile andare a ritracciare a ritroso tombe che magari sono là da 30 anni che non sono usati, il concessionario magari è morto, i figli, gli eredi sono dispersi anche in giro, non è una cosa facile. Quindi abbiamo pensato di dare questo incarico per riuscire a fare il punto su tutte le 61 e poi capire come muoversi, perché non è detto che trovati i diretti interessati siano poi disponibili a rinnovare, e invece purtroppo o per fortuna sono tenuti a sanare il tempo che è decorso da quando è scaduta ad oggi, perché hanno avuto un'occupazione praticamente abusiva. Gli importi però nei rinnovi non sono importi di poco conto. Dobbiamo pensare che un 8 posti costa per un rinnovo circa sempre 8 posti e 4 posti. Se vuol dire quelli occupati da 8 persone che si vogliono bene, sì, 8 posti sono e 4 posti sono. Un 8 posti sono circa 16.000 euro, invece gli 8 posti sono esattamente la metà, sono 8.000 euro. Quindi ci sono cifre importanti che sono messe, che sono in ballo. Poi abbiamo anche, che andava sempre nel regolamento, la necessità di rispondere a quelli che all'interno della propria tomba familiare potevano mettere cassette o resti cinerarie del proprio defunto, e quindi è acconsentito con l'articolo 12, l'integrazione che avete in cartellina, di inserire all'interno delle proprie
tombe, che sia il 4 o l'8 delle urne cimiteriali o dei cassetti dei resti che magari vengono tirati su un proprio congiunto, magari anche da terra o da un loculo, e poter essere posizionati all'interno della propria tomba. Abbiamo, per l'occupazione sine titulo, pensato che chiedere in questi momenti particolari tanti soldi per tornare in regime col pregresso e poi partire con una nuova concessione, la possibilità innanzitutto di non mettere gli interessi almeno dei legali, che sono proprio il minimo che possiamo fare, ma cancellare tutte le multe o tutti i vari balzelli che potevano essere comunque per regolamento accessori a queste richieste, tra virgolette di sanatoria, quindi chiedere il minimo che il Comune possa chiedere e poi la possibilità anche di rateizzare in 24 rate, non più di 2 anni, quello che è il pregresso. Questo è quanto abbiamo in variazione, che lo sottoponiamo al vostro giudizio e votazione. Grazie Assessore Antiga. Apriamo la discussione. Consigliere De Antoni. Ok, io parto parto dalla delibera, dalla bozza di delibera che ci è stata consegnata, dove nelle premesse leggo: dato atto che le tariffe vigenti approvate con deliberazione della Giunta Comunale numero del non sono suscettibili di rateizzazione. Immagino che appunto le tariffe per i servizi a domanda individuale non possono essere rateizzati. Okay? Questo non perché era scritto nel regolamento di 40 anni fa, ma perché probabilmente non si possono rateizzare perché sono servizi a domanda individuale. Noi invece nella delibera andiamo ad autorizzare questa rateizzazione. A me sembra, come è stato rilevato tra l'altro anche in Commissione, che gli importi che, come ha detto anche l'assessore, che gli importi che andiamo a chiedere a queste persone o a questi eredi, diciamo, di persone che erano concessionarie siano molto rilevanti. In genere penso che possano essere anche persone anziane, pensionati magari anche con il minimo sociale, che difficilmente possono non solo pagare i 10.000 o i 18 o 16.000 euro previsti per i prossimi 40 anni, ma che siano in difficoltà anche a pagare quel 20% che gli chiediamo, più perché il costo vero di una tomba, diciamo, con 8 posti è appunto circa 400 euro all'anno, moltiplicato per 40 fa 16.000, no? Quindi comunque far pagare questi 16.800 tutti in un colpo, o anche solo il 20% che sono 3.000 euro, comunque è una cifra molto importante. Ho chiesto prima, quando era presente la dottoressa Alvessore, ho chiesto come verranno incassati questi soldi, come verranno inseriti in bilancio. Perché ho fatto questo? Perché mandando avanti questa procedura e quindi essendoci accorti che erano 5-6 anni che erano scadute queste concessioni e adesso cerchiamo di farle pagare, riusciremo a incassare, come è stato detto anche in Commissione, solo dal 20% di anticipo, chiamiamolo così, solo per quello circa 100.000 euro. Se andiamo poi a vedere quindi le tabelle dei servizi a domanda individuale e le percentuali di copertura dei costi che sono riportati in un prospetto riepilogativo, vediamo che la gestione dei cimiteri a memoria incide per, diciamo, eccolo qua, la gestione dei cimiteri, che in un anno all'incirca costa 200 e 2.000 euro, costa con le entrate che erano previste in sede di bilancio probabilmente, porta a 85.000 euro. Quindi 85.000 euro rispetto ai 202 equivale al 41,89% di copertura sui costi. Allora, io dico, stante questa, se è vero che incassiamo 100.000 euro quest'anno, solo dalla
dal rinnovo delle concessioni. Poi ci saranno comunque delle altre concessioni nuove che verranno fatte, perché ci saranno questi casi, cioè andiamo a coprire molto di più di quello che è il 41% della copertura che è qui prevista, e ci sono dei servizi a domanda individuale che abbiamo in corso nel nostro bilancio, dove addirittura la percentuale di copertura è l'1,42% o il 21,43%. Poi ce ne sono anche alcuni, tipo l'asilo nido, che hanno una copertura. Sì, però c'è tutto un conto e lo lasciamo stare. Ce ne sono altri allora che hanno il 71%, tipo le mense e altro. Io credo che di fronte a questi numeri e alla difficoltà in cui metteremo le persone che devono pagare queste cifre, forse sarebbe necessario un ripensamento su tutta questa materia. Capisco che c'è la fretta di far pagare, perché altrimenti c'è il rischio che anche questi importi vadano in prescrizione. Qui ho parlato con gli uffici, non tutti sono d'accordo su un'affermazione, cioè che le prescrizioni per concessioni demaniali scadono dopo, vadano dopo 5 anni, insomma i debiti nei confronti del demanio per concessioni vanno in prescrizione. Io ho avuto esperienze dirette sul lavoro di questa cosa e sono sicuro che nel caso di una copertura di un RIO fatta da un privato che aveva quindi una concessione demaniale per questa copertura, il demanio non aveva chiesto il pagamento e quindi diciamo, i debiti che superavano i 5 anni comunque sono andati tutti in prescrizione. Quindi io capisco la necessità per fare in fretta, perché come ha detto l'assessore ci sono delle concessioni scadute nel 2015, quindi ecco, però potremmo fare un atto in cui diciamo interrompiamo i termini e diciamo, siccome non è che dobbiamo incassare per forza questi 100.000 euro tutti in un colpo, potremmo anche dire interrompiamo i termini di queste concessioni, risolviamo il singolo problema se c'è un singolo problema e poi diamo corso rapidamente al rifacimento di tutto il regolamento e cerchiamo anche di capire bene quanti soldi possiamo chiedere a queste persone, perché effettivamente magari delle concessioni che sono state stipulate 40 anni fa, riviste al giorno d'oggi, forse possono anche avere un altro valore e quindi anche poter chiedere un importo inferiore. Una volta, visto che non costava niente, o forse sembrava che non costasse niente, sono state fatte queste cose, poi quando arrivano le seconde e le terze generazioni rispetto a quella che ha fatto sta opera, comunque questa concessione comunque possono incidere. Quindi la mia proposta è, se è possibile, quindi di interrompere i termini per la prescrizione, quindi comunicando agli 61 interessati che la loro concessione è scaduta, se si trovano, ma se non si trovano comunque non li facciamo neanche pagare. Quindi comunicare questo e a questo punto dare corso velocemente alla stesura del nuovo regolamento e nella fase di stesura di questo regolamento provare a trovare una soluzione per queste situazioni che sono così complicate. Io ho provato a leggere, a parte che il regolamento non è riportato, il regolamento attuale in vigore per quanto riguarda i servizi cimiteriali non è pubblicato sul sito, segretario, non è pubblicato sul sito del Comune, alla voce regolamenti non l'ho trovato. Sono andato a cercare la delibera del 2005 e non ha allegato l'atto della convenzione, della concessione, insomma non ha il regolamento, chiedo scusa, non è allegato il regolamento, quindi potrebbe essere il caso di soprassedere a questa decisione, interrompere i termini e dare corso rapidamente al nuovo regolamento e in quella situazione definire meglio questi aspetti che a mio modo di vedere, ma ho letto anche il verbale della Commissione, a tutti ha colpito questa cifra così elevata da chiedere ai singoli concessionari. Grazie consigliere. Stop. Consigliere Dus. Sì, dunque, dopo aver tassato i vivi, oggi tassiamo i morti. No? Abbiamo fatto l'aumento dell'IMU, avete votato l'aumento dell'IMU qualche tempo fa e oggi aumentiamo anche le prime case dei defunti, di Ceneda per il momento. Dopo arriveranno anche quelli di Serravalle, di Sant'Andrea e gli altri cimiteri in città. E l'aumento non è neanche di poco conto, perché come abbiamo sentito le cifre che ballano
da 16 a 8.000 euro, insomma non sono proprio due soldi. Vorrei sapere quanti sono le tombe, magari adesso me lo dice l'assessore, quelle da 4 e quante quelle da 8 posti, così magari ci facciamo anche un'idea. E sì, 61 persone, se verranno trovate, si vedranno recapitare questa bella raccomandata o PEC o quel che sarà, con la richiesta di pagamento di una cifra notevole. Allora, giustamente il consigliere D'Antonio faceva una proposta. Allora, nessuno vuole che i cittadini non adempiano al proprio dovere, però è chiaro che qui non è che parliamo delle colpe dei padri, parliamo delle colpe dei trisavoli praticamente, quindi, che ricadono adesso su... No, ma dei trisavoli ricadono dopo i nipoti di quarta generazione. Va bene. Un ripensamento, sì, ok, blocchiamo il termine, teniamo in modo che non scadano, non si vada in prescrizione, cerchiamo di rateizzare un po' di più questa cosa, perché, signori, se arriva di 16.000 euro da pagare di botta, o anche il 20% se uno presenta l'ISE, eccetera, eccetera, sono comunque tanti soldi per una cosa che magari non ci riguarda perché abito in Brasile. Sì, perché poi chissà casistiche che adesso, aprendo questo vaso di Pandora, troveremo, che mi immagino già situazioni che si perdono nei meandri degli alberi genealogici di ogni famiglia. E poi se teniamo in considerazione che ci sono 6 gradi di separazione tra ognuno di noi, può essere che magari capiti anche qualcuno di noi qua dentro che ci tocchi pagare per le tombe di qualcuno che è là. Gomiero, attenzione, non si sa mai. Bene. Consigliere, sì, concludo dicendo che è sicuramente una delle tante difficoltà che ci troviamo qui a dover valutare, però ripeto, siccome parliamo di cifre notevoli e se lo applichiamo sul caso di Ceneda, poi ovviamente dobbiamo applicarlo anche su tutti gli altri cimiteri, mi immagino che di cittadini coinvolti poi a cascata ne troveremo un bel po'. Io chiedo alla maggioranza di un attimo ripensare questa cosa qua e rivederla meglio, insomma, poi responsabilità vostra, insomma. Grazie consigliere Dus. Altre prenotazioni? Consigliere Casagrande, qua c'è un altro nome. Sì, buonasera, solo un chiarimento in merito all'intervento del collega De Antoni, dato che ero in commissione la settimana scorsa. Non sono rimasto stupito della cifra, ma bensì ho voluto andare a fondo di quella che era la contabilizzazione della cosa, dato che la commissione ha un senso di diciamo esplorare tutti i dettagli, ho voluto andare a fondo dei vari dettagli e mi auguro che anche in futuro avvenga in questa direzione. Ecco, quindi non ero stupito, ma semplicemente un calcolo, una contabilizzazione. Grazie. Grazie consigliere Casagrande. Consigliere Gumiero. Non entro in merito sulla proprietà delle tombe o sul rinnovo di queste tombe o trovare i proprietari dopo 40 o 80 anni se sono state rinnovate, se i prezzi sono equi o no. Ci sono mentalità e culture dei defunti a seconda delle zone molto differenti. Io non sono originario da qua, anche se sono nato qua, e in altre città tipo Padova la cultura è completamente diversa dai nostri. Vi dico solo che anni fa ho assistito all'esumazione di mia nonna dopo 25 anni per terra e sono rimasto stupito che molti miei compaesani e amici non abbiano neanche messo là 700 euro per mettere i propri cari dentro in un loculo. Quindi andiamo a toccare delle tombe che adesso non so i dati precisi, quanta gente vorrà rinnovare le tombe. A San Giacomo non c'è questa cultura di avere proprietà di tombe pochissime. Invece a Ceneda vedo che ne stanno costruendo di nuove. Vuol dire che a seconda delle zone della città, della cultura o dell'economia di sta gente, mi sono rimasto stupito quando vado a Ceneda che vedo qualcuno che si sta facendo la tomba. E l'altro giorno, quando ho rinnovato la carta d'identità, mi hanno chiesto cosa volevo fare. Donazione organi
e bruciare vivo, te lo scrivono sulla carta d'identità. No vivo, bruciate per intero, non vivo, perché quando sei morto ti bruciano. E ho visto che nell'ultimo periodo hanno riempito, no, Giovanna d'Arco è morta peraltro, a San Giacomo hanno costruito 116 loculi e molti anziani, per non caricare questi problemi sui giovani, si sono acquistati i loculi. Sono tutti acquistati o quasi. Quindi andiamo a decidere di non fare un'operazione. Chi non vuole prendersi la tomba la lascia là, non succede niente. Speriamo che non siano fra le persone che hanno preso i resti dei propri cari e buttati nell'ossario comune. Questo mi dà un po' fastidio, perché per persone che conoscevo defunte 25-30 anni fa, quella fine fanno con le nuove generazioni, perché i giovani dei cimiteri non si interessano. Grazie. Grazie consigliere Gomiero. Ci sono altre prenotazioni? Direi che la discussione può essere chiusa. Dichiarazione di voto. Scusi, prego. Grazie Presidente. Io capisco che il tema non sia assolutamente un tema di allegria, ma è comunque un tema che un'amministrazione deve affrontare. Io non ho fatto per scelta nessuna indicazione che dal 2015, consigliere Dus, questa cosa è pendente. Quindi non è perché la lasciamo là per 6 anni che poi possiamo essere promotori del bene. Sono passati 6 anni inutilmente, quindi se nel 2015 alla scadenza ci si preoccupava, ad oggi magari questo problema non l'avevamo. Non volevo dire prima, ma sentendo poi il consigliere Dus e il consigliere Antoni è dovuta la cosa. Far conti sui 100.000, consigliere Antoni, sì, ma è come fare il tarno all'otto, perché quando su 61 persone andiamo a individuare 61 problemi, noi possiamo solo chiedere se c'è l'interesse al rinnovo, se non c'è l'interesse al rinnovo. Lei ha fatto la cosa migliore, 61 che dicono facciamo il rinnovo e quindi versano, ma potrebbe essere che di 61, 10 decidano di fare il rinnovo e gli altri dica senta, io non so neanche di cosa stiamo parlando perché io sono andato in America, sono andato e quindi arrangiatevi. Quindi adesso si tratta di fare il punto della situazione. Ovviamente gli importi che noi andiamo a chiedere sono importi di rispetto anche per quello che l'ha pagata, perché quello che non ha pagato per 6 anni non è assolto, perché quello vicino che ha pagato tutti gli anni o che comunque ha rinnovato merita un po' di rispetto anche lui. Quindi trattare poi i 61, capire se c'è la possibilità al posto di 24, di 2 anni, ma il minimo che noi possiamo fare per dignità di tutti è che l'importo sia un importo per tutti, togliamo tutti quei gravami che possono essere accessori, mettiamo il minimo legale di legge per dir proprio che poi non abbiamo fatto neanche un danno erariale, per l'amor di Dio, lo 0, ci sta, giusto? Ma solo per essere, come si può dire, in linea con tutti quelli che hanno onorato e pagato. Grazie Assessore. Allora direi che possiamo passare... No? Allora... secondo intervento per consigliere De Antoni, prego. Sì, la mia proposta di rinvio era una cosa seria, nel senso che sono conscio delle difficoltà che ci sono, sia in un caso che nell'altro, per trovare le persone. Ok? Quindi cerchiamo le persone, 61, no? 61. Mettiamo in mora chi possiamo mettere in mora, perché se non sappiamo chi sono non possiamo neanche metterli in mora, però prendo atto, come ha detto l'assessore, che comunque per quei 58 o 61 che per cui la concessione è scaduta nel 2015, comunque per questi 6 anni si deve far pagare, no?
Allora, se non li conosciamo, comunque è difficile. Allora, il regolamento potrebbe essere anche rivisto dal punto di vista degli importi, perché come stavo cercando di dire, la copertura di questo servizio è comunque al 41% e quindi è una buona copertura, tenuto conto che non abbiamo incassato i soldi in questi anni, perché se avessimo incassato i soldi in questi anni anche solo 400 euro per 61 concessioni sarebbero stati comunque 24.000 euro. No? Quindi voglio dire, comunque ci sono risorse che possono tenere tenere alta la percentuale di copertura del servizio. E allora se la proposta di rinvio potrebbe garantire, uno, di non mettere in difficoltà quelle poi persone che sono sfortunate, a questo punto fortunate di essere ancora qui ed essere titolari di questa concessione. Potrebbe consentirci di trovare tutte le persone, capire anche in che situazione sono e in relazione alla situazione anche modificare il regolamento e le tariffe soprattutto per quelle situazioni particolari. Cioè l'urgenza di fare questa cosa non riesco a capirla, perché se avessimo davanti le 61 persone titolari delle concessioni potrei anche capire l'urgenza, ma non sappiamo neanche chi sono, abbiamo incaricato una società per trovare le persone, aspettiamo un attimo e quindi io chiedo che venga messo ai voti la mia proposta di rinviare questa delibera. Nel frattempo mettere in mora i concessionari per i quali la convenzione è scaduta e riservarsi, appena stabilito il nuovo regolamento, e anche poter stabilire le nuove tariffe e quindi poi richiedere il pagamento a tutti quelli che hanno utilizzato queste tombe senza pagare quanto è dovuto. Quindi, consigliere, proposta di rinvio, perfetto, ai sensi dell'articolo 52. Ora io do la parola a ogni capogruppo per eventualmente replicare per non più di 3 minuti sulla proposta di rinvio del consigliere De Antoni. Dopodiché metteremo in votazione. Quindi se volete prenotarvi, capigruppo, consigliere Dus, capogruppo del PD. Sì, sostengo la proposta fatta dal consigliere De Antoni e all'assessore Antiga dico che se l'allora sindaco Tonon ci avesse fatto questa proposta a noi consiglieri di maggioranza gli avremmo detto le cose che ha detto questa sera il consigliere De Antoni. Molto semplicemente. Per quello voi questa sera vi trovate a tassare anche i morti. Noi gli avremmo detto già abbiamo problemi a tassare i vivi, che però non l'abbiamo fatto. Ci mettiamo che a andare a rimescolare le tombe anche noi, insomma. Ecco. Va bene, grazie consigliere. Consigliere De Bastiani. Se non servono 3 minuti, considero la proposta del consigliere D'Antoni sensata e quindi la appoggiamo. Altri capigruppo che vogliono prendere la parola? Nessuno. Allora, io pongo in votazione, attenzione signori, volete prendere la parola? Volete dire qualcosa? Allora pongo in votazione il rinvio del punto proposto dal consigliere De Antoni. Favorevoli? 1, 2, 3, 6. Contrari? 10. Astenuti? 0. Quindi la proposta non è stata rinviata, il punto non è stato rinviato e passiamo in votazione invece della delibera. Allora, alla delibera favorevoli? Sempre 10 favorevoli, contrari? 6, astenuti? 0. Scrutatori? A posto? Allora, la delibera è approvata con 10 favorevoli, 6 contrari, 0 astenuti. Non c'è immediata eseguibilità, quindi si passa al punto successivo. Bene.
Punto successivo dell'ordine del giorno. Scusate, attenzione, è uscito qualcuno? No? Casagrande, sì, aveva avvisato. Ordine del giorno a sostegno dell'attuazione della linea ferroviaria ad alta velocità Padova-Bologna, approvazione. Allora, la illustro io, visto che sono il proponente, insieme con altri capigruppo che dopo leggerò. Cari colleghi consiglieri, un gruppo di parlamentari del partito a cui appartengo intende portare quanto prima all'attenzione del Parlamento nazionale la necessità della realizzazione dell'alta velocità ferroviaria tra Padova e Bologna. Le ragioni che stanno alla base di questa iniziativa, indispensabile per il Nord-Est in generale e per il Veneto in particolare, sono riassumibili nei 10 punti che qui elenco. Perché è indispensabile? Punto 1. Perché salderà l'unione tra due importanti centri del nostro paese, Padova, cuore economico e industriale del Triveneto, e Bologna, principale snodo ferroviario italiano. Perché dimezzerà tempi di percorrenza su una tratta di oltre 100 km per un numero altissimo di collegamenti. Perché servirà un bacino che comprende le intere regioni del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e dell'Emilia-Romagna, come collegamento tra il Nord-Est e Roma, un territorio che complessivamente produce 357 miliardi di euro di PIL. 4. Perché andrà a collegare in maniera più efficiente le regioni più turistiche d'Italia, fornendo un collegamento rapido tra nord e sud e viceversa. Si potrà andare da Napoli a Venezia con i treni ad alta velocità, con collegamenti anche fino ad Udine e Trieste. 5. Perché costituisce un'occasione di valorizzazione per l'area euganea e per i suoi centri termali. 6. Perché consentirà la messa in sicurezza di una linea obsoleta dal punto di vista delle infrastrutture, eliminando i passaggi a livello. 7. Perché aiuterà il contesto economico locale, migliorando la circolazione delle merci anche su gomma, eliminazione dei passaggi a livello sulle strade attraversate dalla ferrovia. 8. Perché rafforzerà l'integrazione territoriale dell'area metropolitana delle province di Padova, Treviso e Venezia. 9. Per l'ambiente, perché un trasporto questo per gli ambientalisti, perché un trasporto ferroviario efficiente consente davvero di abbattere le emissioni con un minore uso dell'auto privata e una diminuzione del traffico autostradale. 10. ed ultimo, perché porterà un'opera del valore di 5 miliardi di euro in un periodo in cui il lavoro serve come non mai. Quindi, vista l'importanza di questa opera strategica per il futuro della nostra regione, ritengo utile che anche il nostro comune dia un segnale dell'importanza di questa opera, quindi attraverso la votazione di questo ordine del giorno. A quanto scritto nel testo dell'ordine del giorno aggiungo anche una considerazione che interessa tutti i vittoriesi. Dal prossimo orario estivo delle ferrovie entrerà in funzione quello che lo scorso anno qui, in occasione della discussione del rendiconto del consuntivo del 2019, ho definito uno dei 2 eventi epocali di quest'anno della nostra città, ovvero l'elettrificazione del collegamento ferroviario con Conegliano. Come fu epocale, 150 anni fa, per la Vittorio Veneto di allora, l'arrivo della vaporiera da e per Conegliano. Con l'elettrificazione della città sarà inserita a pieno titolo ed in modo finalmente funzionale nella rete ferroviaria nazionale. Quindi soprattutto con gli 8-10 treni diretti da e per Venezia e quindi senza cambio a Conegliano, anche il modernissimo sistema alta velocità, alta capacità ferroviaria, che avrà a Mestre il suo centro principale per il nord-est, sarà per i vittoriesi più velocemente e più funzionalmente raggiungibile. Allora, ho portato qui, ho messo una slide sulla realizzazione, così ci rendiamo conto tutti quanti, sulla realizzazione attuale dell'alta velocità italiana. Vedete, da Napoli, da Salerno, ci sono le linee a 300 km e c'è fino a Bologna, per Milano e per Torino, e poi vedremo anche la cartina dell'Europa, da Torino verso Lione,
e sostanzialmente mancano appunto il tratto da Padova a Bologna, perché il tratto da Venezia a Padova è già stato fatto, e poi c'è un tratto che andrà anche verso la Slovenia. Ecco, questa è la visione dell'Europa con tutto il circuito dell'alta velocità. È interessante perché la Spagna è sostanzialmente il paese che ha più linee ad alta velocità, la Francia anche, l'Italia non è messa poi così male, e quindi e poi, come ho detto prima, ci sarà anche lo sviluppo verso est, sostanzialmente verso Zurigo, verso Zagabria, eccetera. Ecco, questa è un po' l'idea dell'alta velocità in Europa. Ecco. Bene, ora apriamo la discussione se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, altrimenti passiamo in votazione. Ecco, dimenticavo che la mozione è stata sottoscritta dai capigruppo, allora dal sottoscritto, capogruppo di Forza Italia, dal capogruppo della Lega, Liga Veneta Salvini Mario Rosset, dal capogruppo della lista Toni Miato Sindaco Gianni Varaschin, dal capogruppo del Partito Democratico Marco Dus e dal capogruppo della lista Marco Dus Sindaco Giulio De Antoni. Prego, consigliere Dus. Sì, grazie Presidente e grazie anche di aver dato la possibilità a noi di poter sostenere questa proposta. Credo che sia assolutamente opportuno che venga discussa e sostenuta anche da Vittorio Veneto e da questo Consiglio Comunale, e anche alla luce di quello che ha giustamente ricordato, cioè un importante risultato per la nostra città riferito all'elettrificazione della linea Conegliano-Belluno. Il trasporto ferroviario, sappiamo bene, è sempre un argomento di cui ci si riempie facilmente la bocca, poi in realtà, considerando quanto è complicato l'investimento e quanto complicati sono i lavori e anche i disagi che causano poi i lavori, come abbiamo potuto vedere anche qui a Vittorio, è una cosa che poi rimane un po' in soffitta. Quindi credo sia giusto anche tramite questo tipo di iniziative rispolverare l'argomento e perché no, tentare di far sentire anche la nostra voce a quella Roma che par sempre così troppo lontana. Grazie. Grazie, consigliere Dus. Consigliere Balliana. Sì, allora, noi non abbiamo sottoscritto la proposta per un semplice motivo, perché volevo approfondire la questione e in questi giorni l'ho approfondita. Io spero che voi consiglieri della Lega abbiate rapporti col Consiglio regionale, perché dalle ultime notizie e anche dall'ultimo Consiglio regionale che si è tenuto, cioè la posizione della Lega, del partito, non è che fosse sempre favorevole all'alta velocità Padova-Bologna. Mi spiego? Nel senso che anche l'assessore regionale intervenuto nell'ultimo Consiglio regionale ha accolto l'idea di eventualmente fare un studio di fattibilità su quest'opera, però non la sposano in toto, cioè se no sarebbe già stata in qualche modo anche messa nel piano regionale e spinta in questo senso. E andando a vedere appunto l'ultimo Consiglio regionale, quando la consigliera Venturini di Forza Italia ha portato all'attenzione del Consiglio regionale, della Giunta, la richiesta di uno studio di fattibilità sulla linea, quindi di uno studio che che faccia un'analisi dei costi e dei benefici dell'opera, perché voi sapete bene che attualmente sulla tratta Padova-Bologna si stanno per investire, ma sono già stanziati 160 milioni di interventi. Okay? Questi 160 milioni di interventi è per il miglioramento tecnologico della rete,
che porterebbe di fatto la rete ferroviaria da Padova a Bologna al suo massimo livello di sviluppo tecnologico, oltre al quale non è possibile andare. Andando un attimo sul tecnico, come ha illustrato adesso il Presidente, in questo momento da Padova a Bologna abbiamo sostanzialmente una velocità media che va dai 150 ai 160 e con il potenziamento tecnologico, quindi con questi 160 milioni di investimento, arriveremo sostanzialmente ai 180-200 km orari. Okay? Se si procedesse al quadruplicamento della linea, quindi all'alta velocità, non prevedendo nessuna sosta, quindi né a Rovigo né a Ferrara, si arriverebbe a circa, come è scritto là, a 250 km all'ora. È giusto anche però precisare che anche Rovigo sostiene l'alta velocità, quindi molto probabilmente dovrebbe esserci una fermata, cioè l'alta velocità non può andare da Padova a Bologna senza la fermata di Rovigo ed eventualmente di Ferrara, e quindi a questo punto i benefici da un punto di vista del tempo verrebbero meno. Quindi queste sono alcune considerazioni che sono state portate all'attenzione del Consiglio. Inoltre attualmente per andare da Padova a Bologna impieghiamo 59 minuti, con la fermata con una fermata di Ferrara 1 ora e 3 minuti e con la fermata di Ferrara e Rovigo 1 ora e 19 minuti. E quindi la cosa che vorrei sottoporre all'attenzione è che secondo me, Presidente, questa mozione è superata nei fatti, perché attualmente il Consiglio regionale chiede eventualmente che sia fatta un'analisi, uno studio di fattibilità tecnica e ambientale sulla cosa, cioè se vale la pena spendere tutti quei soldi rispetto a questo. Cioè, no, qui c'è scritto, Sindaco, si chiede la realizzazione sull'ordine del giorno. E invece, secondo me, invece di chiedere la realizzazione, io sono dell'idea che prima di realizzare un'opera vada fatto uno studio di fattibilità che non c'è, e sia dal punto di vista economico che ambientale. Tanto è vero che anche la Lega Nord in Consiglio regionale sostiene questa posizione. Grazie. E quindi eventualmente chiederei di modificare il deliberato. Sì, volevo ricordare che un unico binario non sostiene l'alta velocità, le merci e i treni locali, rimarrebbe sempre un collo di bottiglia per sempre, danneggiando così l'economia. Comunque, altri interventi? Consigliere Rosset, prego. Buonasera, grazie Presidente. Giustamente l'onorevole Caon, deputato di Forza Italia, che è stato tra i primi, se non il primo, sostenitore di questo progetto dell'alta velocità fra Padova e Bologna, ha evidenziato che quella tratta è stata già da troppo tempo dimenticata. Quante volte abbiamo sentito dire il nord-est è la locomotiva dell'Italia? Ma se non abbiamo binari e linee adeguate, i treni non si muovono. È vero che non dotare la linea ferroviaria Bologna-Padova dell'alta velocità penalizzerebbe il nostro Veneto, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna. Chi ha avuto modo di servirsi dei treni dell'alta velocità per andare verso sud, c'è un'alta velocità che parte anche da Udine, va fino a Napoli, si sarà reso conto che fino alla stazione di Bologna tutto va a rilento. A volte si fermano, a volte, cioè, i tempi di percorrenza sono lunghi. Qui non voglio adesso esporre un trattato di logistica ferroviaria, ma mi sono un po' documentato anch'io. I treni che si muovono lungo la stessa traiettoria con velocità diverse generano molti ritardi.
Poi c'è anche il problema non solo dei passeggeri, ma delle merci. I treni merci, cioè il movimento dei treni merci è abbastanza contenuto nelle ore diurne, perché i treni passeggeri corrono generalmente durante il giorno, mentre le merci usano gli orari serali e notturni. Quindi dotare dell'alta velocità vuol dire avere la possibilità di treni di correre su binari diversi, ognuno con la propria velocità, la propria destinazione. La maggior domanda di traffico merci, che tutti ci auspichiamo, perché questo qui sarebbe un segnale, perché l'economia sta ripartendo, non potrebbe quindi essere soddisfatta solo nelle ore notturne, ma dovrebbe girare anche durante il giorno. La consigliera Bagliana ci ha fatto presente di quanto sta avvenendo in regione, però noi abbiamo anche i nostri parlamentari a Roma e uno di questi, che ha firmato subito questa proposta, è l'onorevole Bitonci. Quindi il nostro gruppo sostiene con convinzione questa mozione presentata da Forza Italia e quindi io do anche il voto, l'intenzione di voto, che è sicuramente favorevole. Grazie. Grazie consigliere Rosset. Consigliere Gomiero. Non ho capito l'intervento della consigliera Bagliana. Padova-Bologna sono 90-100 km. Ha detto che... Sì, hai detto 180 km all'ora con 150 milioni di euro possono arrivare, ma se ci mettono 56 minuti vanno a 100 all'ora i treni da Padova-Bologna. Se si fermano in 2 stazioni 1 ora e 6 minuti vanno a 90 km all'ora. Hai detto che è un punto di 180 o vanno a 180 all'ora? Perché se non fanno fermate a 180 all'ora, 100 km la fanno in mezz'ora. Sbaglio? Tu hai detto che ci mettono 56, 1 ora e 1 ora e 6 minuti. Sì, ma con le fermate 1 ora e 6 minuti. E allora se sono 100 km vanno a 180 all'ora? No, vanno a 90 all'ora. Allora, consigliere Bagliana, cortesemente, faccia un secondo intervento perché... Consigliere Gomero ha finito? No, non ho capito, perché mi ha detto con la nuova tecnologia vanno a 180 all'ora. Ma allora raddoppiano la velocità attuale di adesso? Perché se adesso ci mettono 56 minuti senza fermate... Un attimo. Come? Se ci mettono 56 minuti a fare 100 km, fa 150 all'ora? Dopo Sbaglio a fare qualche conto? Farà un secondo intervento. Consigliere De Antoni? Sì, solo per dire che ho firmato con convinzione l'ordine del giorno che ci ha sottoposto il Presidente, perché anch'io ritengo che le infrastrutture viarie e soprattutto quelle ferroviarie siano molto importanti anche per il rilancio del nostro Paese. Quindi confermo il mio voto favorevole all'ordine del giorno. Grazie, consigliere De Antoni. Altri interventi? Consigliere De Bastiani. No, volevo dire al consigliere Rosset che ha i deputati a Roma di ricordargli anche di un famoso progetto buttato alle ortiche che si chiamava Metropolitana di Superficie, che ha un'altra valenza, un altro valore, è quella che è destinata soprattutto ai pendolari, ai gente che va a lavorare, agli studenti e cose. Quello era un progetto ambizioso e di pregio per la nostra regione, però ahimè è stato affossato. Quindi voi che avete i vostri uomini a Roma magari glielo ricordate. Grazie consigliere De Bastiani. Altri interventi? Consigliere Bagliana, prego. Se inizia il secondo giro. Sì. Allora, forse il mio intervento è stato un po' frainteso. Io non sono contraria all'opera, sono favorevole a indire uno studio di fattibilità dell'opera. Quello che è emerso
in un dibattito del Consiglio regionale. E questo è il punto che dico. Tanto è vero che l'assessore regionale Berti ai trasporti ha proprio preso spunto dall'intervento della consigliera di Forza Italia, che adesso il nome un attimino che la riprendo, Venturini, in cui è emerso la necessità, tanto è vero che la Venturini ha detto non chiediamo la realizzazione perché tanto se no rimane sulla carta, chiediamo un studio di fattibilità economica e ambientale, perché se inizia uno studio di fattibilità c'è qualche proposta che la cosa vada avanti, altrimenti no. Tanto è vero che non è neanche inserito nei recovery plan questa struttura attualmente. Quindi la mia proposta era proprio questo discorso qua, di sposare la mozione uscita dal Consiglio regionale del Veneto proprio per indire questo studio e quindi eventualmente di verificare se vale la pena costi-benefici rispetto all'opera. Era solo questo l'intervento che mi sentivo di fare. Poi sono d'accordo anch'io sul discorso che le ferrovie devono, cioè noi dobbiamo andare verso un'implementazione della rete ferroviaria sotto tutti gli aspetti. È anche vero però che poi bisogna evitare di sostenere poi la costruzione di nuove strade, di nuove autostrade, cioè o una o l'altra, cioè quando si agisce politicamente, secondo me, se questo è l'intento. Ripeto, allora io chiedo almeno che sia modificato il punto del deliberato, il numero 1, se è possibile, e se no. Bisogna fare un emendamento. Allora, consigliere Dus? Sì, no, aspetto la fine del giro per fare la dichiarazione di voto. No. Allora, altri interventi? Consigliere Rossetto? Grazie Presidente. No, era solo per rivolgermi al consigliere De Bastiani. Allora, quello della metropolitana in superficie con me sfonda una porta aperta. E pensiamoci quanto bello sarebbe averla anche nella tratta Conegliano-Belluno, creando delle fermate tipo in zona industriale. Quindi bisognerebbe riattivare anche tutti quanti quelle stazioni che sono state chiuse, 9. E qui si farebbe anche presto farla, basterebbe la volontà, sono d'accordo. Invece su altre tratte dove ci sono treni con velocità di percorrenza differenti, c'è sicuramente la necessità di duplicare, triplicare i binari, perché se no un treno deve sempre stare in coda, aspettare quello più lento davanti. Comunque condivido quello della metropolitana in superficie per quello che posso, ma sono l'ultima ruota del carro, io farò presente a qualcuno dei nostri di questa cosa. Grazie. Grazie consigliere Rossetto. Altri interventi? Allora, io direi di andare avanti in votazione. Per quanto riguarda la modifica dell'emendamento, io che sono il presentante, siccome sono delle delibere che vengono diciamo fatte a livello nazionale e date ai singoli comuni che le stanno approvando, direi di non modificarla e quindi procediamo con la votazione. Allora, alla delibera sull'alta velocità, favorevoli? Sì, allora, dichiarazione di voto della consigliera Balliana. Prego. Su questo punto, Presidente, io capisco la sua presa di posizione,
Tanto è vero che nella discussione che c'è stata in aula, l'assessore regionale ai trasporti Berti ha proprio evidenziato che dai comuni stanno arrivando queste mozioni e diceva che sono anche distinte tra chi chiede l'alta velocità e chi chiede il potenziamento della linea, no? Quindi c'è anche tutta questa vari dubbi che si sono posti. Comunque io ripeto, noi ci asteniamo rispetto a questa mozione e io mi astengo soprattutto perché, ripeto, avendo seguito il dibattito regionale e penso sia più utile chiedere non tanto la realizzazione perché, ripeto, non abbiamo le competenze per chiederle. Lei ha avanzato delle proposte e mi sta bene, però sarebbe più utile chiedere lo studio di fattibilità. Grazie. Grazie consigliera. Consigliere Dus, vuole fare la dichiarazione di voto? Sì, sosteniamo questa proposta pur nella consapevolezza che la sostiene anche l'onorevole Bitonci, con il quale condividiamo ben poco. E colgo l'occasione per chiedere invece al consigliere Rosset se magari si fa promotore di questa proposta per come si dice, la metropolitana in superficie. Ecco, se la porta all'attenzione di questo Consiglio, lei che fa parte della maggioranza, troverà sicuramente le porte aperte anche da questo lato del Consiglio. Grazie. Grazie, consigliere Dus. A questo punto, se ci sono altre dichiarazioni di voto, altrimenti passiamo in votazione. Passiamo in votazione. Favorevoli? Sono 14. 14 favorevoli, astenuti 2, contrari 0. Allora la delibera è approvata con 14 favorevoli, astenuti 2, contrari 0. Passiamo alla proposta di delibera numero 5. Scusate che devo trovare i documenti. Allora, proposta di ordine del giorno dei consiglieri De Nardi, Dus, De Antoni e Tonon in merito ai mercati settimanali in centri storici. Allora passo la parola alla consigliera De Nardi che illustrerà la proposta dell'ordine del giorno. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Rapidissima perché il testo è noto anche ai consiglieri, ma è in sé anche estremamente rapido. La proposta che vi abbiamo sottoposto questa sera è in sostanza prende origine dal fatto che l'attuale situazione pandemica contingente ma lo abbiamo detto tante volte in quest'ultimo anno e mezzo quasi ormai, anche nelle varie sedute del nostro Consiglio Comunale ha inciso e sta incidendo e inciderà ancora, speriamo per poco, ma è una speranza, sul tessuto economico non solo mondiale, nazionale, ma anche ovviamente su quello sul tessuto economico della nostra città. Proprio per questo riteniamo che sia opportuno che si valuti ogni strada per far sì che le strutture commerciali di prossimità, il piccolo commercio cittadino sia agevolato e aiutato il più possibile dalla nostra comunità. Che prendiamo atto anche del fatto, tutti quanti credo, che alcuni problemi viabilistici sono recentemente modificati in ragione dell'apertura del traforo e che Cene del Serravalle costituiscono da sempre due centri urbani di valenza estremamente rilevante e particolare nel tessuto urbano della nostra comunità,
credendo che anche la presenza e la collocazione dei mercati cittadini possa essere un elemento che abbia la caratteristica di incidere anche sulla presenza dei cittadini. Tutti quanti abbiamo presente nel periodo pre-Covid quanto importante fosse l'afflusso di persone al mercato cittadino tipico del lunedì, ma per chi ha avuto anche l'occasione di vedere quello del mercoledì o quello del venerdì, sicuramente non con i numeri di quello del lunedì, anche perché il numero dei commercianti presenti è estremamente più limitato, ma sono altamente frequentati anche gli altri due. Appunto nella nostra mozione chiediamo che il Consiglio impegni la Giunta a trasferire i mercati all'interno dei centri storici e precisamente a trasferire il mercato agricolo del venerdì nel quartiere di Ceneda, perché adesso è in zona Meschio, e il mercato del lunedì nel quartiere di Serravalle. Grazie consigliere De Nardi. Apriamo la discussione. Consigliere Rasera, prego. Buonasera a tutti. Allora, leggo la proposta all'ordine del giorno dove viene impegnata la Giunta a trasferire i mercati, sia quello agricolo che quello del lunedì. Allora, per quanto riguarda il mercato agricolo, ritengo che il luogo dove attualmente viene svolto è gradito da operatori e anche da clienti. Ci sono abbondanti parcheggi, la viabilità è molto importante, è una zona di forte passaggio, il numero di banchi, mi dice l'assessore, è in aumento e quindi cambiare ubicazione credo sia inopportuno in questo momento, cioè faremo secondo me più male che bene. Quindi spostarla a Ceneda sarebbe secondo me un errore. Mi concentrerei piuttosto sul mercato di Serravalle, questo sì. È un po' il mio pallino ed è qualcosa a cui io ci terrei molto. Il posizionamento del mercato settimanale di Serravalle credo sia molto importante per un quartiere che soffre da decenni e oggi può intravedere un futuro più roseo a beneficio della città intera. Concordo nell'importanza di ricordare che per i vitoriesi il mercato del lunedì è il mercato di Serravalle. È la storia, insomma, a dire che il mercato deve essere a Serravalle, lo è da tempo immemore e lì deve stare. Lo dice la storia e lo ribadiscono i serravallesi, che attorno al mercato hanno costruito la loro identità. Lo sanno bene, in particolare le attività commerciali, che contano sul mercato anche per sopperire alle difficoltà congiunturali. La vita e il movimento portati dal mercato sono ossigeno per le attività imprenditoriali del quartiere. Credo che sia altresì doveroso che il nostro comune, per il nostro comune, ascoltare le istanze delle attività commerciali cittadine, prima di quelle, pur legittime, degli ambulanti, che quasi tutti non risiedono nella nostra città. Sono quindi convinto dell'assoluta opportunità, ora che l'apertura del traforo di Sant'Augusta, come diceva il consigliere De Nardi, permette di deviare il traffico e di favorire la viabilità di superamento di Serravalle il lunedì mattina, di riportare i banchi del commercio ambulante in centro storico. Credo tuttavia che il tema del mercato di Serravalle non sia
limitabile al solo aspetto commerciale ed economico, per quanto importante. Il mercato rappresenta infatti un'occasione di rilancio del quartiere per il movimento di interesse che vi porta. Tutti siamo concordi sulla grande opportunità che si presenta a Serravalle. Ora, in caso di necessità, si può anche deviare il traffico e creare un'isola pedonale temporanea. Il mercato diventa dunque il primo tassello di un mosaico che va costruito con il contributo di tutti gli attori interessati, Comune per primo, ma anche le associazioni del territorio, le associazioni di categoria, le attività commerciali e i residenti. Credo sia necessario concordare una serie di interventi ed eventi a beneficio del quartiere. Mi viene in mente, per esempio, il posizionamento di colonnine per l'energia elettrica a supporto dei banchi del mercato, ma anche di strutture per eventi pubblici all'aperto. Ma serve anche sinergia nell'organizzazione di appuntamenti per coordinare le forze, evitando sprechi di tempo ed energie antieconomiche. Mi auguro che il Comune possa farsi carico di un coordinamento di questo tipo, ma che ci sia anche la sincera e fattiva collaborazione di tutti gli altri. Un quartiere più vivace sarà più vivo, richiamerà turismo, spingerà i proprietari a sistemare gli antichi palazzi, invoglierà nuovi imprenditori, magari giovani, ad intraprendere attività commerciali ed artigiane nel quartiere. Tutto questo convoglierà anche più gente, anche più popolazione residente a completarne la rivitalizzazione. Di un rilancio di Serravalle potrà insomma godere tutta la città e per questo è un obiettivo che non dobbiamo perdere di vista. Grazie. Grazie, consigliere Rasera. Altre prenotazioni? Consigliere De Bastiani. Sì, io ho visto questa proposta di mozione quando appunto è stata convocata questo Consiglio Comunale e devo dire che io sarei, di principio sono d'accordo nello spostare i due mercati, no, attenzione, di spostare il mercato, quello agricolo, in Piazza Duomo, però so anche che è riscontrato che è gradito dove sta adesso, no? Sono convinto che Serravalle abbia il diritto e noi abbiamo il dovere di recuperare il mercato vecchio, però io me lo immagino sotto forma di ampliamento, cioè senza togliere a dove sta già, ma ampliando quello esistente, perché è vero che storicamente Serravalle è la sede naturale del mercato, però è vero anche che nel frattempo i tempi sono cambiati e adesso abbiamo camion pesanti che frequentano il mercato che una volta appunto erano pochi pulmini o addirittura dei carretti, no? E questi camion hanno bisogno di spazi più agevoli per manovrare e per partecipare. Ci sono una serie di considerazioni. Per esempio mi incuriosisce il fatto dell'intervento di Rasera, no? Vorrei capire come ti poni, no? Di fronte a questa mozione per la quale in parte si è dichiarato favorevole e in parte invece contrario, quindi non lo so come si potrà votare, però ecco, la considerazione mia è che secondo me questo è un punto che va approfondito, che andava magari portato in commissione e che va condiviso con tutti gli operatori e le forze, cioè voglio dire,
I consigli di quartiere in questo caso vanno consultati e sentiti e loro sicuramente possono dare delle indicazioni utili per una decisione del genere. Vanno sentiti e consultati gli operatori, i commercianti che partecipano alla realizzazione del mercato, perché è vero che sono tutti da fuori, ma ben vengano, no? Perché voglio dire, è importante anche per la nostra città avere un mercato importante con molte bancarelle, con molte offerte, valorizza anche la nostra città. Vanno sentiti i commercianti di Serravalle, vanno sentiti gli stessi cittadini che frequentano il mercato. Quindi mi sembra che considero che porre la domanda in questo momento e porre i consiglieri di fronte a una decisione sia insufficiente in questo momento. Quindi a mio avviso va sicuramente affrontato. Ripeto, io di massima condivido la proposta, però a mio avviso va approfondita e presentata dopo un confronto con le parti interessate. Altri interventi? Consigliere Bagliana. Sì, no, solo per associarmi a quello che ha detto il consigliere De Bastiani. Anch'io penso che queste scelte sono molto importanti e è difficile svilupparle e analizzarle in una seduta qui all'interno del Consiglio Comunale, perché non abbiamo tutta una serie di elementi che ci permettono di decidere. Cioè, abbiamo un'idea di massima per un sentito dire, per un modo con cui vediamo la città, però sono d'accordo con lui che servono un po' più elementi, diceva prima Rasera, tutto il discorso della strutture e quant'altro, quindi anch'io mi associo all'appello del consigliere De Bastiani di eventualmente incaricare la commissione competente, quella delle attività produttive, che è la prima, no, la prima attività produttiva, quindi la nostra, sì, di sviluppare questa tematica e di portare una proposta all'attenzione del Consiglio Comunale, perché mi viene anche un'altra idea, ma la butto là, ma perché sono tutte idee, voglio dire anche Piazza Meschio, per il mercato del contadino sarebbe una bella piazza, e non per i furgoni naturalmente, perché nel mercato del contadino ci sono le strutture, i furgoni, però ci sono anche le bancarelle, quelle che vengono collocate insomma a mano, no? Non c'è e trasportate. Quindi anche questa sarebbe un'idea, avendo Piazza Meschio, la piazza, i parcheggi sono abbastanza vicini, dove si libererebbe quello attuale, cioè è vicino anche a tutta una serie di parcheggi, quindi voglio dire, le proposte sarebbero anche molteplici, quindi sicuramente necessita questa proposta di un esame in una commissione. Grazie. Grazie consigliere Bagliana. Consigliere Rossetta, prego. Grazie Presidente. Ma io mi trovo abbastanza in linea con chi mi ha preceduto. Il mercato del lunedì a Vittorio Veneto viene chiamato Marcale Serravalle perché la sua sede storica era il centro storico di Serravalle, e qui sono andato a trovarmi nel sito del comune in servizi e regolamenti, commercio, attività produttive. È presente una scheda riguardante appunto il mercato maggiore di Vittorio Veneto. Gli atti istitutivi del mercato, viene riportato qui, esistono informazioni storiche sull'esistenza del libero mercato di Serravalle fino dall'anno 1337. Nell'anno 1666 fu eretto un cippo tuttora esistente in piazza Foro Boario. Poi ho trovato anche che l'ultimo atto riferito al mercato risulta essere la delibera del Consiglio Comunale
numero 98 del 27 novembre 2003 e approvato dalla Regione nel 2004. Quindi anche noi saremmo ben felici se ritornasse nella sede originale. Ho seguito le attività produttive in un precedente mio impegno in questa città e, se non ricordo male, lo spostamento di luogo di un mercato può essere operato solo se vengono tenuti in considerazione determinati criteri e indirizzi. Bisogna rispettare le norme regionali, rispettare le disposizioni del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, inerenti al soccorso pubblico e alla difesa sociale. Bisogna rispettare le indicazioni operative per il commercio di prodotti alimentari in aree pubbliche del Ministero della Salute. Bisogna rispettare le condizioni della polizia locale attinenti alla viabilità, acquisire il preventivo nulla osta della soprintendenza ai beni ambientali e architettonici se il mercato viene collocato in centro storico. E non da ultimo, ma è importante anche questo, bisogna impostare corrette relazioni con le organizzazioni sindacali di categoria. Di fronte a tutto questo, noi possiamo solo sollecitare l'amministrazione ad elaborare uno studio di fattibilità per lo spostamento del mercato del lunedì, perché se ci salta uno di questi passaggi, salta tutto. Questa è la burocrazia italiana. Per quanto riguarda invece il mercato agricolo del venerdì, ricordiamo, come ha detto la consigliera Bagliana, era nato in Piazza Meschio e poi è stato spostato dove si trova attualmente per poter eseguire la riqualificazione della piazza e una volta terminati i lavori doveva ritornare in Piazza Meschio. Il consigliere Rasera ha detto giustamente che gli operatori commerciali e gli utenti del mercato sono contrari perché in quel luogo si trovano benissimo. La vostra richiesta di trasferire il mercato del venerdì a Ceneda la vedo come una forma di Robin Hoodismo, cioè rubare un quartiere per darlo a un altro quartiere. Ma a Ceneda ha già il mercato del mercoledì. Interveniamo piuttosto arricchendo e potenziando l'offerta del mercato già esistente e quello del contadino lasciamolo a Meschio. Grazie. Grazie consigliere Rossetta. Consigliere De Antoni. Molto brevemente. Io credo che se noi siamo convinti che trasferire i mercati all'interno dei centri storici favorisca, diciamo, la salvaguardia, la rivitalizzazione dei centri storici, se siamo convinti, e come lo siamo, che i centri storici di Serravalle e di Ceneda, per diversi motivi, comunque sono in qualche modo penalizzati, sono un po' abbandonati, quindi io credo che come Consiglio Comunale dobbiamo dare un'indicazione. Poi è chiaro che è un'indicazione generale che è quella di occupare con questi mercati i centri storici. È chiaro poi che ci sono delle norme da rispettare, che ci sono degli accordi da trovare, ma io non mi farei condizionare dagli operatori, cioè mi farei condizionare eventualmente dalla nostra popolazione, perché è chiaro che gli operatori possono, diciamo, preferire la piazza, diciamo, antistante l'ex quinto corpo d'armata, perché è bella larga, forse avranno anche facilità di arrivare e di parcheggiare, però dal punto di vista della rivitalizzazione del centro storico quel posto lì, diciamo, non ha niente, no? Perché anche non ci sono tantissime abitazioni. Comunque, se è vero che mettere un mercato rivitalizza il centro storico, valutiamo, approfondiamo la possibilità di portarlo a Ceneda. Sul discorso di Serravalle mi sembra che
quasi tutti gli intervenuti sono d'accordo, quindi ci saranno delle norme da rispettare, delle consultazioni da fare, giustamente, perché non si può fare sulla testa di nessuno queste cose, sentire i consigli di quartiere, sentire gli operatori, però dal punto di vista del Consiglio Comunale diamo un'indicazione precisa. Il mercato del lunedì deve andare a Serravalle. Per quanto riguarda il mercato del contadino, chiamiamolo così, quello del venerdì, valutiamo se effettivamente l'interesse principale, generale, è quello di portarlo a Ceneda, indipendentemente dalle richieste degli operatori, oppure se portarlo a Ceneda comunque comporta delle grosse problematiche che io adesso non conosco. Il mercato del mercoledì a Ceneda è un mercatino, diciamo, ci sono 3 o 4 bancherelle che vanno, quindi mi sembra difficile trovare, diciamo, anche diciamo, le persone, gli operatori che possono implementare questo mercato del mercoledì, perché uno il lunedì, uno il venerdì e mercoledì, diciamo, io vedo che quando passo di là sono 3 o 4 bancherelle solo, quindi secondo me il Consiglio Comunale si deve esprimere su questa cosa, sulla opportunità di mettere i mercati dove ci sono i centri storici che maggiormente soffrono, verificando tutti i passaggi con le associazioni di categoria, con gli operatori e soprattutto però con i cittadini. Grazie consigliere D'Antoni. Adesso faccio anch'io un intervento come consigliere comunale di Forza Italia. Allora, la collocazione del mercato di Serravalle è un problema oggettivamente sentito in città, soprattutto perché il mercato è storicamente e tradizionalmente legato al centro storico di Serravalle, dove è nato e si è sviluppato nel corso dell'intero XX secolo. L'ipotesi di un possibile rientro del mercato nel centro storico non è quindi da rigettare, anzi è meritevole della massima attenzione. Va però anche oggettivamente rilevato che vi sono altre ipotesi per mantenere il mercato dove è attualmente e qualcuna anche di spostarlo verso più sud. Come pure va ricordato che è intenzione anche dell'amministrazione comunale di formulare a breve un incarico per uno studio che valuti tutte le possibili soluzioni logistiche commerciali per il mercato del lunedì a Vittorio, anche in vista di un suo ampliamento. Ritengo pertanto che in questo momento ci troviamo in una sorta di situazione sospesa, per cui può risultare utile attendere di disporre degli esiti di questo studio che ci permetterà poi di avviare un ampio, completo e articolato dibattito per prendere poi le decisioni politiche sulla collocazione del mercato del lunedì. Mi sembra quindi utile e forse anche logico e funzionale non impegnare in questo momento l'amministrazione comunale al fine di riportare in toto il mercato entro il centro storico, ma di attendere i risultati dello studio che potrà e dovrà essere quindi alla base di una discussione con i cittadini, i commercianti, i consigli di quartiere, come giustamente diceva il consigliere De Bastiani, l'amministrazione comunale e con gli operatori esercenti del mercato del lunedì. Grazie. Consigliere Dus, prego. Sì. Un tempo si diceva che quando la politica non vuole scegliere istituisce una commissione. Ora invece abbiamo scoperto che fa fare degli studi. Adesso, siccome la decisione è un po' combattuta all'interno della maggioranza, si dice no, affidiamo lo studio, che così è un po' un lavarsene le mani. Io, se non sbaglio, Sindaco, lei l'ha detto anche recentemente a un incontro che siamo trovati sulla tenda TV, ha detto è nel mio programma di mandato lo spostamento del mercato a Serravalle. Allora, sono passati 709 giorni del suo insediamento, ha fatto molte cose e tutti lo riconoscono. Tra queste molte cose che ha fatto, adesso le chiediamo di affrontare anche questa qui, che è lo spostamento del mercato. Come, scusa? Sì, sto parlando col sindaco.
Presidente. E quindi le chiediamo anche questo, lo spostamento del mercato. L'idea del perché abbiamo messo dentro anche il mercato di Ceneda, perché la nostra idea non è tanto solo giocare alle caselline, spostiamo questo qua, questo lì, capiamo le difficoltà logistiche, le critiche degli operatori, eccetera. Critiche degli operatori che ci sono anche nell'attuale collocazione del mercato, ci saranno anche in quella futura e ci sarebbero anche se decidessimo di spostarlo in centro, perché è così che gira il mondo. La nostra idea era, abbiamo un paziente grave che sono i centri storici, possiamo intervenire con dei costi relativamente bassi per la collettività vittoriese? Sì. È un'idea molto umile, probabilmente molto banale e evidentemente non condivisa, è quella di dire spostiamo i mercati all'interno dei centri storici. C'è più difficoltà a parcheggiare nei centri storici? Sì, c'è molta più difficoltà. C'è possibilità ad accedere ai centri storici? Sì, c'è, altrimenti non sarebbero più centri storici, ma sarebbero dei centri commerciali. Allora, però se vogliamo portare le persone, dobbiamo fare in modo che le persone in questi posti ci vanno perché hanno un obiettivo. Perché devo andare a Ceneda se non c'è niente a Ceneda? Allora è vero, c'è un mercato il mercoledì, probabilmente è sottosviluppato, altrimenti ci sarebbe la stessa affluenza che c'è nel mercato del venerdì. Questa, ripeto, è stata una proposta, non viene condivisa, si vuole dire no, creiamo uno studio, facciamo passare magari altri 709 giorni, nessun problema, sono delle scelte che fate, però non dite dobbiamo pensare, cioè, allo studio cosa chiediamo? Cioè, che valutazione facciamo fare a questi esperti di spostamenti di mercati? Questo mi chiedo. Bisogna, come ha detto molte volte il consigliere Gomiero, bisogna prendersi la responsabilità delle scelte. Me l'ha ricordato l'altro giorno quando io mi sono astenuto su Piazza Meschio e me l'ha ricordato anche il consigliere Rossetti. La responsabilità delle scelte bisogna prendersele quando siete qua, quando siamo qua. Benissimo. E invece mi pare che qua si deleghi ad altri, a uno studio terzo, le scelte, come è successo poi invece su Via Oberdan, dove a parti invertite, dove prima hanno fatto l'opera e dopo hanno fatto lo studio. Si vede che hanno capito, allora ho detto no, adesso facciamogli fare gli studi per tutti, il master plan lo vediamo anche dopo per l'Ipsia, giustamente anche lì valutiamo se farlo qui, se farlo lì, facciamo lo studio. Secondo me anche su una questione, ripeto, pur complicata per alcuni motivi logistici, però alla fine è una scelta politica che creerà scontenti sia da una parte che dall'altra. Comunque, rispondo una battuta. Lei ha toccato un tema molto importante che è quello, ha detto, i centri storici, vogliamo portare dentro la gente nei centri storici perché non sono dei centri commerciali. E la cosa è molto complicata, no? Perché se vogliamo rivalorizzare i centri storici e portare la gente all'interno dei centri storici dove sono delle strutture non diciamo adeguate come i centri commerciali per poter ospitare gente, allora sì c'è bisogno di professionisti e gente competente che risolva delle problematiche anche di tipo tecnico. Ecco il motivo degli studi. Ecco, una battuta. Prego, Vice Sindaco. Grazie Presidente. Allora cerco un attimo di fare un po' di chiarezza su questo dibattito che è un bel dibattito, devo dire. Ricordo che l'abbiamo accennato a dicembre col bilancio di previsione, che era nostra intenzione intervenire sui mercati. Era una delle slide quando ogni assessore ha presentato, quindi non è che non l'abbiamo detto che... Cioè, è un argomento che abbiamo preso per mano, risolvendo in questi 3 mesi già da subito il discorso del mercato del contadino, in cui c'erano 14 bancarelle, abbiamo cambiato ormai facendo l'accordo con le associazioni di categoria, adesso sono arrivate nuove bancarelle perché siamo riusciti ad aprire alle province di confine con prodotti che non erano presenti all'interno del mercato agricolo e adesso dopo anni di richieste, consigliere Dus, dopo anni di richieste da parte delle associazioni di categoria, siamo riusciti, ed è la prima venerdì arrivata la bancarella del pesce, ecco, e a cominciare a un mercato che ha 20 posti, di cui erano solo 14 occupati, adesso occuperemo già altri 4 posti. Quindi siamo intervenuti già su quel mercato perché era molto più semplice intervenire con un po' di buona volontà e quel mercato, devo dire, funziona, gli operatori sono contenti
e contenti chi ci va, perché è veramente un mercato che funziona. Non entro nel merito se dobbiamo spostarlo o no a Serravalle, perché, sì, in Duomo. In Duomo c'è un mercato che avrebbe 15 posti, è nato con 15 posti. Ce ne sono 3 occupati. Allora io dico, analizziamo perché non va quel mercato. E allora lì facciamo tutta una serie di ragionamenti, perché credo anch'io, se ci fossero 15 bancarelle lì ci andrebbe più gente, ma se 15 bancarelle non vanno vuol dire che magari c'è qualcosa che non funziona in quel posto, quindi c'è da fare un altro tipo di ragionamento. Ci siamo trovati a dire sì, la nostra intenzione è di cercare di portare il mercato a Serravalle. Apro una piccola parentesi. La Regione nel 2016, nel 23 gennaio 2017, chiede per il riconoscimento del mercato di Serravalle le seguenti carte: attestazione che tutte le aree adibite al commercio su aree pubbliche su posteggio ubicate nel comune rispettano le vigenti norme in materia di requisiti igienico-sanitari, attestazione che non ci siano dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale. Attestazione che la definizione delle aree adibite al commercio su aree pubbliche di posteggio ha tenuto conto a fini della dislocazione dei posteggi delle aree di esigenze igienico-sanitarie e delle superfici richieste a seconda della normativa regionale, che siano dotate di sufficienti parcheggi, nonché di adeguato spazio riservato ai mezzi di soccorso e di servizio, che sia in sicurezza, eccetera, eccetera, una serie di domande. Attestato che tutte le aree adibite al commercio su aree pubbliche rispettano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi. E a questa richiesta dobbiamo ancora dare una risposta. Okay. Detto questo, con una lettera del genere anche noi ci siamo detti: il mercato cerchiamo di dare una diversa collocazione. Sarebbe bello, e qui concordo col consigliere Rasera e col consigliere Rossell, ma con tutti voi, il mercato di Serravalle, sarebbe bello che il mercato tornasse a Serravalle. Non tutto il centro a Serravalle, perché ci sono 95 bancarelle, di cui adesso 76 occupate, non tutte le 95 bancarelle mi stanno in centro storico a Serravalle. L'idea mia da assessore, ma quello che penso io può essere completamente sbagliato, era utilizzare via Cavour e magari i banchi alimentari usare le piazze tipo Piazza Minucci, Piazza Vecellio o via Casoni. Ma sono idee mie dell'assessore che però poi deve confrontarsi con tutti gli altri. Però dobbiamo ragionare, ci sono dei vincoli della sovrintendenza, ci sono le disposizioni del Ministero dell'Interno con i pompieri che dicono che per consentire l'intervento dei mezzi ci deve essere la larghezza disponibile di 3,5 metri, altezza libera di 4 metri, raggio di svolta di 13 metri. Le vie di transito interne sono tali da garantire l'esodo delle persone e la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso, ivi compresi quelli dei vigili del fuoco. L'alimentazione idrica ubicata in posizione accessibile e sicura, in grado di garantire almeno 300 litri al minuto, atta a consentire il rifornimento degli automezzi dei vigili del fuoco. Cioè, voglio dire, spostare il mercato, che sono arrivato lì con tanta voglia, subito dai, poi ti trovi con una serie di normative, e per questo da qui, consigliere Dus, uno studio, perché bisogna che chiedere se il centro storico di Serravalle, dove noi tutti auspichiamo di portare il mercato del lunedì, ha le caratteristiche che soddisfano le normative vigenti. Per questo io credo che questa proposta sia, ma lo sostiene il consigliere De Bastiani, lo sostiene il consigliere, sia un po' prematura in questo preciso momento. Noi in bilancio avevamo messo a disposizione una cifra per uno studio, ma l'ho detto a dicembre, non è che lo venga a dire adesso 5 mesi dopo, perché qualcuno ci dicesse sì, tu vuoi il mercato a Serravalle, se vuoi il mercato a Serravalle lo devi fare così, così, così. Oppure uno mi dice no, non puoi fare il mercato in quella piazza perché c'è il vincolo della sovrintendenza, magari porta il mercato in via Petrarca fino al Duomo di Serravalle e mi ponga una soluzione. Mi può anche dire, spero di no, il mercato tu a Serravalle non lo puoi fare, lo devi fare in centro, io spero di no. Però queste sono le normative
Adesso vediamo cosa uno mi dice. Io non voglio dire siamo stati votati per risolvere i problemi. Il mercato in quella posizione, secondo me, non va bene e concordano i consiglieri di maggioranza, ma penso anche quelli di minoranza, per una serie di problematiche. Allora cerchiamo di sistemare e di vedere cosa possiamo fare. La volontà dell'amministrazione è portarlo verso Serravalle, certamente. La volontà dell'amministrazione è dire il mercato del contadino sta bene dov'è e il mercato del contadino sta lì. In Duomo ci sono 15 bancarelle, cerchiamo di trovare un motivo, un qualcosa che lo renda attrattivo, che tornino 15 bancarelle in Duomo. Questo è da fare, il lavoro da fare. Non è semplice perché sarebbe bello, questo è. Una cosa importante che ho sentito sottolineare è il discorso di uno viene qua a fare il mercato, deve trovare la corrente a disposizione. Non può arrivare con i generatori che in estate puzza solo di benzina quando passi al mercato. Quindi noi dobbiamo fornire di servizi a chi va al mercato e anche su questo la nostra amministrazione deve lavorare. Okay. Quindi questo è il mio pensiero. La reputo una mozione che è prematura, magari riportata qui fra un po' di tempo potrebbe essere sottoposta magari a una maggiore discussione. Questo è il mio... Grazie, Vice Sindaco. Altri interventi? Altre prenotazioni? Nessuno? Prego, Sebastiani. Io penso e propongo, adesso non so a chi ha presentato la mozione, che potrebbe essere risolvibile e credo sottoscrivibile da tutti quanti se noi nel deliberato mettiamo che impegna la Giunta ad ampliare i mercati all'interno dei centri storici, stop qua, credo che sia una cosa che sia condivisibile da tutti quanti, anche per quanto è stato detto finora da tutti i consiglieri, e che si possa tranquillamente votare all'unanimità. Provate a prendere in considerazione. Cioè, se noi facciamo il deliberato, il Consiglio Comunale impegna la Giunta, invece di trasferire, ampliare, perché lo sappiamo tutti che non si può trasferire il mercato tutto a Serravalle, non ci sta neanche, il mercato all'interno delle mura di Serravalle non ci sta fisicamente, quindi ovviamente... Vabbè, c'è già nel quartiere di Serravalle, è già nel quartiere di Serravalle. Allora, no, impegna la Giunta ad ampliare i mercati all'interno dei centri storici, punto. È un compromesso che però può trovare tutti quanti d'accordo. Come non vuol dire niente? No, ad ampliare all'interno dei centri storici, ampliarlo, farlo più... Sì, intendo aggiungere bancarelle che vadano a occupare la zona entro le mura. Sì, è centro storico, via Cavour. Avete altri interventi se volete parlare? Prego, Sindaco. Sì. No, mi sembra che la cosa stia diventando stucchevole. Siamo tutti d'accordo che sarebbe bello portare il mercato di Serravalle dentro Serravalle il più vicino possibile al centro storico. Sarebbe fantastico muoverci dentro per Serravalle con le bancarelle come una volta. Che è cambiato il mondo intero, sono cambiate anche le normative, tant'è che bisognerà lavorare di cesello magari con appunto chi... Ci sono delle ditte che fanno esclusivamente spostamenti di mercato, è per quello che si parla di fare uno studio, perché le cose sono così complicate che magari si trovano anche la soluzione di poterlo fare per certe tipologie, per certe dimensioni di banchi, per certe logiche commerciali che a loro note e a noi no, che ci mettiamo soltanto la volontà di farlo, ma ci rendiamo conto delle difficoltà. Quindi adesso cerchiamo di non arrampicarci su per gli specchi. Secondo me questa identica
cosa possiamo portarla più avanti quando che il lavoro che abbiamo programmato, finanziato fin da dicembre, sarà eseguito. Sì, in parte è anche iniziato perché abbiamo definito quelle che sono le indicazioni da dare a chi lavora. Quindi riportiamolo più avanti, insomma, cosa ci arrampichiamo su per gli specchi con queste, secondo me, non sono mai perdite di tempo, ma sono perdite di tempo di un consiglio comunale, sono cose che si può parlare anche fuori, insomma, di queste cose qua. Dovrebbe essere arcinoto il nostro impegno a farlo, come ricordato anche da Dus, è dentro il nostro programma elettorale, non è che sia una cosa che ci inventiamo adesso. Mi pare a me che si cade nello stucchevole in queste cose. Non so, se volete ritirarlo, ritiratelo, tenetelo caldo e lo ripresentiamo appena siamo disponibili a dare delle risposte reali in base a questi studi che abbiamo proposto, che ci siamo impegnati a fare. Grazie Sindaco. Consigliere Dus? Sì, il secondo intervento? Mio? Sì. Mi sembra di sì. Sì, Adesso sì, nel senso che ho iniziato il secondo giro. Beh, Sindaco, se sapesse quante cose ritengo io stucchevoli che pure devo discutere qua dentro, potremmo, eppure siamo qui e quindi le discuto. Mi dispiace che lei ritenga stucchevole questo punto qui, però vabbè, ripeto, se la metta via, questa cosa qui l'ho presentata, piaccia o non piaccia, e la stiamo discutendo infatti. Quello che volevo dire... Beh, a Venezia il mercato lo fanno, come lo fanno a Padova, come lo fanno a Belluno e lo fanno in centri storici, eppure sempre in Regione Veneto parliamo. Le norme valgono per tutti e evidentemente valgono anche lì come varranno qua. Quindi è ovvio che compatibilmente con la normativa vigente, perché altrimenti non stiamo discutendo di nulla. Se lei mi dice, guardi, consigliere Dus, lei ha fatto una bella proposta, o brutta che sia, però le norme non lo consentono, chiudiamo qui la discussione e tanti saluti. Se invece la discussione è, come si è visto questa sera, come ha detto il Sindaco, che bisogna capire se magari si esclude uno, però magari escludendo uno entra l'altro perché non ci sta e questo e quell'altro, allora entriamo nel campo del possibile. Allora nel campo del possibile possiamo discuterne per ore. Lei l'ha ricordato prima, il 31/12/2020, 5 mesi fa, aveva fatto questa dichiarazione. Sui giornali era uscito, avverrà lo spostamento del mercato. In realtà lei aveva detto, stiamo valutando, non sappiamo se lo facciamo a Serravalle o lo riportiamo in centro, e siamo ancora fermi a questo punto dopo 5 mesi. Voi dite, è stucchevole il fatto che io l'ho presentata, scusate, ho risollevato anche questo punto qui, mi sembrava, visto che non viene fuori altro, mi sembrava un punto interessante, considerando che siamo verso la chiusura della pandemia, speriamo, incrociamo le dita e magari possiamo ritornare a andare al mercato in serenità. Faccio presente inoltre che già oggi il mercato di Vittorio Veneto non rispetta le norme che dovrebbe rispettare, tanto è vero che purtroppo, visto che di norme ne escono una al giorno, mi ha fatto presente un ambulante che se loro dovevano usufruire dei servizi igienici non potevano andare nei servizi igienici dei bar, perché i bar non gli lasciavano entrare perché potevano fare solo l'asporto. Siccome il comune non metteva a disposizione i SEBAC, allora non c'erano neanche i SEBAC, per cui gli operatori dovevano tenersi duri in tutti i sensi, dalla mattina alle 5 fino alle 2 quando chiudono il mercato. Ed è un problema, cosa che invece non avviene magari a Ceneda, dove i SEBAC vengono posizionati, almeno una volta mi è sembrato di averli visti. Ecco, cioè io capisco che ci sono, non c'erano, sì c'erano, adesso non ci sono più neanche là. Allora, capisco che ci sono tutti questi problemi. Mi sembrava un segnale dire, può essere l'idea di spostarli compatibilmente con le norme, e io, se volete, l'impegno a modificare la mozione ce lo metto, quindi dico, impegna la Giunta a trasferire il mercato del lunedì nel quartiere di Serravalle, così comprende, e se possibile, alla luce delle interlocuzioni con le associazioni dei produttori agricoli interessati di quello agricolo del venerdì nel centro storico di Ceneda, compatibilmente con le normative vigenti. Questo è il punto di mediazione che vi propongo, ma liberissimi di bocciare questo mio emendamento come l'intera proposta, ordine del giorno che abbiamo proposto. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere De Nardi. Sì, volevo solo precisare una cosa.
visto che ormai stucchevole è diventato il refrain di questa discussione, mi sono mai sognata in vita mia di fare una proposta che imponesse a qualcuno di violare una norma. Credo che l'intelligenza che alberga nelle menti di questa sala sia sufficiente, anzi abbondantemente sufficiente, per dare per scontato che ogni proposta è formulata ovviamente nel rispetto delle norme che eventualmente fossero sovraordinate rispetto all'indicazione. Cioè, non è che devo arrivare non credo di dover arrivare a scriverlo su qualsiasi cosa nel rispetto delle norme vigenti, credo sia un dato di fatto sottointeso. D'ora in avanti mi premurerò di scriverlo, però lo scrivete anche in tutte le delibere, perché bisogna scrivere, se no non si capisce. Grazie consigliere. Altri interventi? Non vedo altri interventi. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Un emendamento. Allora, sospendiamo un minuto, che così prepara l'emendamento e lo presentiamo al segretario. Un minuto, un minuto, giusto per ricevere l'emendamento e controllarlo.
chiedo al consigliere Dus di leggere lentamente l'emendamento e poi lasciamo un attimo di tempo di riflessione, un altro minutino, di sedimentazione e riflessione. Prego, consigliere. Sì. Sì. Dunque, chiederei di sostituire il punto di cui al deliberato dell'ordine del giorno con il seguente testo. Impegna la Giunta a trasferire il mercato del lunedì nel quartiere di Serravalle e, se possibile, alla luce delle interlocuzioni con le associazioni dei produttori agricoli interessati, di quello agricolo del venerdì nel centro storico di Ceneda, compatibilmente con le normative vigenti. Bene, grazie consigliere, se mi consegna il documento. Sì, perfetto. Sì, no, io ho difficoltà a leggere. È vero. Beh, facciamo mentre scrive facciamo un attimo di pausa così. Una comunicazione del vice sindaco. Sì, volevo specificare una cosa. Il consigliere Rasera non parteciperà alla votazione perché fa parte di un'associazione di categoria che è coinvolta in tutta la discussione per lo spostamento del mercato, quindi è anche commerciante, quindi preferisce non partecipare al voto. Allora, votiamo l'emendamento proposto dai proponenti la delibera, l'ordine del giorno. Favorevoli? 6. Contrari? 9. Allora, l'emendamento non è recepito. Adesso passiamo a votare la delibera. La delibera originale. No. Rimane la delibera originale con il testo originale. Passiamo in votazione. Favorevoli? 1, 2, 3, 4 favorevoli, 4 favorevoli. Contrari? 9. Astenuti? 2. 9, 4, 3, 15, perfetto. Allora, la delibera
non è approvata con 9 contrari, 4 favorevoli e 2 astenuti. Passiamo al punto numero 6. Proposta di ordine del giorno dei consiglieri De Antoni, Dus Denardi e Tonon sulla situazione sanitaria del nostro territorio. Prego il consigliere De Antoni di illustrare la proposta di ordine del giorno. Prego, consigliere. No, ma adesso mi ha dato la parola adesso. Ok. Ok, va bene, grazie. Quindi abbiamo presentato questo ordine del giorno prendendo spunto da un articolo che era apparso sul quotidiano Repubblica, ma soprattutto dalle numerose segnalazioni che ci sono pervenute dai cittadini. Lo facciamo senza alcuna polemica, con spirito costruttivo, per valutare in Consiglio Comunale la situazione che si è venuta a creare nel nostro territorio, per conoscere meglio i dati a disposizione, per sapere se questa nostra preoccupazione è condivisa dai consiglieri qui presenti e se del caso per invitare il sindaco a intervenire presso la direzione dell'azienda sanitaria. Ho visto che ci è stato consegnato intempestivamente, secondo me, signor Sindaco, ma comunque ci è stato consegnato intempestivamente perché sarebbe stato corretto attendere che almeno illustrassi il mio ordine del giorno prima di presentare la risposta che lei ha già ottenuto dalla direzione dal direttore generale dell'azienda sanitaria. Ad ogni modo io illustro la nostra mozione. È tutto evidente che la pandemia che ha colpito tutta la nostra nazione e non solo, ha creato grossi impegni agli operatori sanitari e alle strutture sanitarie che sono stati impegnati per gran parte per risolvere questo difficile problema e speriamo di essere adesso sulla strada della risoluzione. Anche in questo periodo gli ospedali stanno riducendo un po' il loro impegno, ma gli operatori sanitari sono per gran parte impegnati nelle vaccinazioni. Vaccinazioni che vengono fatte molto bene, con molto ordine e con molta efficacia, per quanto ho potuto vedere. L'ospedale di Vittorio Veneto è stato in particolare completamente utilizzato per cure dei pazienti Covid per oltre un anno, perché se consideriamo che da marzo a giugno dell'anno scorso, da novembre a tutt'oggi è ancora impegnato esclusivamente per l'attività Covid, effettivamente questo ha costretto le persone, i pazienti che solitamente utilizzavano la struttura di Vittorio Veneto ad andare in altri ospedali. Il documento che è stato pubblicato su Repubblica dal titolo Inchiesta sulla sanità interrotta dalla pandemia Covid e sui malati che nessuno più cura riprende un documento che è stato predisposto dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, che è un organismo pubblico che è a servizio delle regioni e sta svolgendo un'attività di ricerca, supporto e nei confronti del Ministero della Salute, delle regioni e delle province. Da tale documento si legge che nei primi 6 mesi del 2020 i ricoveri in Italia sono stati 3,1 milioni contro i 4,3 dello stesso periodo dell'anno, il che significa che sono andati persi circa 1.200.000 di pazienti e di conseguenti cure che questi pazienti non hanno potuto avere. Corrisponde al 28% del totale. Nei primi 9 mesi del 2020 si sono perse qualcosa come 52 milioni di visite specialistiche e prestazioni diagnostiche, circa il 30% del totale. Quindi milioni di italiani non sono andati dal cardiologo, dal neurologo, dal ginecologo, dall'oculista e non hanno fatto risonanze magnetiche, TAC, ecografie, eccetera.
Anche Mantoan, che è il direttore di questa agenzia, che poi dovrebbe essere tra l'altro un dirigente della regione Veneto, era stato almeno al suo tempo se non ho capito male, dice, tra virgolette, gli effetti di questa pandemia sulle altre patologie si avvertiranno per qualche anno. È auspicio che, finita la campagna di vaccinazione, si possa tornare alla normalità del lavoro del sistema sanitario. Dobbiamo occuparci dei cronici, seguire i malati oncologici e tanto ancora. Rilevato che nei primi mesi, questi dati si riferiscono ai primi 9 mesi del 2020, ma nel 2021 la situazione non è sicuramente migliorata, anzi è peggiorata, e questa situazione è ancora più grave nel nostro territorio perché la popolazione di Vittorio Veneto ha trovato chiuso l'ospedale, dico per quasi un anno, e quindi è stato costretto ad andare in altri ospedali quando ha potuto. Qui subentra anche il timore da parte delle persone che di fronte a questa pandemia hanno anche paura ad andare in altri ospedali o in ospedali comunque della zona e soprattutto a spostarsi rispetto a Vittorio Veneto, perché le persone che abitano a Vittorio Veneto erano abituate a utilizzare il loro ospedale. Alla luce di queste osservazioni, di questi dati, ne potrei riportare a decine di dati anche specifici sulle diverse specialità, ma non è il caso in questo momento di parlarne. Io chiedo se il sindaco poteva in qualche modo parlare con il direttore generale per capire se è possibile sapere quando l'ospedale di Vittorio Veneto riprenderà a svolgere tutte le sue attività e funzioni, così come previste dalle schede ospedaliere regionali, che tra l'altro prevedono l'attivazione di 4 posti letto di terapia intensiva, se sia in possesso il direttore generale di dati più dettagliati per conoscere la realtà del nostro territorio e dei comuni che storicamente fanno riferimento all'ospedale di Vittorio Veneto, in particolare per quanto riguarda la riduzione dei ricoveri ospedalieri, degli interventi chirurgici e delle visite specialistiche. Se i programmi di screening previsti dall'azienda sanitaria abbiano subito un rallentamento e in quali proporzioni. Se sia stato predisposto da parte dell'azienda sanitaria, oppure sia allo studio, un piano straordinario per cercare di recuperare parte degli interventi soppressi, delle visite specialistiche mancate, delle attività di prevenzione eventualmente ridotte a causa della pandemia, non solo a causa dell'impegno da parte delle strutture e del personale sanitario a fronteggiare l'emergenza Covid, ma anche a causa della ritrosia o delle difficoltà da parte degli utenti a frequentare le strutture sanitarie per timore di contrarre il virus o perché la distanza rispetto alle strutture che solitamente loro utilizzavano era troppo grande e quindi questo impediva soprattutto alle persone anziane di recarsi negli ospedali che eventualmente erano indicati per questo tipo di visite o di prestazioni sanitarie. Ho cercato di tenere l'ordine del giorno in maniera non drammatica, come risulta invece dai documenti che sono stati riportati su Repubblica e che sono stati riportati dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, perché i dati per quanto riguarda i pazienti oncologici, per quanto riguarda i traumi, per quanto riguarda tutta una serie di attività di prevenzione sono molto più tragici riportati su quel documento rispetto a quello che io ho riportato. Quindi la richiesta che facevo era quella di invitare il sindaco a contattare il dottor Benazzi per chiedere la risposta o qualche risposta in merito alle preoccupazioni che io ho evidenziato nei 4 punti che vi ho letto sopra. Grazie consigliere. Allora lascerei quasi la parola al sindaco che in modo fulmineo ha già contattato il dottor Benazzi e quindi ha già sostanzialmente eseguito il mandato della delibera e dà quindi già delle risposte che magari leggerà o sono state distribuite a tutti i consiglieri. Volevo dirle, consigliere, no, che quindi la delibera di per sé stessa è già stata eseguita, no? Cioè l'oggetto della richiesta è superato perché il direttore è stato contattato, quindi allora suggerirei per non votare, suggerirei di ritirarla, si fa lo stesso se qualcuno vuol dire qualcosa, ci sono le risposte, altrimenti se si lascia in votazione bisogna votare contro perché
voglio dire, l'oggetto, che è quello di contattare il direttore, è già stato fatto, lo contatta un'altra volta e quindi necessariamente, logicamente, bisognerebbe votare contro, insomma. Quindi se la ritira forse è meglio, secondo il mio punto di vista, tecnicamente. Sì? Sì, io credo che correttamente prima il sindaco dovrebbe leggerci o comunque riferirci sui contatti che ha avuto col direttore generale dell'azienda sanitaria. Alla luce delle indicazioni che il sindaco ci leggerà, prenderemo atto di quello che è stata la risposta e al limite ci dichiareremo soddisfatti o insoddisfatti. Quello che a me premeva, come ho detto, è quello di capire se il Consiglio Comunale condivide queste preoccupazioni che noi abbiamo. Se sono preoccupazioni valide le condivide, altrimenti può anche essere che alla luce della risposta del direttore generale possiamo tutti essere contenti perché tutti i problemi che io ho sollevato non ci sono. Va bene. Però perlomeno leggiamo la Va bene, sì, risposta. ma sicuramente. Prego, sindaco. Sarebbe il numero legale. Bene, risolto questo problema. Prego, sindaco. Allora, l'impegno che gli operatori della nostra ULSS stanno mettendo, che hanno messo da sempre, stanno mettendo anche in questo frangente del Covid, è noto a me perché ci ho lavorato anch'io dentro per molti decenni, ma penso sia noto a tutti. Tutti abbiamo dei rapporti con questa struttura così importante, nostra struttura così importante. I risultati che vengono ottenuti sono sempre stati buoni, molto buoni, in qualche caso di livello particolarmente elevato, e i risultati contro il Covid, dell'impegno profuso contro il Covid, particolarmente impegnativi qua, perché a Treviso abbiamo visto che nella seconda ondata i dati sono cresciuti di molto e quindi mi corre l'obbligo di approfittare di questo momento per ringraziare tutti gli operatori della nostra sanità, specialmente di quelli in prima fila, dagli autisti ai medici agli infermieri che abbiamo visto fin dai primi momenti si sono prodigati sempre in prima linea, quindi anche in condizioni psicologiche non ottimali, ma non hanno mai fatto mancare il loro servizio e li ringraziamo ancora una volta. Io periodicamente ho sempre avuto dei rapporti con la dirigenza dell'ULSS e quindi mi erano anche abbastanza noti i numeri, le considerazioni che si facevano. La preoccupazione a fronte di questa pandemia, chiamiamola col suo nome, è chiaro che tutti quanti le avevamo e si possono già tirare le prime somme, anche se devo dire che epidemiologicamente la malattia ancora non si conosce in tutti i suoi risvolti. Ci vorranno molti anni per capire se avremo dei reservoir che ce la riserveranno sempre là disponibili appena caliamo di copertura anticorpale, oppure sarà una cosa transeunte come è successo molte volte nella storia per le malattie infettive. È una cosa che impareremo per strada, cammin facendo. Comunque i numeri sono sempre stati monitorati. Io stesso ho monitorato mensilmente tutti i morti dal 2015, continuo a farli anche nel 2021, suddivisi in diverse coorti di età, 0-14, 15-64, 64-74, oltre 74, e ultimamente i dati si stanno rinormalizzando, ma abbiamo avuto qualche mese con forti mortalità, tanto da vedere come questa malattia abbia sostituito con la mortalità l'influenza, che è sparita con queste piccole norme igieniche applicate da tutti. C'è qualcuno che disquisisce su questi numeri così come sono stati creati, nel senso che praticamente attualmente stiamo contando come morti di Covid tutti i morti che fossero stati seropositivi.
e magari non sono morti per il Covid, avevano altre patologie che li hanno ammazzati, magari il Covid era coincidente oppure la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Però in epidemiologia ci sono delle regole ben precise da seguire e se per avere l'esatta descrizione della causa di morte magari bisognava fare l'autopsia e far lavorare i laboratori con un elevato grado di certezza per dire è stato il Covid assolutamente da solo a provocare questa morte. Si è preferito un metodo molto più semplice, che è questo che stanno applicando, che dà comunque una curva, una misura, altrimenti sarebbe stato impossibile essere più raffinati, quello lo si farà col tempo, un po' alla volta, conoscendo la malattia. Comunque io ho visto la vostra richiesta, ho visto le 4 domande che erano state fatte, ho pregato il direttore Venazzi di farmi riordinare i dati in modo tale da avere una misura un pochettino dei dati che potessero coprire questo fabbisogno di conoscenza. Il dottor Benazzi è stato cortese, ha fatto a tempo di darmeli e così vi li ho già anche eseguito e distribuiti. Praticamente il dottor Benazzi parte dall'inizio dicendo che i numeri stanno velocemente calando, la pressione delle vaccinazioni sta percentualmente crescendo e quindi fra le temperature medie che si alzano, fra le vaccinazioni che aumentano, i numeri stanno effettivamente precipitando, per cui non è detto che il nostro ospedale, per tornare a bomba di quello che lei chiede, che voi chiedevate, è presumibile che possa riacquisire tutte le sue funzioni con metà di maggio o alla fine di maggio, secondo le proiezioni attualmente disponibili. Comunque molte attività non sono state interrotte, ancorché i numeri siano cambiati. Faccio un esempio che fa il dottor Benazzi. Gli screening, che facevano parte, mi pare, di una delle domande, non sono mai stati interrotti, solo che i numeri sono calati perché c'era la percezione di pericolo soltanto andare a consegnare il campione, no? O prelevare la provettina. E quindi i numeri sono calati a fronte di un'attività mai interrotta, come mai si è interrotta l'attività della chirurgia oncologica. Cioè certe cose più importanti di altre sono state lo stesso perseguite. È chiaro che avendo il nostro ospedale occupato come ospedale Covid abbiamo avuto l'incomodo di dover andare presso altri nosocomi per poter avere le visite specialistiche che i numeri, il monitoraggio dei numeri c'è sempre stato. Per esempio le prestazioni sospese, dice il dottor Benazzi, dal 13 marzo dell'anno scorso al 4 maggio dell'anno scorso erano state 6.116 e il loro recupero è stato completato il 14 agosto del 2020. Le sospese dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio di quest'anno erano 674 e il 12 marzo sono state recuperate tutte. Dal 26 marzo del 21 al 26 aprile, cioè pochi giorni fa, erano ancora 607 e sono stati già programmati gli interventi finalizzati al loro recupero. Questo non vuol dire di aver recuperato il 100%, perché tanti non sono andati, hanno ritardato per sempre le paure, sempre per le ritrosie che ci sono stati. Questi sono i numeri in base alle richieste pervenute. È presumibile che ce ne siano stati di più. Gli stessi screening, come le dicevo prima, sono decrementati di numero, non perché non ci siano state le sedute per poterli eseguire, quanto perché la gente impaurita un po' è rimasta a casa. Comunque le sue 4 domande sono state adeguatamente, ampiamente hanno avuto riscontro
e tutti voi avete copia della cosa, della risposta puntuale. Quindi diciamo così è già un eseguito la richiesta. No, problemi che ne tanti. Ma come hai fatto a impegnarmi a fare una roba che ho già fatto? Ah, boh, va bene. Va bene. Bene, grazie Sindaco. Allora, se qualcuno ha qualcosa da dire, se no io proporrei di ritirarla proprio per un fatto tecnico, che la cosa è stata fatta, è già eseguita e quindi se no bisogna votare contrario, no? Sì. Cioè l'oggetto della richiesta è superato, no? Prego. Un attimo, sì. Okay. Sì. Cioè, ho sentito la relazione del sindaco, o meglio il commento della relazione del sindaco sulla lettera che ha scritto il dottor Benazzi. Diciamo che non proprio corrisponde, perché l'interpretazione che dà il sindaco, ad esempio sulla riapertura dell'ospedale, qui scrivono è pensabile che a fine mese di maggio o al massimo primi di giugno si potrà riprendere. Il sindaco ha detto che con metà maggio probabilmente, e ci auguriamo che sia come dice il sindaco, che probabilmente ha altre informazioni rispetto a quelle che abbiamo noi. Poi sull'aspetto della terapia intensiva, per esempio, che è un altro, da quello che ho sentito anche negli anni passati, era un problema molto sentito dall'amministrazione comunale e dalla popolazione. Anche su questo si dice che l'azienda sanitaria ha già provveduto all'elaborazione di specifici progetti, oggi in fase di autorizzazione, anche in seguito a sopraggiunte modifiche dovute alle nuove indicazioni nazionali in merito di implementazione di posti letto di terapia intensiva. Cosa voglia dire questa cosa? Non ho capito, però mi sembra quasi che dica che c'è qualche problema a mantenere i 4 posti. Però se non c'è, benissimo. Sì, sugli screening, per un motivo o per l'altro, comunque la percentuale di riduzione è del 20%, del 15% e del 13%, rispettivamente per lo screening mammografico, per lo screening della cervice uterina e per lo screening del colon retto. Quindi sono numeri comunque di una certa importanza. Non capisco la tabella che è stata presentata a pagina 3, dove si parla di periodo di riduzione di attività, dove si dice che le prestazioni, sembra che le prestazioni sospese siano state solo 600, ma non ho capito se riguardano anche l'ospedale o solamente gli ambulatori distrettuali, perché effettivamente con la chiusura completa, perché io ho persone che mi hanno detto, ho avuto anche delle esperienze diciamo non dirette, ma comunque di persone che conosco, cioè tipo una visita a Torino richiesta ai primi di gennaio, era stata programmata per metà aprile e poi è stata rinviata alla fine di maggio, per dire. Cioè, queste cose qui non si leggono, ma sono tanti casi di questo tipo. Ecco. E questa era una visita a Torino che probabilmente non aveva il carattere d'urgenza, però sento dire che anche per problemi diciamo, di patologie più importanti, comunque questi ritardi ci sono stati. E quello che io in sostanza chiedevo a lei di dire al direttore generale era che, vista la situazione che a noi si pare grave, sembra che questa zona sia un'isola felice rispetto al territorio non solo italiano ma anche del Veneto, perché nel Veneto ha dati simili a quelli che ho letto io. Qui siamo a percentuali molto inferiori, sembra che sia un'isola felice, benissimo, però comunque la preoccupazione c'è, il disagio c'è e mi viene anche un po', diciamo così, da rispondere in maniera non tanto educata quando scrive il direttore che da ricordare comunque che sono sempre rimaste aperte a disposizione della popolazione la struttura poliambulatoriale distrettuale di Vittorio Veneto e le strutture private accreditate. Ora in Italia c'è un servizio sanitario nazionale che dovrebbe coprire tutte le prestazioni. È chiaro che il cittadino quando trova chiusa la porta dell'ospedale deve andare nelle strutture private. Che questa sia una cosa apprezzabile o condividibile non mi sembra tanto, ecco, perché proprio il sistema italiano è diverso, ne abbiamo parlato anche quando abbiamo fatto la visita al nuovo centro di medicina. Per cui io diciamo, mi considero parzialmente soddisfatto dalle
dalle osservazioni che ha fatto il direttore generale, e io credo che comunque, se vogliamo, visto che alle mie domande parzialmente è già stato risposto, credo che però il Consiglio Comunale potrebbe darle mandato di diciamo, tenere sempre viva questa cosa nei confronti dell'azienda sanitaria, assicurarsi che le procedure per l'autorizzazione dei 4 posti letto di terapia intensiva possano andare avanti velocemente, che questa ripresa venga data anche diciamo, questa tranquillità da dare alle persone, ai residenti di Vittorio Veneto, può essere un impegno importante dell'amministrazione. Se è vero, come dice anche il direttore generale, che tante persone non sono andate in ospedale perché avevano paura, e ne conosco anch'io tante, però il fatto di poter rassicurare le persone su questo credo che sia una cosa importante. Quindi un'approvazione dell'ordine del giorno fatta oggi ha anche questo significato di dire il Consiglio Comunale di Vittorio Veneto ha esaminato i dati di questi mesi, ha preso atto delle indicazioni. Silenzio. Il Consiglio Comunale di Vittorio Veneto è preoccupato per questa situazione, ha richiesto dei chiarimenti alla direzione dell'azienda sanitaria, alcuni chiarimenti sono stati dati, ma il Consiglio Comunale tiene sempre alta l'attenzione su questi temi e assicura che diciamo, sarà vigile perché effettivamente gli impegni presi dall'azienda sanitaria vengano portati a soluzione. Questo mi sembra che sia comunque è un ordine del giorno che non ha nessun valore, non ha nessuna conseguenza di tipo economico, ma rappresenta l'attenzione, la preoccupazione dei consiglieri che rappresentano tutta la popolazione rispetto a queste problematiche. Quindi io non intendo ritirare questo ordine del giorno, credo che debba essere comunque riproposto e che debba essere fatto proprio dal Consiglio Comunale. Va bene, grazie consigliere. Allora, consigliere Balliana. Sì, no, intervengo solo per dire che secondo me questo ordine del giorno va trattato come tutti gli altri ordini del giorno presentati, cioè è dovuto il rispetto agli ordini del giorno presentati dai consiglieri comunali e quindi penso sia obbligo aprire una discussione. Nessuno dice che non si deve fare la discussione. Ecco. Attenzione, io sì. ho solo detto che se volete... Sì. Dopo aver fatto la discussione si può passare al ritiro prima di fare la votazione per evitare che si voti contro, perché l'oggetto, questa è questione di logica, l'oggetto della richiesta è già stato fatto, quindi uno non è che può dire sono favorevole a richiedere un'altra volta, no, sono contrario a richiedere, l'ho già fatto, è logica. Ok, magari adesso magari durante il dibattito possono emergere anche situazioni particolari e richiedere un emendamento, voglio dire, cioè ci sono tante cose che possono emergere prima della fine. Ecco. Allora, non lo volevo precludere, andiamo avanti e votiamo. Allora, sì, nel merito penso che la mozione presentata l'ordine del giorno presentato dal consigliere De Antoni apra vari spunti di discussione. Innanzitutto, Sindaco, ci uniamo ai ringraziamenti che lei ha espresso nei confronti del personale che in questo periodo, un lungo periodo, ha avuto situazioni di pressione non indifferenti. Dico solo che non bastano i ringraziamenti, ci vuole un potenziamento sotto questo aspetto del personale e questo dovrebbe venire da parte della Regione Veneto, perché altrimenti rischiamo insomma anche rischiamo anche di perdere personale e questo soprattutto anche nell'ospedale di Vittorio Veneto. Allora, per quanto riguarda quello che ha elaborato il consigliere De Antoni, abbiamo capito che nel nostro ospedale durante la pandemia purtroppo è stata interrotta quella che è la sanità ordinaria e questo è evidente, è emerso con chiarezza, anche perché è vero che ci sono stati gli altri ospedali in cui i nostri cittadini si sono rivolti, però è vero che anche questi ospedali erano alle volte molto intasati, tanto è vero che l'ospedale Covid di Vittorio Veneto non è stato sufficiente, hanno dovuto aprire anche parte dell'ospedale di Conegliano con un settore Covid. Capite bene che c'è stato proprio un intasamento delle strutture ordinarie e questo ha fatto sì, come diceva il consigliere De Antoni, che molti si sono rivolti al privato. Allora, al privato convenzionato che però, ricordiamo, alla Regione Veneto costa molto di più rispetto alla sanità pubblica. Accreditato, scusi, ok. Però
sta di fatto che noi cittadini l'accreditato lo paghiamo il doppio quasi rispetto a una visita in prestazione di regime di sanità pubblica. Allora, rispetto a questo, secondo me c'è da fare anche una valutazione sul destino del nostro ospedale e secondo me, ripeto, l'ordine del giorno proposto dovrebbe far riflettere i consiglieri comunali su qual è l'idea che proponiamo, che auspichiamo per il nostro ospedale. Più volte il consigliere Darè qua si è espresso, stasera non c'è, ma più volte si è espresso in questi termini chiedendo naturalmente il potenziamento dell'ospedale e diciamo che questo gioco forza del Covid, questa apertura e chiusura a intermittenza non ha sicuramente aiutato la frequentazione dell'ospedale, più che altro ha fatto sì che molti pazienti, molti cittadini si sono allontanati dal nostro ospedale, si sono rivolti altrove e anche per il personale stesso, il personale operante all'ospedale di Vittorio Veneto, perché messo in condizione di operare in situazioni di Covid, non essendo delle volte del tutto preparato naturalmente, ricordiamo che sono stati fatti dei rapidi cambiamenti, hanno dovuto subire grosse pressioni, tant'è vero che tanti hanno chiesto anche di trasferirsi in altre strutture. Quindi volevo solo porre questa questione, che questo apri-chiudi rispetto alla sanità ordinaria rischia di indebolire il nostro ospedale. Capisco che siamo in una situazione di emergenza pandemica e che 9 ospedali della nostra provincia hanno dovuto essere convertiti a ospedale Covid, però questo deve anche farci riflettere, lo diceva prima il sindaco, no? Quale sarà poi il futuro? Chissà come andrà questa pandemia, chissà quale sarà l'evoluzione. Quindi è giusto anche che noi in questa sala facciamo delle riflessioni rispetto a questo. Quindi io faccio un appello che finita questa situazione il nostro ospedale continui a essere un ospedale dove venga garantita la sanità ordinaria, degli ospedali cosiddetti generalisti con delle specializzazioni naturalmente, però dove un cittadino, tra l'altro il nostro ospedale raccoglie un'area vasta del territorio che va anche dall'Alpago alla zona del Bellunese, possa in qualche modo dare delle risposte. Ultima cosa, il discorso delle terapie intensive. Già quando avevo posto l'interrogazione la scorsa volta mi era stata data la medesima risposta. Mi sembra che non sia stato aggiunto nulla rispetto alle righe di risposta. Quindi inviterei il dottor Benazzi ad attivarsi per portare queste 4 terapie intensive all'interno dell'ospedale di Vittorio Veneto. Grazie. Grazie consigliere Bagliana. Consigliere Dus, prego. Sì. Allora, prima una questione di merito, nel senso che lei Presidente dice giustamente è stato presentato un punto all'ordine del giorno che conteneva delle richieste per il sindaco ha risposto a queste richieste, per cui perché discuterne? Cioè, No, perché no. votarla, scusi, perché Sì, votarla? sì, Perché sì. votarla? Io credo, perché provo a interpretare la risposta, perché il soddisfacimento a queste richieste lo deve determinare il proponente, quindi in questo caso il consigliere De Antoni. Sì. Evidentemente non c'è stato il tempo, se magari venivano presentate prima ma sono arrivate oggi, quindi è giusto presentarle adesso, non c'è stato il tempo di valutare e ora siamo qui in discussione No. e le stiamo Sì, valutando. Tengo a precisare comunque, consigliere Dus, che l'oggetto è l'oggetto bisogna votare l'oggetto della delibera non nel merito della risposta dell'interpellato, diciamo, perché questa tra l'altro, o questo ordine del giorno, Sì, ma è lei più dice simile che- a un'interrogazione. Sì, ma lei dice che la delibera viene superata nel momento in cui c'è No, stata si la dice, risposta. guardi, Lo so, cioè, l'ho letta, lo so. Sì. quindi non si entra nel merito delle risposte, si entra, cioè Allora, se non si l'oggetto entra nel merito da della risposta, valutare, la votiamo come... l'oggetto da valutare è la richiesta di dare mandato al sindaco di contattare il dottor Benazzi, cosa che è già stata fatta, quindi logicamente cosa devo fare?
Nessun problema, abbiamo qua la mozione. Sì, quindi, sì. Comunque la mettiamo ai voti, nessun problema. Sì, ecco. Detto questo, una prima considerazione politica molto franca e molto sincera. Credo, Sindaco, che deve essere estremamente soddisfacente poter interloquire con questa rapidità e con questa frequenza ed efficacia poi con importantissimi esponenti regionali ed avere nell'immediato una risposta. Cioè, proprio senza una soluzione di continuità credo sia una bella cosa. Evidentemente l'affinità politica paga, perché mi ricordo quando governavamo noi questo era a dir poco inimmaginabile. Quindi che un sindaco, giustamente, se fa una domanda in regione si trovi una risposta sul tavolo è un'efficacia e un'efficienza da parte della regione, una capacità di persuasione da parte della giunta, e evidentemente è proprio, se c'è lo stesso affinità politica, lo stesso colore, le cose funzionano. Quando i colori cambiano invece il meccanismo si inceppa. E vabbè, questo purtroppo l'abbiamo riscontrato sulla nostra pelle, quindi mi premeva sottolinearlo. Detto questo, entrando nel merito della questione, credo che quella sollevata dal consigliere De Antoni sia una questione assolutamente rilevante. Le risposte di Benazzi credo siano molto strutturate. D'altra parte, se non le sa lui le cose, chi può saperle? Certamente non io. E quindi è stato, secondo me, utile per tutti che queste domande e questa attenzione su questo particolare punto all'ordine del giorno siano state esposte in questo Consiglio, come tanto utili siano le risposte della Regione, che stanno dando e daranno sicuramente modo anche più avanti sia di rassicurare i cittadini sui ritardi che si sono riscontrati in questi mesi, sia su il ripristino dell'ospedale a cui tutti noi siamo legati e su cui magari in questi mesi, causa pandemia e problemi pandemici collegati, non si è posta particolarmente attenzione. Grazie. Sì, consigliere Dus, quello che volevo dire io è che volevo risparmiare una connotazione negativa, perché sostanzialmente, voglio dire, l'oggetto è superato e quindi è una questione solamente temporale, no? Ecco, a un argomento così rilevante, quindi risparmiare un voto negativo, perché dopo alla fine rimane, no, l'alea del voto negativo che non ha nessun significato con l'oggetto della delibera. Ecco, questo era. Andiamo avanti. No, perché è contro la logica. De Bastiani, prego. Sì, e quindi da quanto ha detto lei la conseguenza è votiamo tutti quanti, no? E abbiamo anche così il vantaggio di avere in tempo reale la risposta che arriva fulminea, e però forse il direttore Benazzi si è dimenticato che noi da più di un anno aspettiamo un'altra risposta da lui. Quando il consigliere D'Arè ha proposto di convocare il direttore Benazzi e altri amministratori a proposito del caso che era allora di grande allarme della casa di riposo Cesana Malanotti, tutti quanti, prego? Ah, scusa. Tutti quanti noi consiglieri, mi sembra, vado a memoria, abbiamo firmato una richiesta di intervento tra i quali appunto abbiamo invitato anche il direttore Benazzi, e mi sembra che debba ancora risponderci da quella volta là. Detto questo, non entro nel merito delle risposte, perché mi basta leggere il passaggio di 4 posti di terapia intensiva, che è quasi una favola, no? che si ripropone da più di 10 anni. Mi ricordo che su questa cosa qua sono state raccolte nel giro di un mese, mi sembra 13-14 mila firme, e nonostante quello i posti di terapia intensiva non li abbiamo mai visti. Secondo me la interpellanza, la mozione ha un valore in più, ha il valore di manifestare una
sorta di preoccupazione che questo Consiglio Comunale interpreta e vuole trasmettere alle autorità competenti sull'ospedale di Vittorio Veneto. Per questo secondo me è utile votarlo. Bene, penso che comunque la preoccupazione sia stata recepita dalla direzione generale del LUIS, che ha risposto tempestivamente, immagino. Quindi. Che la politica si fa per atti. Quindi un atto è proporre una delibera e un atto è votarla e non votarla. Quindi secondo me se la politica si fa con atti è il caso di porre al voto questa interpellanza. Va bene. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, dichiarazione di voto. Prego, consigliere Dus. Sì, una mozione. Sì, un emendamento. Chiedo scusa. Emendamento. L'ora è tarda, anche per me. Emendamento, vado a leggerlo. Sostituire dopo la locuzione di dare mandato al sindaco di contattare il dottor Benazzi per chiedere il seguente testo. Con frequenza almeno quindicinale, un aggiornamento... Non va bene? Sì, prego. Di chiedere con frequenza almeno quindicinale un aggiornamento circa l'iter autorizzatorio per l'attivazione dei 4 posti letto di terapia intensiva presso il presidio ospedaliero di Vittorio Veneto, un report sull'attività della struttura ospedaliera di Vittorio Veneto e sui riflessi che su di essa sta avendo la pandemia da Covid-19. Confermo. Benissimo, ho chiesto al segretario. Prego. Allora poniamo in votazione l'emendamento del consigliere Dus. Favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contrari? 11 contrari. L'emendamento non è recepito. Poniamo in votazione la proposta di delibera. Favorevoli? Sempre 6. Contrari? 11. La delibera è respinta. Astenuti 0. La delibera è respinta con favorevoli 6, contrari 11 e astenuti 0. Bene, passiamo all'ultimo punto. Ultimo punto dell'ordine del giorno. Allora, proposta di ordine del giorno dei consiglieri Dus, De Antoni, Denardi, Tonon sulla realizzazione del nuovo plesso dell'Istituto Tecnico Professionale Città della Vittoria. Chiedo al consigliere Marco Dus di illustrare la delibera. Prego. I sottoscritti capogruppo consigliari presentano il seguente ordine del giorno. Preso atto dalla stampa che con il finanziamento statale la provincia di Treviso intende realizzare il nuovo plesso all'Istituto Tecnico Professionale Città della Vittoria, che sostituirà i 2 edifici esistenti, l'IPSE che si trova all'interno del campo scolastico e l'IS che si trova attualmente dislocato nel centro storico di Serravalle. Preso atto che, come risulta sempre dalla stampa, l'amministrazione provinciale intende realizzare il nuovo complesso sul sedime di quello esistente, procedendo per stralci con parziali demolizioni, ricostruzioni
operazioni, garantendo comunque nel corso dei lavori la frequenza ai 2 istituti scolastici, vista la deliberazione numero 60 del 1 aprile 2021, con la quale la Giunta Comunale ha stabilito, tra l'altro, di realizzare, anche con il concorso e la collaborazione della provincia, un master plan del campus scolastico che dovrà individuare i punti critici e le prospettive di sviluppo del campus, tenuto conto anche del naturale andamento demografico in proiezione futura, e dovrà definire il quadro esigenziale in termini di dotazione di servizi e di attività rispetto ai quali il Comune è chiamato a rispondere nel breve e medio periodo, vista la legge regionale che promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali. In particolare la nuova disciplina mira a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050, rilevato che tale normativa in particolare dà grande importanza alla riqualificazione edilizia ed ambientale e alla rigenerazione urbana, prevedendo forme ed azioni quali la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, il recupero, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di tipologie edilizie urbane a basso impatto energetico e ambientale, ritenuto di condividere l'opportunità di una programmazione di medio periodo che tenga conto non solo l'andamento demografico, ma anche l'evoluzione delle competenze richieste dai settori produttivi e dai servizi, delle necessità di evitare un consumo del suolo non ancora urbanizzato, della necessità di occupare al meglio le aree demaniali recentemente acquisite dal Comune e di altre esigenze che sicuramente gli operatori scolastici potranno rappresentare. Tutto ciò permesso, il Consiglio Comunale impegna la Giunta a tenere conto nella pianificazione degli interventi edilizi relativi agli istituti scolastici cittadini delle seguenti indicazioni: l'andamento demografico della popolazione, l'evoluzione delle competenze richieste dai settori produttivi e dei servizi, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, la riqualificazione ambientale e rigenerazione urbana e la riduzione del consumo di suolo non ancora urbanizzato. Grazie. Grazie consigliere. Aperta la discussione. Prenotazioni. Consigliere Bagliana. Allora, sì. Ringrazio i proponenti dell'ordine del giorno perché secondo me questa questione è una questione rilevante per la nostra città, molto importante. E la scelta dove sarà collocata la scuola, la nuova scuola, secondo me determinerà anche un possibile futuro urbanistico della città di Vittorio Veneto e anche dal punto di vista sociale ed economico. Mi spiego. Io sono andata un po' a vedermi i dati rispetto a questa scuola. Attualmente l'istituto, ha detto il consigliere Dus, è collocato su 3 sedi. Gli studenti sono 1082, divisi 350 a Serravalle, 300 presso l'edificio, sì, la scuola di Pontavai, quella attaccata alla Cosmo, e 376 nella sede di via Vittorio Emanuele. Il personale complessivamente di tutti questi 3 istituti, tra personale docente e personale amministrativo, è di 161 unità, 160 persone. Questa scuola è cresciuta nel tempo, passando nel 2013 al 2021 da 800 a 1002 unità. Avevo fatto delle considerazioni che, come diceva il consigliere Dus, sappiamo tutti che c'è un calo demografico in atto per quanto riguarda soprattutto il discorso delle nascite e quindi delle nuove generazioni, e quindi molto probabilmente ci sarà anche un calo. Adesso il calo si sta registrando alle elementari e alle medie e poi di conseguenza avverrà molto probabilmente a breve anche per quanto riguarda gli istituti superiori. Però io dico una cosa: il calo non è sempre detto che sia proporzionalmente applicabile in misura uguale a tutte le scuole. Molto dipende dall'offerta formativa di questi istituti e da quanto appetibili sono alla formazione. E i nostri istituti di Vittorio Veneto
mi sembra stiano reggendo molto bene nei confronti di altri istituti quali che si trovano a Conegliano o a Pieve di Soligo, e noi dobbiamo puntare su questo, a far sì che i nostri istituti superiori riescano a garantire una qualità di offerta formativa e anche di contorno anche la questione dal punto di vista della collocazione. Allora, proprio su questo, secondo me, è molto importante il contesto urbanistico dove questi istituti sono collocati. Allora, oggigiorno sappiamo benissimo che le zone più appetibili per questi istituti, quelli che danno la maggiore immagine, sono istituti che sono collocati in zone poco antropizzate, con degli spazi esterni molto ampi, immersi nel verde e contornati da percorsi ciclopedonabili e accessibili a una mobilità dinamica. Inoltre anche la costruzione delle scuole ha un nuovo metodo. Non ci sono più le scuole attualmente formate con le aule, cioè la tipologia di scuola sta un po' cambiando, sia dal punto di vista formativo che anche di struttura. Quindi le scuole vengono costruite, almeno quelle più moderne, con degli spazi molto ampi all'interno. Sappiamo benissimo che ad esempio la pandemia Covid ha fatto sì che ci sia la necessità di avere delle aule o degli spazi molto grandi, e quindi diciamo c'è una nuova evoluzione anche da un punto di vista edificatorio rispetto a questi nuovi edifici. Inoltre, secondo me, questi istituti sono anche appetibili se a fianco offrono dei servizi, quali ad esempio il servizio mensa, o spazi di ritrovo, o spazi di studio, o spazi dotati di sistemi informatici all'avanguardia, spazi culturali in generale e spazi per le attività sportive. Allora, secondo me adesso che appunto il Ministero sta attuando ha dato questo finanziamento e la provincia sta in qualche modo predisponendo un progetto di massima, c'è il discorso di fare una scelta da un punto di vista anche urbanistico. Ricordiamo che sono stati stanziati 9 milioni di euro e 9 milioni di euro non sono pochi. Cioè, secondo me 9 milioni di euro investiti sulla nostra città sui 3 stralci sono un sacco di soldi. Chissà quando li vedremo ancora 9 milioni di euro così dati in modo incondizionato poi alla nostra città. È per quello che io sto ponendo anche le condizioni per dire che se eventualmente, come è emerso dalla maggioranza, l'idea è quella di costruire la scuola all'interno dell'attuale campus scolastico che è ormai saturo, noi ci ritroveremo all'interno con 650 studenti in più, per un totale circa di 4.000-4.500 studenti, più un'aggiunta, per esempio, del personale amministrativo e del personale docente di altre 160 unità. Quindi proviamo anche a fare delle riflessioni rispetto a questo. Inoltre, non solo questo, ci sarebbe la necessità di una nuova palestra, perché, ve lo dico chiaramente, le palestre attualmente in uso agli istituti superiori non sono sufficienti, nel senso che se tutto viene portato al campus di via Vittorio Emanuele, abbiamo la palestra della provincia che è all'interno del campus, il palazzetto e quella di Pontavai che è usufruita per la maggior parte dalle scuole medie di Pontavai. Quindi poniamoci anche una questione, non c'è solo la necessità di costruire questa scuola nuova, ma anche di costruire un'eventuale palestra, proprio perché per 4.000 studenti bisogna avere gli spazi anche per questo. Quindi adesso finisco il mio intervento ponendo solo una questione, la pongo. Secondo me bene l'ordine del giorno, io chiedo che sia integrato chiedendo all'amministrazione comunale di procedere a una comparazione con la edificazione di questa scuola sia nel sito di via Vittorio Emanuele o in un altro sito e pongo anche questo sito, lo dico, secondo me l'ex area della caserma Gotti potrebbe essere un sito alternativo
visto che noi stiamo adesso procedendo alla riqualificazione di quell'area, pensiamoci almeno. Chiedo lo sforzo all'amministrazione comunale di fare questa valutazione comparativa. Grazie. Grazie, consigliere Balliana. Altre prenotazioni? Altri interventi? Sindaco. Allora, stiamo parlando di una cosa, come dice il consigliere Balliana, grandiosa per la nostra città. Anche perché questi 9 milioni servono per rinnovare uno dei plessi più vecchi del nostro campus, che poi campus non è, nel senso che è cresciuto un po' per gemmazione, con giusta posizione di un istituto dopo l'altro, ma non ha i caratteri del campus, perché non è un hortus conclusus dove gli studenti possono trovare l'insegnamento, lo svago, la palestra, la mensa, servizi, praticamente la biblioteca o quelle che sono le tipicità dei campus. Proprio per questo, quando abbiamo sentito di questa possibilità di riassumere nello stesso sito sia l'ITIS che l'IPSIA, abbiamo anche pensato subito se potessero riuscirci anche con la ragioneria attuale, in modo tale da portare tutte le superiori là, ma 9 milioni sembrano non bastare per fare 3 istituti. Praticamente con 9 milioni si pensa di fare 2 gran bei nuovi istituti connessi, diciamo funzionalmente connessi. Questo mi si dice. Non sono pratico di istituti da costruire. Appena sentito questo, noi, anche l'assessore Fasan, con il dirigente, si è trovato con la provincia e quindi si è dato un pochettino l'avvio alle cose. L'attuale IPSIA, forse non tutti lo sanno, insiste su un terreno comunale, è proprietà del comune, sono circa 10.000 metri quadrati occupati dall'IPSIA. Allora noi ci siamo messi di buzzo buono e abbiamo invitato la provincia a pensare in un altro modo, cioè non demolire a spizzichi e smozzichi l'IPSIA, spostando gli studenti e diluendo l'intervento anche in più annualità con gravi difficoltà di insegnamento, ma di pensare di realizzarlo non solo IPSIA ITIS in un sedime nuovo, liberando poi alla fine il sedime attuale, ma di pensare il campus come tale. Ovvero sia, ci siamo offerti non di fare il master plan noi, ma di acquisire il terreno e fare preventivamente un rilievo di tutto l'esistente, in modo tale che poi la provincia esegua un master plan dove far stare istituti, pensare a spazi destinabili a quei servizi di cui si diceva prima. Non ultimo, e lei non si è ricordata, che c'è anche un altro elemento, che è quello dei trasporti. Ad oggi, anche la tua amministrazione all'inizio pensava di poter portare i ragazzi più vicini, quantomeno, alle scuole. Invece ci sono ancora i greggi che vanno avanti e dietro, no? Di questi studenti intruppati, che è una cosa assolutamente da migliorare. Quindi se con un master plan si riesce a intravedere la possibilità di rendere organico quello che oggi è cresciuto, come dico, per gemmazione, ben venga, perché ci si può appunto aggiungere una viabilità interna dove consegnare i ragazzi in sicurezza e portarli via comodamente e sicuramente, dove dare un domani i servizi necessari a una massa così elevata di studenti e di insegnanti e di personale comunque implicato nella scuola. Questo è quanto. Circa le cose qua, anche qua,
impegna la Giunta a fare cose che stiamo già facendo per quanto di competenza, ma sono riservate al corpo docente e alla provincia. Sono loro che fanno i calcoli dei fabbisogni, delle convenienze, delle richieste del mondo produttivo e di tutte queste cose qua. Dopo, se si tratta di di centellinare il consumo del suolo, di parlare di quote parti di impegno che è riservato al comune, si fa come sempre, non vedo particolari differenze. Qua ci state chiedendo di impegnarsi a fare cose che sono della provincia. Okay? Noi, quando abbiamo sentito che la provincia era impegnata, abbiamo dato la nostra risposta. Sapete come siamo fatti, siamo un pochettino anche irruenti nelle risposte, forse anche troppo alle volte, ma insomma ci siamo impegnati a fondo per appoggiare la provincia nelle scelte migliori che vengono fatte, sia, ripeto, dal sistema docente che dal sistema provincia, che è tenuta a investire, costruire, adeguare la parte strutturale. Tutto là. Grazie Sindaco. Prego, consigliere Tonon. Grazie Presidente. In realtà, Sindaco, non è che spetti tutto alla provincia, anche se alla provincia spetta la costruzione e l'edificazione delle scuole, fra virgolette, secondarie, chiamiamole così, per semplicità, delle scuole superiori in sostanza. Nel senso che quanto si chiede implica comunque un coinvolgimento non secondario, anzi, dell'amministrazione comunale. Vediamo i punti che sono elencati in questo ordine del giorno. L'andamento demografico della popolazione. La consigliera Bagliana ha detto che non si spalmano esattamente su tutte le scuole gli eventuali cali o crescite. È sempre stato così. Parimenti però bisogna tenere presente, ce lo insegna l'esperienza, anche lei Sindaco lo sa, che bisogna stare attenti, soprattutto in questi anni, nonostante il PNRR, perché sappiamo che poi sono tutti debiti da pagare, che non costruiamo scuole che non servono, dove non servono, o di più di quel che serve. Faccio un semplicissimo esempio. In qualche scuola negli anni passati, parlo di 10-15 anni fa, ha trovato ospitalità temporanea per qualche anno in sedi che non erano sedi scolastiche deputate a ciò. Col tempo, cambiando il numero delle iscrizioni e quindi l'affluenza in quelle scuole, quei siti sono stati svuotati e sono tornati gli scolari tutti all'interno delle sedi deputate a ciò. Se si fosse pensato come qualcuno, facciamo la scuola nuova, quella scuola sarebbe per buona parte non utilizzata, cioè con aule vuote. È capitato anche con scuole, per esempio, elementari questo. Quindi attenzione, in questo senso parlo nell'ordine del giorno che abbiamo presentato si parla di porre attenzione per quanto possibile, perché ovviamente non è che si possa prevedere, si può ipotizzare quello che sarà l'andamento demografico con i dati che abbiamo in mano, in maniera molto attenta. L'evoluzione delle competenze, sì, questa ragione del Sindaco è più facile, è più, come dire, una competenza diretta della provincia piuttosto che il comune. Però per quanto riguarda invece gli ultimi punti, riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, riqualificazione ambientale e rigenerazione urbana, riduzione del consumo del suolo non ancora urbanizzato, sono competenze, e più che competenze secondo me obiettivi, che sono propri dell'amministrazione comunale. Oltretutto la legge, lo sanno credo tutti i veneti, almeno, la legge 14 del 2017, il cosiddetto consumo zero del territorio a tendere almeno, è una legge fortemente voluta anche dall'attuale
compagine che regge le sorti del governo regionale, in sostanza una legge voluta dalla Lega, poi approvata anche da altri, ma voluta dalla Lega. Condivisa? Sì, condivisa da tanti. Ricordo solo, per esempio, che nella passata amministrazione, a fronte della richiesta di qualcuno di fare una scuola nuova, noi abbiamo sempre preferito sistemare gli edifici che c'erano, sistemare le scuole esistenti proprio per arrivare tendenzialmente al consumo zero del territorio. Piaccia o non piaccia, la stessa cosa è avvenuta anche con la farmacia, anziché fare la farmacia nuova, utilizzare un luogo che già esistesse. Ma per quanto riguarda la rigenerazione urbana, anche se ha dato dapprima luogo in questa aula consigliare grandissime discussioni, poi improvvisamente cambiando l'amministrazione la cosa è diventata chissà perché piacevole, bella, da perseguire. Per quanto riguarda la rigenerazione urbana, ricordo l'intervento che si è proposto e approvato nella scorsa amministrazione per quanto riguarda l'area ex Carnielli. Anche quella è rigenerazione urbana, eppure era stata avversata. Ci sono cioè vari elementi all'interno di questo ordine del giorno che non sono da delegare, la provincia fa un master plan, siamo a posto. No, il comune deve far sentire e mettere la sua voce e farla sentire forte, perché si lavora, si progetta, si costruisce il futuro dei nostri ragazzi e della nostra città. Poi, sindaco, è vero, anche noi avevamo, come dire, pensato, uno, al problema dei trasporti, due, anche alla viabilità interna, perché quando si parlava dell'accesso sud del traforo si era studiata anche una viabilità interna, d'accordo con la provincia. Poi sa meglio di me che c'è sempre qualcuno che ha mal di pancia quando si tratta di cambiare qualcosa, ma è normale, siamo un popolo fortemente conservatore. Non parlo a livello di partiti, parlo di altro. Dicevo, una viabilità rinnovata e nuova all'interno del campus, sì, che è nato per gemmazione, ma pensato non per quanto era possibile negli anni in cui si faceva programmazione urbanistica, pensare, come dire, così in lungo, anche perché c'è stata la legge che improvvisamente anche i beni, le scuole superiori, chiamiamole ancora così, fatte dal comune, improvvisamente sono, mi passi il termine, diventate di qualcun altro, cioè della provincia. Cosa significa questo? Che non mi pare per nulla superato questo ordine del giorno, anzi mi pare che impegni ancora di più e valorizzi quelle che sono le competenze, meglio, gli obiettivi della città e dell'amministrazione nel suo complesso, e che credo che la città abbia necessità di sentirle forti e chiari. Grazie. Grazie, consigliere Tonon. Consigliere Dus. Sì, credo che, Sindaco, su questo punto non ci capiamo, parliamo, cioè, probabilmente abbiamo due modi di pensare diversi, cioè, ci sta, per carità, perché sia su questo punto qua che sul Carnielli, che se ne era discusso, proprio vedo che facciamo fatica a capirci, ma ripeto, va benissimo così. Allora, io non credo che lei voglia essere solo uno spettatore di questa partita qua, ma credo che voglia essere un artefice nelle scelte, seppur molte di queste scelte sono in capo alla provincia. Quindi io credo che alcune indicazioni da parte del comune dovranno essere date alla provincia su come muoversi sul nostro territorio. Ecco. E il senso dell'ordine del giorno era questo: diamo delle indicazioni. Io ho fatto delle proposte abbastanza alte, non le ho detto facciamolo alla Gotti, facciamolo qua, facciamolo di là, perché se no mi dicevate no, c'è il master plan. Allora dico ok, allora come faccio io amministratore a dire, a mettere dei paletti che non sono dei paletti, a mettere la cornice di un quadro di come vorrei io che venisse fuori quest'opera qui, senza però andare a calpestare le competenze di altri. Ecco, lo faccio attraverso l'enunciazione forse di principi troppo alti, lei mi dice li abbiamo già assorbiti o sono già nel nostro DNA,
Però, ripeto, come diceva prima il consigliere De Bastiani, qui lo scriviamo nero su bianco, queste sono le indicazioni che diamo come Consiglio Comunale, questi sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere e questi sono gli obiettivi che votiamo. Poi si dirà, sono già superati, sono inutili, eccetera. Vabbè, direte così, ripeto, noi lo poniamo in votazione, secondo noi sono delle indicazioni non così vincolanti e quindi non vedo il dramma nel votarli e sostenerli, perché se non lo si vota allora i punti di domanda sorgono. Grazie consigliere. Altre prenotazioni? Consigliere Balliana? Sì, per la seconda volta, è solo per dire, cioè, che non è che dico che sia meglio costruire la Lagotti, sto dicendo, mi sto ponendo dei dubbi, cioè delle domande, e vorrei che, come diceva prima il consigliere Dus, magari queste domande fossero un po' condivise, cioè penso che sia importante per noi amministratori fare delle valutazioni. Voglio dire, in una situazione di normalità anch'io sono per un'urbanistica semplificata e anche razionale, e quindi tutte le scuole da una parte, giustamente, però qui abbiamo anche altri problemi in città. Abbiamo il recupero e la riqualificazione dell'area della caserma Gotti, che è un'area vastissima. Allora io la pongo qua, cioè perché non approfittare, ma voglio dire sarebbe da fare una ricerca, perché non approfittare appunto di questa eventuale nuova costruzione per iniziare un recupero dell'ex caserma Gotti. Tra l'altro si trova in una locazione che è molto vicina agli impianti sportivi, è a ridosso della pista ciclopedonabile. Per quanto riguarda i trasporti, i ragazzi, insomma, sono 600 metri a piedi, e quindi voglio dire ci sono tutte le caratteristiche perché anche in quella zona potrebbe sorgere un nuovo 1 o 2 o /3 edifici scolastici, non 2 come ha detto lei Sindaco, ragioneria più le altre 2, e anche eventualmente anche un'altra eventuale palestra. Io vorrei ricordare al Sindaco che spero che la provincia abbia preso in esame la questione degli spazi dal punto di vista delle palestre. Spero vivamente che l'abbia presa in considerazione. Grazie. Grazie, consigliere Balliana. Altre prenotazioni? Nessun altro? Sindaco? Prego. Sì, una risposta al consigliere Dus e al consigliere Tonon. Se andate a rivedere le legislazioni troverete che io prima non ho detto che il Comune non c'entra. Ho detto che per quanto di competenza il Comune non si è mai rifiutato e mai posto difficoltà a fare la sua parte, e quindi nelle voci in cui la competenza comunale è chiara lo faremo come l'abbiamo sempre fatto quando ce n'è stato bisogno, come faremo. Quindi non ho detto che era tutto della provincia, per quanto di competenza noi siamo già qua. Circa il discorso dell'andamento demografico, è vero, se pensassimo solo al decremento della natalità che al momento ci angustia, allora non dovremmo praticamente fare. Però lei stessa, consigliere, ha notato come i nostri istituti vittoriesi vanno particolarmente bene, addirittura anche il classico, le cose hanno avuto gran riscontro. Abbiamo studenti che vengono qua da Valdobbiadene, da Sacile, ancora da più lontano, e quindi una gran soddisfazione questa qua. E quindi i numeri non sono esclusivamente legati alla natalità, ma alla qualità e ai servizi che vengono erogati. Ora, se i nostri istituti già sembrano eccellere, il fatto di avere una visione di completamento dei servizi ne va non solo dell'afflusso numerico, ma anche della qualità stessa con cui si possono far crescere questi ragazzi. Quindi siamo oltremodo impegnati a recuperare modalità che studieremo con questo master plan, che lo farà la provincia. Sa perché? Semplicemente perché abbiamo cercato di farlo pagare la provincia, non perché non ci partecipiamo, mentre il rilievo che facciamo sui terreni
che possono essere considerati a disposizione e che devono essere studiati con apposito rilievo, perché nel pensare bisogna pensare anche alle quote per i sottoservizi e tutte quelle robe là, per avere una visione precisa prima. Là ci siamo impegnati noi. Il master plan concorreremo, ma speriamo proprio che la provincia se ne assorba il costo. Questo preventivamente, e dopo, dal frutto di tutto questo lavoro qua, speriamo che questi 9 milioni portino fortuna alle nostre scuole. Grazie Sindaco. Non vedo altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Prego, Assessore Antiga. Grazie Presidente, se posso solo fare un appunto, nel senso l'idea di cercare di perseguire un'altra strada per dare compimento a quel campus, che ad oggi per la verità campus è solo, come diceva il Sindaco, sulla carta, nato per gemazione, è perché ci siamo trovati un progetto già appaltato da provincia per fare gli istituti con la spesa, l'impegno di spesa di 9 milioni di euro. E quindi è stato forse quella la molla che ci ha fatto dire, spesi là, il problema di eventuale sviluppo del campus è identico, solo che abbiamo forse sciupato 9 milioni di euro. Al tavolo, quando la provincia ci ha proposto la scuola e anche la modalità di realizzo di quella scuola, quindi con la demolizione parziale, e se non ricordo male 3 anni, prospettavano di lavori con i disagi che gli studenti potevano sicuramente avere da accusare, abbiamo pensato alla grande forse, e forse troppo, allargando il campus al vero campus, nel senso che tutta la parte purtroppo non edificata, ma che per fortuna non è edificata perché potrà eventualmente essere messa a disposizione del campus, si tratta di 20.000 metri, sono 2 ettari. Nel primo incontro, per dire con la provincia, quando abbiamo prospettato questo tipo di soluzione, ovviamente la provincia non è stata potenzialmente entusiasta perché ha detto sì, vabbè, ma andiamo a percorrere delle strade che poi ce le troviamo chiuse. Allora abbiamo chiesto cortesemente alla provincia di farci fare delle prove per capire se era percorribile quella strada, ovviamente con la disposizione delle aree ai privati. Quindi abbiamo fatto un elenco di tutti quanti i proprietari e informalmente li abbiamo sentiti, abbiamo prospettato, poi tra l'altro sui giornali è venuto anche fuori, tenere, come si può dire, di basso tono le cose è quasi impossibile, però posso dire che abbiamo ricevuto, facciamo 20.000, possono essere 1.000 metri, che proprio dicono che sono contrari a questo tipo, anzi gli altri ben volentieri mettono a disposizione le aree. È già stato anche l'input che è nato dai proprietari a farci credere di più. Abbiamo poi di nuovo parlato con la provincia ha detto bene, allora se ci dividiamo poi i compiti, nel senso che voi fate un rilievo di tutta l'area, perché non si tratta di rilevare solo la parte, ma comprensivo anche con tutti i piazzali, con tutte le viabilità e parcheggi, perché all'interno del master plan deve essere necessariamente valutato e anche gestita la viabilità interna, si può procedere. Questo è un impegno che ci siamo presi e attendiamo il master plan della provincia, mettendo dentro, come diceva lei consigliere, la palestra che manca, la mensa che manca, gli spazi comunque di aggregazione che necessariamente non sono oggi messi a disposizione perché la valuta 9 milioni euro però già avere una vista d'insieme di quello che potrebbe essere il campus finito, quindi se ci sono altre opportunità della palestra sappiamo già dove va, che caratteristiche che può avere d'impegno e altro, quindi per avere una vista d'insieme che è fondamentale. Altrimenti finiti i 9 milioni di euro avremo comunque un problema a risolvere, palestra e quant'altro. Grazie Assessore Antiga. Dichiarazione di voto? Nessuna? Bene, passiamo in votazione. Favorevoli? 6. Contrari? 11. Astenuti? 0. La delibera è respinta con favorevoli 6, contrari 11
astenuti 0. Buonanotte.